Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati. Piove in questo lunedì 5 maggio 2019, piove su Vittorio Veneto. Questa è un'immagine che vi stiamo regalando da un punto di vista inedito, un'immagine di Viale della Vittoria, e noi ci apprestiamo, eccoci qui, siamo collegati dallo studio che abbiamo allestito, lo studio elettorale che abbiamo allestito in centro a Vittorio Veneto. Ci apprestiamo a vivere un lungo pomeriggio in cui andremo a scandagliare i dati minuto per minuto per quanto riguarda le elezioni amministrative 2019 di Vittorio Veneto. La Tenda TV in questi mesi vi ha raccontato la campagna elettorale, vi abbiamo fatto sentire dalla viva voce i protagonisti delle elezioni comunali di Vittorio Veneto. Abbiamo intervistato i candidati sindaco, abbiamo dato ampio spazio a tutte le liste che si sono presentate a questa tornata elettorale. Abbiamo poi organizzato il primo confronto tra i 5 candidati che appunto nella giornata di ieri si sono sfidati alle urne, e ora siamo arrivati alla resa dei conti. Se vorrete staremo in diretta sulla Tenda TV, sulla nostra pagina Facebook fino alle 11 di questa sera, quindi ci sarà, appunto l'abbiamo rinominata Maratona la città che vorrei, ci sarà tempo e modo per sentire anche dalla viva voce dei protagonisti quelli che saranno i commenti ai dati, ma i numeri saranno la parte preponderante di questa nostra diretta. Abbiamo organizzato, come vi dicevo, uno studio apposito, uno studio elettorale. Ci siamo avvicinati nel centro di Vittorio Veneto, il centro nevralgico, in cui tra l'altro da qualche istante sono iniziate le operazioni di spoglio dei voti delle elezioni amministrative, e proprio a pochi metri dalla nostra sede, dalla nostra postazione, presso l'ufficio elettorale che trova sede al Quadrilatero, inizieranno ad affluire i dati. Noi ve li daremo appunto minuto per minuto, ma non sono qui da solo, ci saranno tanti ospiti che nel corso di questo pomeriggio passeranno nelle nostre 2 postazioni a farci compagnia, ma soprattutto, come ogni maratona elettorale, diretta elettorale che si rispetti, abbiamo anche il piacere di avere un'inviata. Eccola qui, la vedo già pronta. Ciao Irene. Ciao Federico, ciao a tutti, ciao agli amici della Tenda TV. Come hai detto tu, qui piove abbondantemente. Noi siamo in Quadrilatero, quindi chi vorrà venirci a trovare è ben accetto, vi aspetto in molti, e sono contenta anche quest'anno, come 5 anni fa, di accompagnarti in questa lunga maratona. Ecco, sì, possiamo dire che ti abbiamo messo in stand-by per 5 anni, ti sei mantenuta bene, sempre giovane, come esattamente 5 anni fa, e ti abbiamo ritirato fuori proprio in occasione di questa maratona, giusto Irene? Esatto, grazie allora, grazie Federico, e spero di non deludere le aspettative né tue né dei telespettatori. Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe. Tra poco ci ricolleghiamo con te. Un saluto va anche a Claudia Borsoi, che non è che ci ha tradito per qualche altra emittente, ma semplicemente è uno dei presidenti di seggio, e quindi è proprio lì dove in questo istante stanno iniziando a contare i voti, e soprattutto anche a scandagliare i nomi dei candidati consiglieri. Poi ci arriveremo anche nel corso del pomeriggio, quindi un saluto anche a lei che vi ha accompagnato sulla Tenda TV per 2 mesi e mezzo, appunto, con la conoscenza dei vari protagonisti della campagna elettorale. Ovviamente poi arriverà qui anche lei nel momento in cui avrà concluso il suo lavoro al seggio. Prima di andare a sentire anche il primo ospite che abbiamo qui in studio, ma appunto abbiamo iniziato belli carichi, ma poi ci tranquillizzeremo perché abbiamo detto che abbiamo tante ore davanti a noi. Io andrei subito a proporvi i dati che abbiamo. Abbiamo prima il dato dell'affluenza, e poi andremo a vedere anche i dati delle elezioni europee, perché forse già il dato delle europee ci farà capire qualcosa, chi lo sa, andremo a vedere. Intanto grazie a Davide che sta curando le grafiche che saranno molto importanti
in questo pomeriggio. Vediamo che il dato definitivo dell'affluenza alle urne alle 23 di ieri sera è stato di 57,30%. E quindi anche questo sarà un motivo di dibattito, perché comunque abbiamo un 43% insomma, dei vittoriesi che non si è recato alle urne. Per la verità il dato è perfettamente in linea col dato nazionale, però ovviamente staremo a vedere, chiederemo ai nostri ospiti di darci la loro versione anche per quello che riguarda appunto l'affluenza. Ma andiamo a vedere le elezioni, i dati delle elezioni europee. Questi dati che vedete in questo momento in onda sono i dati di Vittorio Veneto, quindi non sono i dati nazionali, ma tutti i dati che vedremo oggi fanno riferimento a Vittorio Veneto. Allora, balza all'occhio dalla prima grafica, tralasciando magari i partiti minori, poi li leggeremo tutti, balza all'occhio un 46,48% che viene attribuito alla Lega di Matteo Salvini. Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni 6,17%, andiamo avanti con la grafica, Partito Democratico al 22,61%, poi abbiamo sotto Più Europa al 3,46%, andiamo ancora avanti, Movimento 5 Stelle all'8,46%, Forza Italia Berlusconi, vi sto citando solo i partiti maggiori, lo ripeto, Forza Italia Berlusconi al 5,18%. Poi magari vediamo anche l'ultima schermata, gli altri dati li avete letti voi, però insomma questi dati che riguardano, lo ricordiamo, le elezioni europee potrebbero dirci qualcosa anche per quello che riguarda l'appuntamento amministrativo con l'elezione del nuovo sindaco di Vittorio Veneto. Abbiamo, vi dicevo già, un ospite, abbiamo anche un occhio sempre pronto con la schermata, la videata che ci fa pervenire i dati, poi avremo anche magari così qualche sentinella che abbiamo messo qua e là che ci manderà anche dei messaggi più o meno ufficiosi, ma un primo commento delle elezioni europee che appunto hanno visto lo spoglio ieri notte, subito nel momento in cui si sono chiusi i seggi, lo chiedo al nostro ospite, all'ospite che abbiamo qui in studio. Do il benvenuto al sindaco di Vittorio Veneto, ancora per poche ore, giusto sindaco? Pochissime. Ecco, pochissime. Roberto Tonon, grazie intanto per essere venuto qui, primo ospite di questa nostra maratona. Allora, sindaco, che cosa emerge da questi dati? Poi lo dirò anch'io, ma insomma, da una lettura di questi dati delle europee, che cosa emerge? Beh, mi pare abbastanza evidente che la Lega ha vinto. Aggiungo che ha vinto la Lega di Salvini. Visti i risultati di Vittorio, confrontandoli con quelli di tutta la provincia di Treviso, non ha vinto sicuramente la Lega di Darè, non ha vinto sicuramente la Lega di Miato, perché ripeto se, perché non abbiamo alle 2 qualche minuto come adesso nessun dato ovviamente sulle comunali, se vengono confermati questi dati è chiaro che oltre 7 punti di differenza tra la media provinciale e i risultati di Vittorio Veneto dicono in maniera chiarissima che la Lega è in assoluto il partito vincitore, e però a Vittorio Veneto la Lega conta e pesa molto meno che in tutto il resto della provincia. Allora, lei faceva riferimento ai dati provinciali. C'è da dire che comunque rispetto al dato nazionale in cui la Lega di Salvini si attesta al 34%, Vittorio Veneto, comunque l'abbiamo visto prima, poi magari vi riproporremo la schermata, è al 46%. Ah, certo, sì, rispetto al dato nazionale ricordiamo che il dato nazionale include ovviamente anche Caltanissetta, Arquapolesine e assieme a Canelli d'Asti. Intendo dire che la Lega, nata come Lega Nord, si è, fra virgolette, nazionalizzata solo con Matteo Salvini, mentre anche nel resto del territorio vittoriese, basti guardare i dati di tutti i comuni contermini, passiamo anche il 60% in qualche caso, danno una Lega straordinariamente presente nel territorio,
A Vittorio Veneto, ripeto, è in assoluto il partito vincitore perché è oltre il 46%, ma non raggiunge i livelli che raggiunge in tutta la provincia di Treviso e nei comuni vicini a Vittorio Veneto. Detto questo, ripeto, mi pare fuori di dubbio che il vincitore assoluto in Italia sia Matteo Salvini. Il vincitore in Italia è Matteo Salvini, però noi potremmo fare anche dei calcoli magari un po' così. Torniamo sulle schermate delle europee, perché, e dopo chiedo a lei, Tonon, di commentarmi questa somma che non so se possa essere veritiera o meno. Andiamo con la prima schermata, ecco qua. Allora, abbiamo un 46,48% della Lega, a cui adesso, cari telespettatori, provate a seguirmi nel ragionamento e vediamo se è campato in aria oppure no, a cui potremmo sommare il 6% di Fratelli d'Italia che vedete appunto nella riga subito sotto. Quindi avremmo un 46 più 6, ok, lasciamo perdere i decimali e arriveremo a un 52. Andiamo avanti con la grafica, adesso arriva la grafica, ecco qua, andiamo avanti ancora con l'altra pagina e a questi potremmo sommare il 5% di Forza Italia. Arriveremmo, se la matematica non mi inganna, io ho fatto il classico quella volta, quindi potrei aver sbagliato, arriveremo a un ipotetico 57%. Che cosa sono portato a dire e vediamo come mi risponde Tonon. Se questo 57%, se tutte le persone che alle europee hanno votato per Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia avessero votato per il candidato Tony Miatto, che nella sua coalizione, oltre a 2 liste civiche, ha proprio queste 3 liste politiche, noi quest'oggi andremo già a incoronare come nuovo sindaco di Vittorio Veneto Tony Miatto. È così secondo lei, Tonon? Anch'io allora. Posto che sono le 14:13 minuti, abbiamo appena iniziato e anche nella schermata in questo istante abbiamo 0 sezioni su 33. Stiamo facendo un po' di fantapolitica, ma è fantapolitica o no? Posto che anch'io allora ho fatto il classico, sì, okay. Però confermo che la 57 arriviamo. La somma, esatto, un po' oltre il 57. Esatto. È anche vero un'altra cosa che noi abbiamo dato all'inizio, abbiamo visto l'affluenza. L'affluenza delle europee è stata maggiore di quella delle amministrative, 3 punti circa. Qui eravamo al 57 e qualcosa, mentre invece nelle amministrative ha votato il 57%. Per cui diciamo i dati non sono equiparabili. Esatto, non totalmente. Se però fossero questi, indubbiamente non ci sarebbe storia, ci sarebbe un sindaco già alla fine un nuovo sindaco ovviamente, ma con nome e cognome Antonio Miatto già alla fine dello spoglio delle schede di oggi. Talvolta dico, è successo che non ci fosse piena corrispondenza fra i risultati delle europee e quelli delle amministrative. È successo anche 5 anni fa, 10 anni fa, ancora di più 15 anni fa. Però mi pare che in questo caso una strada sicuramente sia stata segnata. Avremo modo di parlare con lei, Tonon, di come è stata anche la campagna elettorale. Lei appunto ha appoggiato, dopo aver deciso di fare il passo di lato, così come è stato definito nel mese di febbraio, lo ricorderete, il sindaco uscente Tonon ha deciso di non ripresentarsi alle elezioni, quindi di non proseguire per un secondo mandato, però prima di questo io vorrei un attimo ricollegarmi, lascio il tempo a loro di prepararsi, con Irene Soldera lì dal Quadrilatero. Prima avevo visto che ti eri affacciata, c'era qualche novità oppure sì, stavate... No, guarda Fede, mi ero affacciata perché tentavo di chiedere a qualcuno se voleva rilasciare un'intervista. Ma anche un mi pare commento sulle europee, che... però assolutamente nessuno ancora si vuole sbilanciare. Bocche cucite. Hanno tutti la bocca cucita, esatto. Bocche cucite. Allora, facciamo così, ci diamo come
modalità operativa di questo pomeriggio. Tra l'altro possiamo svelare che siamo a credo 50 metri, anche meno, Sì. in linea d'aria. E sembra che Noi siamo sotto il quadrilatero, se qualcuno vuole venirci a trovare siamo qui pronti per qualche domanda. Esatto, c'è anche una signora lì dietro se vuoi accaparrarla subito. No, che ha chiuso la porta, abbiamo sentito. Ma no, Però Federico, appena mi vedono tutti scappano. non riusciamo a capire il motivo obiettivamente, però vabbè. No, Irene, allora ci diamo questa modalità operativa in questa giornata piovosa. Abbiamo detto, tra l'altro, possiamo svelare questo retroscena. Avevamo organizzato tutto per fare un collegamento col municipio alle tue spalle, una cosa bellissima dal punto di vista scenico, e poi insomma abbiamo il monumento lì del quadrilatero giù in fondo. Sotto il sole, giusto? Sotto il sole, esatto. Ma vabbè, insomma, non si può volere tutto dalla vita. Vittorio Veneto non si è smentita nemmeno oggi. No, Irene, volevo dirti, allora facciamo così: tu quando ti affacci nel mio monitor, quello qui che vedo qui alla mia sinistra, vuol dire che c'è qualcosa, ok? Va bene. E facciamo anche che, come 5 anni fa c'era il giochino tra chi aveva prima i dati, tra me e te, ok? Quindi chi vince, insomma, è a beneficio del pubblico, perché riusciamo a comunicare prima i dati. Va bene, Irene? Certo. Ok. A presto allora. A più tardi, a più tardi. Ecco, allora, chiudendo il collegamento, e intanto andiamo a controllare, perdonate cari amici se non vi guardo sempre negli occhi, ma dobbiamo tenere sotto controllo un po' tutte le varie fonti che soprattutto daremo precedenza ai dati, interromperemo i discorsi, eccetera, perché i dati sono la cosa fondamentale. Allora, abbiamo un po' di contributi da farvi vedere, e abbiamo anche, tra l'altro ve lo annunciamo, però lo terrei fra un po', così il nostro pubblico che si sta sintonizzando, tra l'altro tutto bene anche su Facebook, c'è un messaggio, poi vi leggeremo anche. Ricordo, mi dicono giustamente dalla regia, che qui sotto c'è un numero per gli SMS e per WhatsApp. Se volete partecipare alla nostra diretta in questo pomeriggio, noi vi ringraziamo come al solito. Stavo dicendo che avremo anche un contributo, sentiremo Gian Antonio Darè, che è passato qui questa mattina nei nostri studi. Inizialmente ci aveva detto che sarebbe stato qui alle 14, ma poi insomma, dato l'exploit della Lega, doveva andare a Padova, perché credo che insomma, dal punto di vista degli europei ci sia da che festeggiare. Poi un altro dei temi che metteremo sul piatto riguarda il Movimento 5 Stelle, che a Vittorio Veneto, per la verità, nelle amministrative non aveva nemmeno una lista, e quindi formalmente non si è presentato, però a livello nazionale c'è stato il tracollo del Movimento 5 Stelle dalle urne di ieri, quindi ci sarà tanta carne al fuoco. Dicevo, noi abbiamo raccolto in queste settimane, ma non ve le abbiamo mandate in onda per questioni di par condicio, insomma, per non violare la par condicio, alcune voci. Allora, andrei a sentire una prima voce che fa riferimento all'ex Presidente del Consiglio Gentiloni, che è venuto a Vittorio Veneto per sostenere il candidato Marco Dus. Lo sentiremo, e poi nel corso del pomeriggio vedremo anche altre clip che abbiamo realizzato invece venerdì scorso. Sia Alessandro De Bastiani, sia il PD, quindi sia Dus e sia Miatto, hanno fatto una festa finale, insomma, con i propri sostenitori, e siamo andati a carpire anche qua e là qualche immagine, e andremo a proporvela, e andremo a sentire anche qualche passaggio, soprattutto per quanto riguarda Dus. Vi anticipo che Dus parlava già di ballottaggio. Staremo a vedere. Intanto andiamo a sentire qualche settimana fa l'ex Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Paolo Gentiloni a Vittorio Veneto per sostenere il candidato Marco Dus. Sì, Marco Dus, che è giovane candidato sindaco e che tiene insieme, io credo, l'amore per la sua città, la conoscenza dei problemi di Vittorio e la passione che serve per mettersi a disposizione della propria comunità, e quindi credo che sia
il candidato sindaco che può proseguire un lavoro straordinario per dare sempre più vitalità ed efficienza a Vittorio Veneto. Vittorio non può tornare indietro. Ecco, Vittorio Veneto, una città, lo diceva anche lei, che ha un nome molto importante. Beh, è un grande simbolo per tutti noi, per tutti gli italiani, e in un momento come questo in cui in giro per l'Europa vediamo riaffiorare tentazioni nazionaliste molto pericolose, ricordare in un posto come Vittorio Veneto quali sono i pericoli dei nazionalismi e qual è la meraviglia che ci è stata regalata dall'Unione Europea è particolarmente importante. Non dimentichiamo i nostri morti, non dimentichiamo le tragedie del Novecento, cambiamo l'Europa ma teniamocela stretta, perché se qualcuno la vuole distruggere deve trovare un muro di voti per impedire questa distruzione dell'Europa. Qual è l'augurio che fa a Marco Dus? L'augurio è quello che si fa a tutti gli amministratori, e cioè di poter vedere settimana dopo settimana, mese dopo mese, grazie alle sue decisioni, la sua città che migliora. Questa è la stupenda soddisfazione per chi fa il sindaco, l'assessore, è quella di poter vedere immediatamente i risultati delle proprie decisioni. E forse non c'è nessun altro incarico politico in cui sia così immediato il rapporto tra quello che si decide e quello che si vede attorno nella propria città. E quindi Marco Dus sarà un sindaco nell'interesse dei vittoriesi e darà ancora più slancio a questa città che per tutta Italia rappresenta qualcosa e quindi non può tornare indietro. E abbiamo sentito quindi l'ex Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni qualche settimana fa qui a Vittorio Veneto per Marco Dus, a sostegno del candidato Marco Dus. Poi sentiremo anche Luca Zaia per Miatto. Torno da lei. Analizziamo così un po' anche il dato nazionale per quello che riguarda le europee, che sono gli unici dati su cui adesso possiamo ragionare per il momento. Questo tracollo del Movimento 5 Stelle come lo vede? Era immaginabile oppure no? Beh, leggendo alcune previsioni, alcuni commenti preelettorali si intuiva uno spostamento di voti. Non credevo francamente così considerevole, le urne invece hanno sancito una chiara, praticamente un dimezzamento del Movimento 5 Stelle. È vero che, e lo dimostra anche il successo di 5 anni fa di Renzi, è vero che i cosiddetti cicli elettorali ormai sono molto più brevi di una volta. Se pensiamo 15 anni fa, uno 0, o un 1, era un successo strepitoso e considerato straordinario da parte di qualcuno. Oggi abbiamo aumenti a doppia cifra e anche di conseguenza cali a doppia cifra e sembrano quasi non destare più di tanta sorpresa. Diciamo che parlando del territorio vittoriese il Movimento 5 Stelle non è stato molto presente in questi anni a Vittorio Veneto, tant'è vero che 5 anni fa avevano presentato un candidato sindaco ma non erano riusciti a fare il quorum per entrare in consiglio comunale. Questa volta, come è stato già detto, non era presente neanche con una lista col proprio simbolo. 5 Stelle 5 anni fa a Vittorio Veneto era al 7,59%. Alle amministrative e alle europee invece era molto più alto, adesso non ricordo esattamente la percentuale, ma erano sensibilmente più alti. Oggi sono alle europee mi pare all'8 e qualcosa e a 0 ovviamente non avendo nessuna lista. Sarebbe curioso capire anche i voti di quell'8 e rotti per cento, dove se tutti sono andati a votare, dove sono andati a finire, perché appunto mi ha letto nel pensiero. Allora, siccome oggi si può parlare finalmente liberamente, senza par condicio, senza cose strane, possiamo fare anche qualche ragionamento un po' più ampio. Secondo lei a Vittorio Veneto, domanda secca, il Movimento 5 Stelle verso quale candidato si è rivolto? Allora, sia obiettivo.
Beh, ma Non mi siccome dica è difficile... ma se mi dice Marco Dus è un po'... siccome è difficile ovviamente cercare di immaginare cosa faccia un elettore che non trova nell'urna, o meglio, non può mettere nell'urna una scheda che abbia il proprio simbolo, avendo io sempre avuto, non ho mai avuto questa difficoltà. Diciamo che per quanto riguarda, mi riferisco a una delle ultime battaglie che abbiamo fatto, quella del Vigneto di San Giacomo, abbiamo avuto francamente una certa sintonia, diciamo così, col Movimento 5 Stelle per quanto riguarda una attenzione non banale, anzi piuttosto accentuata per quanto riguarda l'ambiente. Credo che qualche voto possa essere venuto anche dalla nostra parte, questo sì. Ma potremmo azzardare che magari i 5 Stelle si siano rivolti verso il candidato De Bastiani? Beh, qualcuno anche da quella parte, ma io non escludo che un certo... Si sia disperso un po' il voto? Sì, esatto, sia disperso in vari rivoli, ma non escludo che qualche voto possa essere andato anche, come dire, pur nella concorrenza, ma per vicinanza, diciamo così, governativa anche nei confronti di Miato. Vero, questo effettivamente. L'ho nominato io, De Bastiani. De Bastiani era un uomo PD fino all'anno scorso, in questo periodo qui, forse qualche mese, un anno e qualcosa, insomma. A posteriori, com'è stata questa campagna elettorale in cui ha visto un fuoriuscito dal PD presentarsi con 2 liste civiche a supporto? Beh, per certi versi è un po' sorprendente, confesso, la sua candidatura, perché era uscito dal Consiglio Comunale, non dal PD, era uscito dal Consiglio Comunale per evitare possibili accuse, esatto, di conflitto di interessi, in quanto un organo che era controllato da una società di cui il consigliere, penso, allora ex, ma probabilmente vedremo i risultati, potrebbe essere ancora consigliere, Alessandro De Bastiani era socio, si dimise appunto, dicevo, da consigliere comunale. Ritrovarlo come candidato sindaco per certi versi un po' mi ha sorpreso, perché l'attività che aveva portato avanti da consigliere comunale a parer mio non era stata particolarmente brillante. Diciamo che si era distinto prima di entrare in Consiglio Comunale per alcune battaglie che aveva portato avanti, ma erano battaglie, diciamo, sulle quali lo stesso gruppo consigliare PD era abbastanza convinto, per cui non aveva lasciato un segno particolarmente, come dire, evidente. Anche se, lo ammetto, tutto sommato abbiamo passato 4 anni insieme, quelli nei quali il consigliere De Bastiani appunto è stato in Consiglio Comunale, tutto sommato abbastanza tranquilli, nel senso che mi pare un paio di volte in cui era assente o si era astenuto sul bilancio, insomma, tutto sommato una normale dialettica fra maggioranza e giunta, ecco. Nulla di diverso. Quindi leggera stoccata di Tonon a De Bastiani, ovviamente noi siamo proprio in vetrina in questo momento, quindi chiunque passi può aprirla, no, adesso non esageriamo, ma insomma, ovviamente aspettiamo di sentire anche la voce di De Bastiani questo pomeriggio e quindi vedremo se ci sarà un po' una risposta a quanto detto da Tonon. A proposito di stoccate, siccome al giorno d'oggi sui social tutti esprimono il loro parere, nella giornata di venerdì, quindi a 2 giorni dal voto, un altro vostro ex, adesso non è che voglio fare mirare al bersaglio, Tonon, sia chiaro, ma insomma stiamo parlando quando ancora il mio monitor mi dà 0 sezioni su 33, quindi dobbiamo così parlare dei temi anche che si sono
susseguiti che ci sono stati nel corso di questa campagna elettorale, proprio nella serata di venerdì l'ex segretario PD Adriano Botteon, poi passato al gruppo misto in Consiglio Comunale e fuoriuscito dal PD, tanto controlliamo se chi sta facendo manovra qui fuori dalla nostra vetrina non vada a lungo, ecco, auguriamoci che vada tutto bene. Dicevo, Adriano Botteon ha dato una stoccata piuttosto, insomma, decisa nei confronti del sindaco e della giunta. Vi riassumo il suo pensiero. Botteon dice nelle elezioni comunali, nelle elezioni amministrative di Vittorio Veneto, il centrodestra si è presentato unito sostenendo il candidato sindaco Toni Miatto, e quindi il riferimento è palese a Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia più le civiche, mentre la sinistra si è divisa facendo riferimento a Marco Dus da una parte e ad Alessandro De Bastiani dall'altra. Botteon imputa questa colpa al sindaco, proprio mi pare che ci fosse scritto così, e alla giunta uscente. Tonon che cosa risponde a Botteon? Era proprio scritto così. È tutta colpa, il fatto che il centro-sinistra non sia unito è tutta colpa del sindaco, della sua giunta. Allora, quando l'ex consigliere Adriano Botteon era segretario del PD, il PD si è presentato con il sottoscritto candidato sindaco e la cosiddetta sinistra per conto suo, quindi nulla di diverso rispetto a oggi. Quindi se non andava bene oggi, allora il sindaco era D'Arè, non penso fosse imputabile a lui questo, il segretario del partito era Adriano Botteon, forse era imputabile a Adriano Botteon 5 anni fa questa mancata alleanza. Poi ricordo anche che anche 5 anni fa, forse Botteon non se lo ricorda, il centrodestra era unito, uguale come oggi. Sì, la situazione era analoga. Esattamente analoga, per cui non vedo cosa ci sia di talmente sorprendente da doverlo comunicare tramite i social. Poi da questo punto di vista dico, ahimè, sono esattamente d'accordo con quello che diceva Umberto Eco, e tutti gli appassionati di social vadano pure a vedersi cosa pensava rispetto a questo argomento il grande Umberto Eco. Okay. Aggiungo solo una cosa, che l'azione amministrativa nostra, dico dell'amministrazione, giunta e consiglio comunale che mi ha sostenuto, insomma, ha avuto dei risultati che sono, dico, volenti o nolenti, riconosciuti anche dall'ex, probabilmente ormai minoranza, cioè da Antonio Miatto, il quale esordendo disse nella sua presentazione della propria candidatura: basta dire che Vittorio è una città morta, è stata anche tutto sommato ben amministrata, si può fare meglio. Infatti lui si propone giustamente di fare meglio, ma insomma, un riconoscimento era venuto, oltre che come dire, da tante anche associazioni che con l'amministrazione, oltre che cittadini che con l'amministrazione hanno collaborato e lavorato insieme. Per cui sì, diciamo che sul tema città morta, diciamo che quasi tutti i candidati erano, insomma, sulla stessa. Ecco, una delle cose che, sentendo parlare anche un po' i cittadini, emergeva nel corso di questa campagna elettorale era che non c'erano proprio delle differenze sostanziali tra le dichiarazioni. Proprio c'è stato il nostro confronto, ma ce ne sono stati anche altri, più o meno, insomma, le dichiarazioni erano quasi tutte sulla stessa lunghezza d'onda. Tra un attimo andremo alla festa di chiusura di campagna elettorale di Miatto, ma prima chiedo a Tonon, cioè proprio un commento di quelli così, perché mi è arrivato un messaggio oggi. Tra l'altro anche a lei sono arrivati dei messaggi, Tonon. Ci sono delle cose interessanti per noi? No, erano semplicemente sono cose private. Ecco, non vogliamo... no, erano semplicemente alcune chiamate. Ok. Ho semplicemente messo giù. Ecco, ci dispiace, ma insomma, sintonizzatevi sul 112, vedete che è qui, quindi capite perché non può rispondere. No, mi arriva un messaggio che io non dico la fonte, il messaggio non mi dice la fonte, quindi vabbè, però mi dice che un sondaggio fatto circa 15 giorni fa, perché sapete che proprio a ridosso del voto poi non si possono fare i sondaggi, dava Miatto al 54% al primo turno. Allora, prendiamola con molta
tutte pinze, molto beneficio di inventario. Intanto continuano a chiamare. No, non so da dove venga questo Ecco. sondaggio che lei ha citato. Non lo so nemmeno io, però insomma, se così fosse non si discosterebbe poi più di tanto dal 57 di cui abbiamo parlato qualche minuto fa, che però vede una discrepanza tra dato delle europee e dato delle amministrative. Potrebbe essere. Ricordiamo a tutti che per passare al primo turno uno dei candidati deve raggiungere, sommando le percentuali di tutte le liste che lo appoggiano, deve arrivare a superare il 50% più uno dei votanti e ovviamente sì, invece in caso contrario, se nessuna forza dovesse raggiungere il 50% più uno, si andrebbe al ballottaggio, quindi ci ritroveremo qui fra 15 giorni in notturna questa volta per un'altra maratona, ma lì ne parleremo più avanti. Io non vi nego che con tutta la fatica che abbiamo fatto ad allestire lo studio sarei per il ballottaggio, per il gusto di sfruttare 2 volte questa cosa, però sono cose nostre. Nel frattempo un flash sulla postazione del Quadrilatero desolatamente vuota, quindi vuol dire che novità non ce ne sono e gente nemmeno, probabilmente ci sono anche delle persone che vanno in municipio per altre cose, perché comunque ci sono gli uffici, quindi io andrei, se siete d'accordo, mentre attendiamo i dati, diamo un aggiornamento tra l'altro al sistema che è così avveniristico che non si aggiorna nemmeno da solo, quindi dobbiamo aggiornarcelo a mano. Continuano a non esserci sezioni al momento e non ci arrivano nemmeno novità dai nostri segnalatori sparsi qua e là. Direi di andare alla festa di chiusura della campagna elettorale del candidato Miatto. Miatto ha chiuso la campagna elettorale in Piazza Flaminio. Insieme a Miatto c'era Gian Antonio D'Arè, che lo ricordiamo era candidato per le europee, che sentiremo tra poco, ma c'era anche il governatore del Veneto Luca Zaia. Allora andiamo a sentire un estratto proprio flash del discorso di Antonio Miatto e poi sentiamo Zaia ai nostri microfoni. Un'amministrazione comunale moderna, efficiente, che sappia accompagnare i cittadini nella soluzione dei loro problemi, nel portare a compimento i propri progetti. Vorrei anche che la città la finisse di essere divisa ideologicamente, ma che tutti convergiamo verso il concetto di unica famiglia. Un'unica famiglia, quando si pone degli obiettivi, trova sempre le soluzioni per poterli portare a compimento. Vi chiedo quindi di trasmettere questo messaggio come messaggio principale della nostra amministrazione. Grazie della partecipazione. Luca Zaia, Vittorio Veneto, a sostegno del candidato Tony Miatto. Perché? Beh, direi perché Miatto è il candidato giusto nel momento giusto, nel posto giusto, e direi che potrà fare grandi cose per Vittorio Veneto, lo conosco bene, per cui non c'è motivo di dubitare. Invito tutti a sostenerlo e chi ancora non lo conoscesse magari di approfittare per conoscerlo e conoscere anche quindi i nostri progetti, il nostro progetto, anzi il suo progetto di governo per Vittorio Veneto. Vittorio Veneto viene da 5 anni di amministrazione di centrosinistra, perché dovrebbe cambiare? Ma guardi, perché questa è la democrazia e per fortuna siamo in democrazia ed è giusto che ognuno porti il suo progetto di governo e dopodiché i cittadini sono sovrani, il popolo è sovrano e decideranno. Quali sono le caratteristiche di Tony Miatto? Beh, che è una persona pragmatica, una persona assolutamente preparata, conosce la città, è un uomo del fare e soprattutto è una persona presentabile, riesce anche a, come si può dire, rappresentare per bene questa città e quindi è anche un bel biglietto da visita. Qual è l'augurio che si sente di fare a Tony Miatto e ai vittoriesi? Beh, a Tony di diventare sindaco e ai vittoriesi di avere un sindaco come Tony Miatto. Eccoci qua. Scusate, ma qui stavamo cercando informazioni, ma per il momento
mi sono arrivate per la verità dei numeri un po' scorporati, ma non possiamo darveli, insomma, aspettiamo un attimo di avere un quadro un po' più completo. Non ci sono ancora sezioni scrutinate nei nostri canali ufficiali, quindi tutto tace, continuiamo con la nostra chiacchierata. Vedo intanto siete tantissimi che ci state seguendo anche sulla nostra pagina Facebook, e quindi io vi ringrazio, poi andremo a leggere anche i commenti, anzi continuate a scriverci anche via WhatsApp sul numero che vedete in sovraimpressione, che non riesco a leggere, 392 58 92 343, perché è diverso, non è quello solito, quindi potete mandare su questo numero qua. Allora, iniziamo a leggere i messaggi. Allora, intanto Tonon è pronto? Che ce l'hanno con lei. Buon pomeriggio, ritengo che l'analisi dei risultati fatta dall'ormai ex sindaco Tonon non sia per nulla lucida. Non penso sia veritiero affermare che Vittorio Veneto si distacchi così tanto dalla provincia di Treviso come numero di votanti leghisti. Il 46% non è un dato incoraggiante, quindi non credo sia opportuno prendersi i meriti di questa falsa vittoria. Ok. Perché lei ha detto che diciamo che rispetto al dato provinciale a Vittorio Veneto la Lega è in calo. No, non ho detto questo. Io ho detto che non è una vittoria di Darè e di Miatto, è una vittoria della Lega di Salvini. Ho detto indubitabilmente ha vinto la Lega. Se consideriamo che in provincia è al 53,7, avere il 46,5 scarso non è una grandissima, è una vittoria, ma sicuramente molto più bassa di tutto il resto della provincia. Tutto qui. Non mi sono preso, non ho detto noi abbiamo vinto, no, proprio no. Ecco, questa è la precisazione, quindi in un filo diretto anche con i nostri telespettatori. Quindi continuate a scriverci, interagiamo insieme, soprattutto in queste prime fasi, poi riusciremo anche a farmi star su questo auricolare in qualche modo. Buongiorno a tutti, intanto chiedo al quadrilatero di posizionarsi perché c'è un messaggio che vi riguarda da vicino. Ecco qua, molto bene. Non dirmi che te lo sei mandato tu, perché altrimenti... Ah no, ok, un attimo. Buongiorno a tutti, complimenti alla Tenda TV per il vostro servizio eccellente e puntuale, e un complimento speciale ad Irene. Irene? Niente? Vabbè. Irene? Dimmi Federico. Ti stavano facendo i complimenti. Allora, intanto chiedo alla regia lì di sistemare perché il tuo ospite è un po' troppo alto rispetto al coso. Un complimento speciale ad Irene, bellissima e solare come sempre. Buon lavoro Valeria, questo te lo sei mandato tu sotto mentite spoglie, immagino, Esatto. Giusto? Una bella marchetta. Ecco, esatto. Chi abbiamo lì? Abbiamo lì? Ti do la linea. Io con me un amico, ma anche un ragazzo di 22 anni, e proprio lui volevo chiedere una cosa, è Sebastiano Mescolotto. Io volevo chiedere a Sebastiano un po' l'affluenza a queste elezioni, perché come hai detto tu Federico, mi sembra che solo il 54% dei vittoriesi siano andati a votare. Mi confermi? 57 se non sbaglio. Ah ok, 57%. Quindi rimane comunque una bella fetta di persone di vittoriesi che non sono andati. Che non sono andati alle urne. Volevo chiedere un po' a Sebastiano un commento rispetto a questo. Secondo te perché? Ma allora magari la giornata di sole ha fatto sì che molte persone si spostassero da la prima Veneto, dopo una lunga serie di pioggia. Certamente. Prima giornata di sole è proprio quella delle elezioni. E quindi è un peccato che i cittadini, che non tutti siano andati a esprimere la propria preferenza e la propria idea politica. Comunque c'è anche stato, non è neanche malissimo questo poteva andare peggio, obiettivamente. Io sinceramente, che ho girato per qualche seggio, ho visto pochi giovani e quello è un po' triste, però dai. Allora, andrà meglio la prossima volta, speriamo.
Rispetto a questo, Federico, ti chiedo, tu sai per caso la percentuale e l'età media dei votanti? No, perché non ero dentro nelle... Noi ci stavamo chiedendo qui se c'era qualche dato. Allora sarebbe bello, magari in questo pomeriggio cercheremo di affrontare anche questo discorso riguardo all'attaccamento o meno o il distacco dei giovani, tra i giovani e la politica, perché a Vittorio Veneto c'erano delle liste che magari vedevano una presenza massiccia di giovani. Andando poi a vedere i risultati delle singole liste, cercheremo di capire se i giovani hanno ovviamente ottenuto voti, ok? E quindi sarà un po' da analizzare questo dato, secondo me, perché effettivamente quello della disaffezione tra i giovani della politica è un dato oggettivo, però è pur vero che noi abbiamo ospitato anche nelle scorse settimane nei nostri studi alcuni giovani candidati consiglieri e l'entusiasmo non mancava. Parlo a livello trasversale un po' in tutte le forze politiche, alcuni li ho sentiti fare degli interventi anche un po' più strutturati rispetto alle interviste che magari abbiamo fatto in studio e insomma è bello vedere che i giovani si appassionino alla politica, bisogna capire ovviamente in quanti si sono appassionati, giusto? Certo, infatti io intanto ringrazio Sebastiano di essere venuto possiamo nostro svelare ospite. un segreto? Sì. Che è il fotografo della tribuna? Possiamo dirlo? Io non volevo dirlo, ma l'ho detto io. Ho promesso di non dire niente e di non fare domande particolari e strane, quindi insomma, mi sono tenuta. Non è un crimine fare il fotografo per la tribuna. Ciao Sebastiano, chiudiamo il collegamento. Tra l'altro salutiamo anche i colleghi, magari qualcuno avremo modo anche di sentirlo. So che tra l'altro salutiamo anche i colleghi giornalisti che ci stanno seguendo, perché alcuni ci seguono da online, ovviamente in streaming, perché è più comodo. Allora, io intanto ho una lista, ho un dato ufficioso. Diamo il primo dato e intanto è pronto Tonon? Certo. Allora, vediamo un attimo, intanto se ci sono dati ufficiali per caso, nemmeno l'ospedale arriva, che di solito è il primo. Quello che arriva subito. Allora, intanto ringrazio il mio segnalatore in questo caso. Seggio 22, che se non sbaglio è a San Giacomo, i dati sarebbero questi: 278 voti per Miatto, 111 per Dus, 48 per De Bastiani e 24 per Toffoli e 5 per Petterle. Ribadisco, dati ufficiosi che ci arrivano da una nostra talpa all'interno del seggio 22. Quindi, se fosse così, Miatto avrebbe non solo doppiato, ma insomma, esatto, avrebbe ben oltre il 50% e quindi non si andrebbe nemmeno al ballottaggio, esatto, stando così le cose. Però diciamo che è prematuro, ci ricordiamo tutti di figure fatte da giornalisti ben più noti in passato con bandierine o cose del genere che poi... quindi aspettiamo. Intanto vi leggiamo un altro messaggio. Viva la Tenda TV per le dirette, grazie allo staff Federico. Quindi un saluto che ci arriva da Francesco, telespettatore di Corbanese, che quindi ci segue online oppure su Facebook. Poi andremo a vedere anche i dati o meglio i commenti, magari ti chiedo saluto Davide che è sempre qui nell'ombra, di procurarmi la diretta Facebook, così leggiamo anche qualche commento. Allora, dicevo prima, abbiamo anche le immagini della festa di chiusura di Dus. Quelle immagini lì, in quelle immagini che io andrei a sentire magari il primo pezzettino e poi torniamo in studio, Dus parlava esplicitamente di ballottaggio e quindi diceva abbiamo ancora 15 giorni di lavoro, ok? Quindi andiamo a sentire questo flash di Dus e poi torniamo e lo commentiamo con Tonon.
stato per me un onore veramente avervi vicino, avervi come squadra. Abbiamo fatto un percorso importante, costruttivo, con alcuni di voi quotidiano, più volte al giorno. Ci sono stati anche dei momenti di tensione, lo sappiamo. Credo che li abbiamo affrontati anche con coraggio e decisione, come con coraggio e decisione dovremo affrontare poi la seconda parte della campagna elettorale da lunedì. Ecco qua, questo era il discorso, diciamo, ai suoi, ai candidati consiglieri, ai sostenitori della campagna elettorale di Marco Dus venerdì sera, quindi nell'ultimo giorno utile prima del silenzio elettorale. L'avete sentito, diceva ancora 15 giorni di lavoro, quindi dando per scontato il ballottaggio. Tonon, come mi commenta questo? Beh, era, come dire, è ancora una speranza, quella del ballottaggio, visti i dati delle europee, come abbiamo detto prima, non sarà facile che si vada al ballottaggio. Diciamo che noi ci siamo giocata la partita fino in fondo come centrosinistra. Come sempre, ed è giusto che sia, ha ragione l'elettore, per cui qualsiasi sia il risultato è quello giusto. Sperato, non sperato, apprezzato o meno, ma il risultato che viene dalle urne innegabilmente come dire, è un dato di realtà e di verità. Ecco, dovremmo avere altri messaggi prima di andare in una breve pausa, perché approfittiamo per questi momenti di calma, insomma, poi ci ricordiamo bene di 5 anni fa, quando avevamo previsto tutte le pause, eccetera, eccetera, poi arrivavano i dati molto, molto velocemente, quindi prevediamo già di rimanere in onda poi per un tempo ben più lungo, ma adesso partiamo un po' a diesel. Allora, un altro messaggio per il sindaco Tonon, che è un po' in questo momento il sindaco risponde ai cittadini. Direi al sindaco che Vittorio Veneto ha ben poco a che fare con la provincia di Treviso e per 2 volte stava per diventare capoluogo di provincia nel 1938 e nel dopoguerra. Vittorio è il vittoriese, non il trevigiano. Viva la Tenda TV e viva il vittoriese. Quindi non è un attacco questo, ecco. No, non c'ero né nel 38 né nel dopoguerra, quindi... però concordo esattamente con quello che dice l'ascoltatore o ascoltatrice che sia. Il paragone che mi ero permesso di fare ovviamente era quello rispetto a un dato provinciale che vede la Lega a ben oltre il 50%, con il dato comunale in cui la Lega, lo ripeto credo per l'ennesima volta, stravince, ma con numeri non di poco più bassi, perché insomma il 7%, c'è qualche partito che farebbe festa se avesse il 7%, un 7% di distacco fra tutta la media provinciale e Vittorio Veneto non è proprio pochissimo a parer mio, ripeto, confermando ulteriormente che ha vinto la Lega di Salvini, punto. Allora, un altro messaggio per Tonon, abbiamo i dati, attenzione, avremo una lista, quindi no. Vediamo quanto abbiamo, un attimino, ero pronto per dirvi andiamo in pausa, invece niente. Allora, facciamo così, creiamo un po' di... Sì, abbiamo una lista, infatti, ecco. Allora, facciamo così, mentre aggiorniamo le grafiche, abbiamo il messaggio. Avevamo un messaggio, hai già i dati? Porca miseria. Ok, allora andiamo con questi dati, sezioni 1 di 33, ci dimenticheremo sempre di aggiornare quel dato, ma va bene. Allora, quando c'è una sola sezione, quindi è un po' così, abbiamo i primi dati che vanno presi con le pinze, quindi 61,54% per Miatto, 30,77% per Dus, 7,69 per De Bastiani, 0 Toffoli, 0 Petterle. Però ribadisco, lasciamo fuori anche il cartello, ma lascia il tempo che trova, è solo... totale 13 voti, quindi insomma... Sarà l'ospedale, è arrivato l'ospedale. Allora, facciamo così, ridammi il messaggio per il sindaco e dopo, come facciamo quelli bravi, lo leggiamo e andiamo in pubblicità e lui risponde dopo, ok? Che così facciamo così. Allora...
Buongiorno, è possibile chiedere a Tonon un approfondimento sul perché neppure questa volta il centro-sinistra si sia presentato unito? Prima un po' svicolato, forse avrebbero avuto qualche possibilità in più di andare al ballottaggio. Tonon? Posso rispondere anche subito? No, fermo lì. Abbiamo detto, siccome siamo ancora calmi e tranquilli, andiamo in pausa per un paio di minuti, poi torniamo, avremo anche un altro ospite qui in studio, c'è il deserto al quadrilatero, quindi ne riparliamo più tardi, rimanete qui, a tra poco.
Rieccoci qui, siamo tornati. Allora, intanto vi abbiamo proposto in questo blocco promozionale, chiamatelo come volete, alcune immagini dell'anno scorso del centenario. Non ci sono connotazioni politiche, semplicemente cercavamo delle belle immagini così per puntellare un po' questo lungo pomeriggio elettorale che vivremo insieme. Siamo in diretta, sono le 15:01 in questo istante. Per dimostrarvi che siamo in diretta vi mostriamo anche Viale della Vittoria un po' bagnato, perché insomma sta piovendo da questa mattina, ma questa è la situazione in centro a Vittorio Veneto. La nostra postazione è proprio a pochi passi, tra l'altro non ho ringraziato prima l'associazione MAI che ci ha messo a disposizione il MAI Box, questo luogo da cui vi stiamo parlando in questo momento. È stato uno spazio espositivo anche in questi anni, ora indegnamente insomma, lo occupiamo noi per questa lunga diretta elettorale. So che siete tantissimi, ci ha raggiunto in studio un altro ospite, per quello che ho detto che non c'erano connotazioni strane nella clip che abbiamo appena visto, perché abbiamo visto la clip del centenario e quindi qualcuno poteva fare 1 più 1 più 2, lasciamo stare. Quindi un saluto intanto a Barbara Denardi che ci ha Buongiorno raggiunto, a tutti. Eccola qua. La ringraziamo anche, dopo vi dirò perché. Sindaco, avevamo in sospeso con lei una risposta. Perché a Vittorio Veneto il centro-sinistra non si è presentato unito? Dicono che ha svicolato la prima volta che le ho chiesto questa cosa. Allora, non era, come ho detto prima, unito neanche 5 anni fa. A onor del vero, quando ci sono tante... diciamo così, tante teste talvolta anche brillanti, non è facile metterle insieme perché rispetto al centrodestra può essere letto come un pregio, talvolta diventa un difetto. Noi del centro-sinistra amiamo non solo far prevalere la nostra idea e non è facilissimo coniugarla sempre assieme all'idea degli altri, ma soprattutto riteniamo come dire, doveroso far emergere la pluralità anche da noi. Spesso a me piacerebbe che questa pluralità diventasse anche unione, cioè una sfaccettatura diversa di una posizione non unica, neanche univoca, ma comunitaria. Talvolta ammetto che è difficile essere così. Diciamo che il centrodestra sono molto più bravi, però sono convintissimo che se andremo al ballottaggio una figura come Marco Dus sarà assolutamente in grado di mettere e tenere insieme tutto il centro-sinistra. Beh, se pensiamo a 5 anni fa, si andò al ballottaggio all'epoca, lei era uno degli sfidanti e l'avete spuntata all'epoca sulla Lega, cosa che non era affatto scontata nemmeno quella volta lì, giusto? Sì, è vero. Speriamo che il ricordo di 5 anni fa possa essere ribadito anche oggi. Nel pomeriggio lo sapremo. Allora, mentre abbiamo sempre un occhio puntato sul nostro tabellone che si compone con i risultati elettorali, abbiamo solo una sezione su 33. 33 sono le sezioni di Vittorio Veneto, quindi vedremo il numerino crescere minuto dopo minuto, ora dopo ora. Non vi diamo quei dati perché in totale erano 13 voti, quindi lasciamo perdere. Diciamo che erano più significativi quelli che vi ho dato in via ufficiosa prima, che poi andrò a ripetervi. Intanto salutiamo un po' di gente che ci sta guardando su Facebook, mentre continuiamo a guardare anche la telecamera dall'alto su Viale della Vittoria. Salutiamo Claudia, vi sto seguendo in TV, siete sempre perfetti, grazie, troppo buoni. Un mio pensiero, per me vince la Lega. Luigi ci dice Lega Salvini per far rinascere Vittorio, Europa e Italia. Ancora da Giorgio, complimenti alla Tenda TV, vabbè lasciamo. Virginia ci dice grande soddisfazione nel sentire che Miatto è in vantaggio. Rita ci dice che ci segue con piacere. Tullio ci fa i complimenti, va bene, ce la siamo un po' suonata e cantata in questo momento, ma va bene lo stesso. Poi continueremo a leggerli un attimo perché abbiamo appena iniziato e ho già il fiatone. Volevo chiedere all'assessore Denardi, innanzitutto un commento, guardiamo un po' indietro, com'è stata questa campagna elettorale?
Ma sicuramente molto particolare. Se io penso alle campagne di 5 anni fa e 10 anni fa, che ho vissuto 10 anni fa come segretario di circolo e 5 anni fa come candidato consigliere, sembra di vivere in un altro comune o addirittura in un altro pianeta. Ricordo una proliferazione di idee, di valutazioni, di analisi su quella che era stata l'attività amministrativa precedente, che questa volta sinceramente io non ho visto se non in modo molto blando. Sicuramente una campagna elettorale che ha vissuto sui social toni in alcuni momenti e su alcuni argomenti sicuramente forti, ma che da parte dei candidati è stata sostanzialmente tranquillissima. Ci si è... fin troppo, oserei sì, dire. esatto. Mentre ricordo che nelle passate campagne elettorali c'era scontro anche particolarmente vivace e agguerrito, soprattutto su quelli che erano i grandi punti di domanda, i grandi problemi, i grandi tematiche delle amministrazioni passate. Mi viene in mente Piazza Meschio, ma solo per fare un esempio. C'era poi la questione derivati, ospedale Serravalle, chi più che ne ha più ne metta. Sto parlando non solo di 5 anni fa, ma anche di 10 anni fa, ovviamente. Abbiamo ancora dei messaggi per Tonon, adesso li leggeremo. Appunto, l'assessore Denardi, allora io adesso chiamo assessore sindaco, poi non so bene man mano che passeranno. Tecnicamente siete ancora in carica entrambi, giusto? Sì, ecco. No, dicevo, un po' anomala come campagna elettorale perché non ci sono stati scontri diretti e plateali tra i candidati sindaco, cosa che magari su determinati temi che forse o non ci sono più i temi, perché per esempio Piazza Meschio è uno dei temi che non era presente in questa campagna elettorale, inteso come problematica, oppure perché forse mi sento di dire i candidati sindaco hanno volato un po' più basso tutti quanti questa volta invece di fare delle sparate. Chiedo magari a Tonon, cioè non è più il tempo delle promesse elettorali tout court. Più che delle promesse elettorali, diciamo a volte anche dei sani sogni. Per esempio, alcune tematiche probabilmente sono state, come è stato detto, disinnescate, diciamo così. Piazza Meschio è stata fatta, il traforo di fatto è finito. Quando è uscita la notizia che qualche cooperativa non avrebbe più partecipato ai bandi della prefettura per la gestione dei richiedenti asilo, qualcuno mi ha chiesto: ma perché ci sono ancora i profughi qui? E evidentemente anche questa mina, diciamo così, che pure era stata un tema su cui la Lega soprattutto 5 anni fa aveva fatto davvero fuoco e fiamme. Da quando è arrivata al governo il tema a Vittorio Veneto non esiste più, sembra non ci sia più alcun problema da questo punto di vista, probabilmente non c'era neanche prima. Diciamo che appunto i grandi temi o sono stati risolti, o forse qualcuno si è accorto che non sono in realtà temi che godono più oggi del favore di buona parte dell'elettorato. Però dico io anch'io, probabilmente è stata fatta una campagna di basso profilo, non vuole essere una valutazione di carattere qualitativo la mia, ma forse proprio da un punto di vista del carattere, diciamo così, dei candidati, sono tutti molto più tranquilli, moderati. Evidentemente anche nei toni, non solo nelle idee. Ecco, sto per chiedervi, forse prima l'abbiamo anche già accennato col sindaco, ma voglio chiedere anche all'assessore Denardi un commento sull'affluenza. Diciamo è in linea, insomma, quella di Vittorio Veneto con i dati nazionali, però insomma resta il dato che il 42,5% dei vittoriesi non è andato a votare.
Ma prima vi ricordo, ovviamente, prima che qualcuno lo dica, noi adesso abbiamo due esponenti della stessa parte politica, ma poi arriveranno anche altri, solo che alcuni sono impegnati ai seggi, altri sono appunto rappresentanti di lista, eccetera, quindi avremo un parterre molto composito. Prima di arrivare all'assessore Denardi, però, io mi ricollego con il quadrilatero, solo per capire se siete ancora operativi. Noi siamo operativi, siamo qui. Fede, e tra l'altro ho il ritorno. Ok, perché è colpa vostra se è il ritorno, ma no, volevo capire, siete andati al bar da qualche parte? Perché l'unica cosa che mi dicevi prima fuori onda era che il freddo si sta facendo sentire, perché... Allora, vai. La regia, sì, la regia è andata al bar. Ecco. Ah, è per quello che è il ritorno, adesso ho capito. Bene, ciao, a dopo. Mi sento un po' Paolo Celato in questo momento. Esatto, sì, non facciamo però già con il sommo delle maratone. Ecco, ciao Irene, a dopo. Così, siccome vedevo il deserto lì, ogni tanto mi piace punzecchiare, anche perché dovremmo stare insieme per molte ore. Adesso è arrivato, porca miseria, non l'ho messo in onda, ma è arrivato, penso, con, non so, dei cappuccini, cose, vabbè. Mi staranno maledendo da lì, lo sento, anche se non abbiamo il ritorno audio, ma volevo dire che staremo insieme per tante ore, eccetera, quindi soprattutto in questa prima fase la prendiamo anche un po' tranquilla, perché sapete che noi non ci prendiamo sempre moltissimo, troppo sul serio. Tornando a noi, Denardi, affluenza al 57-30%, che cosa vuol dire ai vittoriesi? Nemmeno l'elezione del sindaco per i vittoriesi nemmeno l'elezione del sindaco è una motivazione così forte per farli uscire di casa e recarsi al seggio? Beh, lo avevamo visto anche nelle amministrative precedenti, più o meno non mi pare i dati siano particolarmente diversi. L'elemento che però a me balza subito agli occhi è, e non so se è stato già detto prima, quel 3% di scarto tra le europee e le comunali, per i quali io sinceramente avrei forse pensato una maggiore affluenza alle comunali rispetto alle europee. E invece vediamo che abbiamo un dato significativo di differenza, quindi di persone che hanno scelto di votare per le amministrative, quindi di recarsi ai seggi, ma di non prelevare la tessera, sì, la scheda elettorale relativa alle amministrative. È abbastanza un dato rilevante o afferente a quelle persone che avevano un riferimento elettorale chiaro alle europee e completamente assente nell'ambito della politica amministrativa vittoriese. Mi vengono in mente per primi i 5 Stelle, e per i quali evidentemente il voto europeo aveva un senso, non quello amministrativo in assenza di un loro candidato. Era un po' il discorso che facevamo anche con Tonon prima. Dovremmo capire sia appunto quanti hanno votato per le europee del Movimento 5 Stelle, per esempio, e non per le amministrative, e poi dove sono andati i voti dei 5 Stelle che non avevano un proprio candidato di riferimento qui a Vittorio Veneto. Sarà anche da capire, comunque un bel segnale per quanto riguarda la politica europea, perché quella che normalmente in Italia viene considerata un'elezione pressoché poco interessante o quasi del tutto inutile, quella appunto del Parlamento europeo, vede in questo momento maggiore interesse rispetto alle amministrative. Un fenomeno un po' strano, ma che forse risente anche di tutto quello che è stato il dibattito in questi ultimi mesi sulla funzione dell'Europa e sul futuro dell'Unione. Per cui non lo vedo necessariamente come un elemento negativo,
sicuramente un elemento che fa pensare all'interesse e alla voglia di partecipazione che c'è invece relativamente alle elezioni, che normalmente vengono invece percepite come quelle che più hanno un diretto riflesso sulla vita quotidiana dei cittadini, quindi appunto le amministrative. Diamo anche un nome a chi chiedeva prima a Tonon e diceva che aveva svicolato là sul centro-sinistra, eccetera. Ho letto adesso Marco Borsoi dei 5 Stelle, quindi cadeva a puntino. Non lo sapevo prima. Ecco, no? E nemmeno De Nardi sapeva, quindi ecco così. Lo salutiamo. Tra l'altro, se vuole passare di qua, noi porte aperte a tutti. Ci ricordiamo che appunto 5 anni fa era il candidato di riferimento per il Movimento 5 Stelle. Mentre parlava Barbara De Nardi, avete intravisto anche un cappuccino materializzarsi seriamente nella nostra postazione esterna di là, quindi vuol dire che fa freddo. E adesso mettiamo anche, eccola qua, tac, pronta? Io appena ti vedo ti metto in onda, dimmi. No, gente che scappa lì dietro. Solo per dirti che siamo vivi, cioè, la folla si sta scaldando. No, la folla si sta scaldando, però nessuno vuole essere intervistato. No, ok. Perché la maggior parte delle persone che ci stanno venendo a trovare sono dipendenti comunali. Quindi guai puoi rilasciare in mezzo che dichiarazione. Nessuno voglia dire la propria opinione. Ok, allora io chiedo, intanto stai in mezzo per piacere, perché non è che... Poi dicono che a seconda di dove ti posizioni magari stai mandando dei segnali di un andamento politico. No, chiedo al nostro regista se con un colpo di mano di telecamera inquadra le persone che sono nascoste, perché noi vediamo il deserto, non si può, sono scappati nei negozi, tutti quanti stanno acquistando delle cose. Ok, va bene, se avete qualcosa lì, ho capito che sarà un po' la sagra paesana quel collegamento. Nel frattempo abbiamo perso i messaggi quando sono le 15:17 e abbiamo solo una sezione, vero? Regia, ecco. Allora, facciamo che io vi ringrazio tutti caldamente per i complimenti, ma non li leggo più. Quindi mi sembra che la sinistra, vedi Tonon, si attacchi al dato percentuale comunale confrontato al nazionale piuttosto che analizzare la presunzione sinistrosa di essere perfetti, invincibili e amati dal popolo che li ha fatti perdere. Questo ci dice Adriano. Non so se Adriano sia l'Adriano citato da cui citato un'oretta fa. Vabbè, adesso non è che rispondiamo a tutti i messaggi, nel senso, se poi il sindaco vuole rispondere... ma posso solo dire che mi pare... No, perché sennò sembra... No, la prima affermazione che ho fatto, ho detto la Lega di Salvini ha vinto, punto. Quindi mi pare più, come dire, un dato più oggettivo di così riconosciuto, ma anche perché sarebbe stupido non riconoscerlo. Sottoscrivo, ero qui e abbiamo detto proprio così. Allora, quindi, intanto mi confermano che se ce ne fosse stato bisogno, le nostre sentinelle, quella sezione di cui vi abbiamo, volete che li rimostriamo solo per farvi vedere che abbiamo delle grafiche pronte, abbiamo una persona qui che è bellissime, così ce li abbiamo già, quella con, ok, eccola qua, si compone da sola. Diciamo che il trend è quello di cui abbiamo parlato anche prima, però mentre stavamo cincischiando mi è arrivato anche il seggio 24, se non sbaglio prima era il seggio 23, quindi non andate ad arrestare chi mi sta passando le informazioni, per piacere. Si confermerebbe il trend, appunto, come abbiamo detto più volte, 265 voti per Miatto, 129 per Dus, 57 per De Bastiani, 29 per Michele Toffoli e 7 per Valerio Petterle. Questo sempre da San Giacomo, Molto bene, molto bene. Qua. Qui si apre un po', scoperchiamo e a questo punto, siccome dobbiamo passare il tempo e siamo tutti qui apposta in attesa dei dati, scoperchiamo il vaso di Pandora e parliamo, ci dice un nostro telespettatore, dei candidati incandidabili. Vedi il caso
Sforzin, lui cita Sforzin, ma ce n'è stato uno da una parte e uno dall'altra, insomma ci sono stati 2 ritiri, insomma, ecco. Il nostro telespettatore o la nostra telespettatrice ci chiede quanti voti avrà preso nonostante il suo ritiro, perché ricordiamo che nonostante appunto questi 2 candidati avessero detto che ritiravano la propria candidatura, ai fini burocratici erano effettivamente ancora votabili, quindi staremo a vedere, più per curiosità che per altro, quanti voti hanno preso. Chiedo a Tonon un commento, chiedendo di tenere il microfono un po' più vicino, un commento riguardo a questi. Intanto si sta palesando uno degli ospiti che vedo lì e dopo ci collegheremo di là. Candidati incandidabili, è un tema che ha toccato, magari ha avuto più risalto il caso Sforzin, che ha riguardato le liste di Miatto, ma insomma anche Vittorio Vive ha avuto una disavventura, diciamo, di questo genere. Come commenta il sindaco? Sì, anche in una lista che appoggiava Dus abbiamo avuto ahimè, questa amara sorpresa, con una leggerissima differenza che mentre la candidata che c'era in una delle liste che appoggiavano Dus era, fra virgolette, nuova, cioè non conosciuuta, Sforzin era già stato candidato 5 anni fa nei giovani per Tony Darè, quindi dire che non era conosciuto così mi pare un po' azzardato, ecco. Che poi sia stato riconosciuto anche dai rispettivi candidati sindaci, che da questi candidati consiglieri erano stati appoggiati, fossero come dire, indesiderati, è stato riconosciuto da tutti e credo sia stata buona cosa il fatto che in qualche modo si siano almeno ufficiosamente, visto che ufficialmente non era possibile, ritirati. Poi vedremo come andrà. Sindaco, io tra poco la libererei, non so se vuole stare qui, molto volentieri. Ma so che avete anche altri ospiti, credo sia corretto lasciare il posto a tutti. Sì, però oppure facciamo così, torna a trovarci più tardi? Va bene. Ecco, certo, ok. Va bene. Allora, grazie, un saluto intanto, è un attimo che lo faccio salutare, anche era già pronto per uscire dalla porta. Grazie al sindaco Roberto Tonon per essere stato con noi. Grazie a voi e a più tardi allora. Grazie sindaco, ancora per qualche ora. Invece l'assessore Barbara Denardi, anche lei assessore per qualche ora, ancora per qualche ora o per qualche giorno, chi lo sa, attenzione, rimane qui con noi e facciamo un po' di avvicendamento tra gli ospiti. Io però darei la linea in questo profluvio per il momento di ospiti a favore del candidato Marco Dus, che poi andremo a riequilibrare assolutamente, altrimenti poi gli amici di Tony Miatto vengono a prendermi. Allora io do la linea a Irene, che questa volta, fuori da ogni scherzo, ha invece il rappresentante della lista Vittorio Veneto Vive, Mario Darè. Esatto, Federico, io sono qui con Mario Darè, che come hai detto tu è rappresentante per la lista Vittorio Vive, che appoggia il sindaco Dus. E volevo intanto chiedere a lui... Ferma, ehi, il candidato sindaco Dus, perché sì che non diamo... Candidato sindaco Dus. No, esatto, no, perché hai detto il sindaco, poi sai che guai. No. Candidato sindaco Dus. Esatto. Assolutamente non mi permetto. Ho appena detto che poi altrimenti... Ecco. Vai, scusa. No, intanto volevo chiedere un commento a Mario Darè per quanto riguarda le europee. Beh, diciamo che per le europee credo che purtroppo abbia vinto la pancia con tutta questa operazione sull'immigrazione montata ad arte, ha prodotto un risultato che era prevedibile, direi. Salvini ha operato in modo sicuramente intelligente sul piano politico. Sui contenuti ho molte perplessità e non condivido quasi nulla delle idee che portate avanti da Salvini. Purtroppo sono idee che non dico maggioritarie, che però sono maggioranza relativa in questo Paese e speriamo che lo sia per poco. E secondo lei questo risultato delle europee influenzerà anche
le elezioni qui a Vittorio Veneto? Beh, sicuramente un po' di influenza ce l'avrà, anche perché gli elettori della Lega credo votino per fede quasi più per convinzione, e quindi un certo riscontro alle elezioni amministrative comunali ce l'avrà. Però io credo che per le comunali valga abbastanza il discorso delle preferenze, e quindi il discorso delle persone, dei candidati delle varie liste, visto che si tratta di amministrare una città per cui i contenuti sono fondamentali. Credo che un'attenzione maggiore ai contenuti e alle persone rispetto all'ideologia verrà fuori, insomma, ecco. Hai domande, Federico, da Sì. studio? Sì, beh, intanto un saluto a Mario D'Are, che tra l'altro è uno di quelli che è stato anche ospite nei nostri studi qualche settimana fa. Lo rivediamo con piacere nel nostro collegamento dal Quadrilatero. Allora, è vero che al momento abbiamo solo una sezione, adesso stanno arrivando altri dati, ma sono ancora poche le sezioni, però darebbero un vantaggio considerevole del candidato sindaco Tony Miatto, che a questo punto potrebbe anche passare al primo turno. Come commenta questa ipotesi per ora, che vedremo se troverà conferma nelle prossime ore? Guardi, io sono convinto che ci sarà un ballottaggio, perché credo che la Lega, Tony Miatto, abbia fatto il pieno con le europee, e sono convinto che alle amministrative non raggiungerà lo stesso risultato. Io credo che la Lega sicuramente rimarrà intorno al 40%, però non arriverà al 50%, me lo auguro. Però, domanda, prima stavamo facendo alcuni conti un po' che lasciano il tempo che trovano. Se il dato della Lega venisse sommato a Forza Italia e a Fratelli d'Italia, ammesso un calo magari fisiologico, uno spostamento verso le liste civiche, eccetera, però potenzialmente potrebbe comunque superare il 50%, oppure no? Io spero di no. Okay. Dopo è difficile fare previsioni in questa situazione molto magmatica, e in cui tante sono state le proposte, il più delle volte che si sovrappongono all'altra, per cui la Lega certamente avrà un grosso risultato. Credo che un po' si mangerà i risultati anche delle altre liste, quindi nell'insieme io non credo raggiungano il 50%. Ecco, rimanga lì ancora per un secondo, perché abbiamo 2 sezioni su 33, totale di voti 286, giusto? Quindi insomma qualcosa anche di più. Iniziamo rispetto a prima a avere qualche dato un po' più interessante. Ovvio, sono 16.000 più o meno i votanti, quindi attenzione, prendiamo con le pinze questi dati, andiamo a vederli con la nostra grafica. Avremmo Miatto al 59,71%, Dus al 24,01%, De Bastiani al 10,23%, Toffoli al 5,01% e Valerio Petterle all'1%. Allora, ok, allora, 500 voti, quindi più o meno. Allora io chiedo subito un commento a Michele Toffoli, che si è materializzato qui nel nostro studio. Allora, intanto grazie per essere passato a trovarci. Buon pomeriggio a tutti. Allora, è prestissimo, l'abbiamo detto, cautela, eccetera, eccetera. Intanto, ok, chiudiamo il collegamento col Quadrilatero. Michele Toffoli, se fosse al 5%, come valuterebbe la sua prestazione? Un successo, perché poi svelerò alla fine questa sera qual è stato il mio investimento per questa campagna elettorale. Parlo in termini, diciamo, specialmente monetari. Okay. Noi abbiamo puntato tutto sulla comunicazione e sul fai da te, perché ovviamente noi siamo una lista, diciamo, a chilometri zero nel senso buono della parola. Giustamente i partiti maggiori hanno una struttura, e giustamente la struttura aiuta come deve essere. Sono venuto qui per portare anche un sorriso, perché finora vedevo tutti dei musi lunghi, un po' troppo seri, se no la gente si annoia dopo quest'ora qui. Può dire tutto tranne che io non abbia il sorriso. No, per fortuna c'è qui Barbara De Nardi, Barbara, che almeno è una presenza gentile. Esatto. E soprattutto, ecco, invece spezzo un po' una lancia a favore delle quote rosa.
Perché noi abbiamo ospitato per 3 mesi praticamente La città che vorrei, candidati sindaco, candidati consiglieri, eccetera, eccetera. Allora, tra tutti gli ospiti ci sono state 2 donne, okay? Una l'ha portata lei, Toffoli, e l'altra era Antonella Uliana, l'ex assessore alla cultura, che tra l'altro mi ha appena scritto che era uno dei prossimi ospiti, però insomma si sta intrattenendo al seggio, quindi arriverà con qualche minuto di ritardo. Quindi, intanto ci fa piacere appunto avere qui in rappresentanza Barbara De Nardi, che so che tra 3 minuti... Tra poco deve lasciarci e quindi dopo la saluteremo, però effettivamente è stato una campagna elettorale o comunque insomma una sfida totalmente maschile, no? Insomma c'erano 5 candidati sindaco maschi. È vero. Toffoli. È vero, ma io mi sarei aspettato piuttosto dai partiti maggiori che avessero rotto questa brutta tradizione di candidare solamente maschi, onestamente. Quindi partiti che hanno una struttura e che hanno anche un'ossatura. Noi abbiamo fatto questo percorso, le mie 2 liste comunque di ragazze, di donne in gamba ne avevamo, quindi noi siamo con la coscienza a posto. Volevo però solo dare 2 dati perché ci potrebbe essere una conclusione, diciamo, col suspense, nel senso che... di lana? Sì, non vorrei essere noioso io adesso, ma abbiamo analizzato con degli amici i dati delle europee, perché ovviamente in questo momento qui abbiamo solo questi dati qua, di 5 anni fa con quelli di adesso. Cioè al PD manca un 14% che non riusciamo a capire dove sia andato, francamente, come voti. Cioè, qualcuno può aver votato Lega, ad esempio mi chiedo, perché Lega ha fatto un più 30 e quindi non riusciamo a capire perché poi c'è un Movimento 5 Stelle che perde un 9%. Quindi... rispetto alle precedenti europee sicuro perché... Sì, sono questi dati europei, voi avevate il 38,8 contro il 22,6 adesso. Questi sono dati. No, era quello del 5 Stelle, 17 e 91 ci davano. Volevo dire che comunque sono 2 voti per certi aspetti sull'emozione, nel senso che 5 anni fa fu un voto sull'emozione di Renzi, che ricordiamo prese il 40 e qualcosa, e adesso c'è un voto sull'emozione di Salvini, che ovviamente ha spopolato in Italia. Salvini è stato il vincitore ieri sera, indiscusso. Ecco, però volevo porre un altro piccolo tema della discussione. Potrebbe anche essere, perché questo è successo, che Miato vinca il primo turno ma non abbia la maggioranza. Perché, siccome penso che sia Forza Italia che Fratelli d'Italia probabilmente non faranno consiglieri, bisogna vedere se lui riuscirà, perché se le sue liste saranno maggioranza, perché è successo ancora, non tante volte, ma è successo che un candidato vincesse però senza avere la maggioranza. Questo lo pongo così per portare un po', diciamo, di pepe a questo dibattito, insomma, ecco, perché se no non sappiamo che cosa dire, perché finché non arrivano i dati ovviamente parliamo del sesso degli angeli. Esatto. Ecco. Si stanno scaldando. Siamo passati dal sesso dei candidati al sesso degli angeli. Esatto. È bastato mettere vicino... Anzi, dal genere dei candidati. Dal genere, esatto. Noi abbiamo sempre sbagliato tutto la tentativa. Bastava metterli uno contro l'altro e scintille, invece no. Stiamo scherzando e ringrazio i nostri ospiti. Allora, grazie a Michele Toffoli che rimane qui, assolutamente guai, non scappi, ma so che deve salutarci Barbara De Nardi. Allora... Sì, devo andare a Pordenone perché c'è la chiusura del corso di geopolitica che quindi vuole come conclusione che ci sia almeno... perché è stata veramente... Grazie, ecco. Ma più che a me bisogna farli a Storia che da anni lavora in questo. Ovviamente è stato veramente interessante. Allora, siccome sappiamo che l'assessore De Nardi adesso appena monterà in macchina metterà la diretta Facebook sul... No, perché sennò non perché sennò se mi pescano i vigili, ma perché sennò lo considero veramente folle. Stavo per dire attenzione a non prendere la multa, perché sicuramente lei seguirà solo sulla Tenda TV, un po' perché siamo gli unici ad essere in onda e un po' perché insomma vi stiamo dando questo flusso di dati continuo, so che ci seguirà nei ritagli. Per la sicurezza di tutti mentre guido no, dopo si vedrà. Assolutamente, poi... anche perché insomma
Non solo perché siete gli unici, ma anche perché siete molto bravi. E lo dico perché si sa, insomma, non è... Ecco, poi metteremo... Ottimo servizio per la città, l'ho sempre detto. Grazie, ecco, poi archivieremo tutti questi complimenti, li terremo per periodi di vacche magre che magari potrebbero esserci. Grazie ancora a Barbara Denardi, grazie per essere stata qui. Rimane Michele Toffoli. Abbiamo un po' di messaggi che vabbè li valutiamo dopo. Intanto prego l'altro ospite di entrare. Mentre chiedo all'altro ospite di entrare mi ricollego con il quadrilatero, con la postazione del quadrilatero. Eccola qua. Irene, ci sei? Eccomi. Allora, pronta. Intanto ho visto che abbiamo salutato Darè, perché nel momento in cui ci sono arrivati... sì, Mario Darè, attenzione che non facciamo errori. Abbiamo salutato Mario Darè perché ci sono arrivati i dati e quindi insomma abbiamo detto che ci diamo come... Spostati al centro dell'inquadratura, fammi questo piacere. Io ho più in mezzo, di là, no, là, esatto. Sapete che io sono fissato con queste cose. No, scherzo, dicevo che ci siamo dati il diktat di dare spazio subito ai dati non appena arrivano e quindi comunque lo ringraziamo, magari dopo avremo modo di sentirlo ancora. Per il momento lì ci sono delle persone, qualcuno che passa, oppure la giornata uggiosa ha fatto sì che proprio nessuno mettesse tutti sul divano davanti alla TV a guardare noi? Allora, la pioggia sta cominciando a non esserci più, per fortuna. E prima, quando era con me Mario Darè, un po' di persone erano venute qua con lui. Avevano affollato la postazione. Esatto, era passato anche il candidato sindaco Michele Toffoli, che però ho visto ti ha raggiunto. Oh, esatto, è qua, infatti. E quindi non lo intervisterò. Diciamo che ha optato per la soluzione più calda delle due. E ha fatto bene, perché noi siamo ancora qua con il tè caldo. L'abbiamo intravisto prima, l'abbiamo intravisto. Bene, grazie Irene. Intanto tutto tace sul fronte dei dati, vero? Perché ho qui Davide, povero, che ricarica la pagina ogni secondo. Proviamo intanto a vedere se magari, non so, adesso arrivo dagli ospiti, perché dovete sapere che abbiamo anche un collegamento mobile, perdonate amici telespettatori un secondo, e chiediamo magari di fare un test per poi essere anche pronti nel caso in cui mi dicono che intorno alle 16:30, 17 dovrebbe parlare Dus ai nostri microfoni, vedremo cosa ci dirà. Intanto io do il benvenuto a un altro ospite che è arrivato qui nei nostri studi. Buonasera, buon pomeriggio, non lo so, a Matteo Saracino. Buonasera. Ecco qua, dopo anni di consigli comunali a pochi metri l'uno dall'altro, ci ritroviamo in questa maratona elettorale. Come sarò banale, sarò ripetitivo, come ho chiesto a tutti, un commento sul dato delle europee e poi magari ripercorreremo anche un po' la campagna elettorale. Beh, il dato delle europee è abbastanza chiaro, la Lega l'ha fatta la padrona e questo è un dato che secondo me andrà ricaduto anche sulle comunali, dando un forte traino a livello locale al candidato Miatto, perché anche altre liste di centrodestra che gli daranno una buona spinta, diciamo. Questo diciamo è una previsione perché insomma adesso sono appena 2 seggi, sì, noi siamo prematuro. Positivi, ma bisogna essere anche onesti con i numeri che arrivano. Allora, la domanda delle domande, voi vi aspettate di andare al ballottaggio, se dovesse esserci, con il vostro sfidante ipotetico Tony Miatto, oppure no? Allora, sì, quello che uno ci crede, questa era l'idea della nostra lista. Oggi vi faccio domande cattive. No, beh, ma è anche giusto. Dopo logicamente saranno i numeri a dire se questo è vero o non è vero. Abbiamo lavorato su un progetto in modo diverso, alternativo, credevamo che era la formula giusta, poi i numeri diranno sì o no. Certamente, staremo a vedere, ovviamente
non l'ho detto, esponente di Partecipare, perché io do per scontato che tutti voi abbiate seguito tutte le trasmissioni della Tenda TV, ma magari qualcuno dei tanti che si sta collegando anche in questo momento sulla nostra pagina Facebook non lo sa. Allora, Michele Toffoli, rivediamo, eccoli qua, in questo quadretto momentaneo che vede nella parte sinistra del teleschermo Michele Toffoli è il candidato sindaco delle liste Vittorio Veneto Città in Movimento e Forza Vittorio, mentre Matteo Saracino di arancione, quindi quello con i rombi era Michele Toffoli, eccolo là, presente, mentre di arancione vestito, come tra l'altro il logo di Partecipare Vittorio, perché attenzione, colore di ordinanza, Matteo Saracino della lista Partecipare Vittorio, che insieme a Rinascita Civica appoggiava il candidato sindaco Alessandro De Bastiani. Ho fatto un giusto riassunto? Tutto giusto, perfetto. Ecco, molto bene, molto bene. Allora, chiedo se mi sentono dal collegamento esterno, fare un cenno con il capo, perché io vorrei andare a spiare, dovremmo essere nella sede, se non sbaglio, del PD, ma forse non ci sentono, perché appunto sentiamo, ovviamente poi andremo a vedere anche il candidato Miatto che cosa ci dirà, però vedo che il collegamento non è molto stabile, quindi aspettiamo. Lasciamo perdere. Abbiamo degli aggiornamenti sui dati? No, quindi siamo sempre... Abbiamo 2 messaggi da leggere, che quindi leggiamo e magari rigiriamo anche ai nostri ospiti. Ok, intanto sì, se per caso vi arrivano informazioni più aggiornate rispetto a quelle che abbiamo, meglio. Allora, l'unica cosa che è mancata in queste elezioni è il rispetto per i candidati, ci dice Enrico. Abbiamo i dati, intanto aggiorniamo. Rispetto venuto a mancare nei confronti dei candidati consiglieri tramite minacce personali sui social network. Percheto non, e quindi si riferiva al sindaco, non parla delle minacce fatte alla candidata per la lista Toni Miatto, sindaco, la candidata Bessega. Beh, io chiedo anche a voi cosa ne pensate proprio a livello, diciamo, di opinionisti, insomma. Ci sono stati diversi momenti, cadute di stile, forse non lo so, insomma, che però riguardavano l'appartenenza, insomma, di determinati candidati che poi anche si sono ritirati. Mentre Toffoli nasconde la giacca, ecco qua, chiedo per esempio a Matteo Saracino, sì. Abbiamo seguito anche sui giornali questa vicenda, la vicenda dei 2 candidati che poi si sono ritirati. Come valutate, come commentate questa cosa, insomma? Beh, nei 2 casi dei 2 candidati ritirati c'era un problema oggettivo dimostrato da una parte con certi post, dall'altra con una fedina penale. Quindi diciamo che era una cosa oggettiva. Dopo è logico che io personalmente sugli attacchi personali quello non è una bella cosa a livello politico. Si criticano le idee, quello sì, si possono criticare le idee, quello va bene, fa parte dei giochi, ma andare sul personale, quello diciamo si va un po' oltre. Ecco, questo certo. Posso dire. Poi Michele Toffoli, in proposito. Sì, volevo dire, concordo con quello che ha detto Matteo, gli attacchi personali sono sempre disdicevoli, specialmente se utilizzati anche con dei mezzi tutto sommato non proprio civili. Insomma, io dico che se una persona non mi piace non la voto e ho risolto il problema. Insomma, ecco. Certo. Però volevo dare anche un dato, così per rassicurare eventualmente gli amici della sinistra, che non penso che Vittorio Veneto sia fascista, perché sono andato a vedermi i dati. Allora Casa Pound ha preso 30 voti e Forza Nuova 5, quindi 35 voti su un totale di 16.000 e passa quanti sono i votanti. Insomma, direi che questo pericolo lo abbiamo, diciamo, lo abbiamo passato, insomma, ecco, quindi... Sì, forse questo anche a livello nazionale possiamo fare un ragionamento un po' più ampio. Si è tanto parlato in questi giorni, per esempio, del famoso libro scritto da Salvini con la casa editrice di Casa Pound, eccetera. A livello nazionale non c'è stato nessun sfondamento, questo, giusto? Esatto, questo non vuol dire niente per conto mio. Quindi penso che comunque, specialmente a livello cittadino, si votano le persone e sono le persone che mettono la faccia. Tra l'altro noi qui a Vittorio Veneto oserei dire che quasi ci conosciamo quasi tutti, quindi insomma non è che uno possa scappare, insomma, ecco.
Signori, vi interrompo perché abbiamo i dati, quindi chiedo a Davide subito di mandarci la videata con 3 sezioni su 33. Si conferma in testa il candidato Miatto con il 56%, Dus con il 51%, De Bastiani con l'11,14%, Toffoli che sale rispetto alla rilevazione precedente al 6,27% e Petterle all'1,8%. Sale, cioè cala Miatto di qualcosa, sale Dus se non sbaglio, sì. E anche De Bastiani. Saliamo tutti, diciamo, ecco, tutti e tre rispetto alla prima videata, insomma. Esatto. Ma sono dati ancora parziali per conto mio, però devo dire che se io tenessi quella percentuale lì, sarebbe francamente contento. Sono contentissimo, senz'altro. Ringrazio, già ringrazio i cittadini per i voti che prenderò, insomma, ecco. Ecco, allora intanto in questo nostro filo diretto anche con i telespettatori ci dicono bravo, sì, sempre, ho detto che non leggiamo i complimenti, ma ha un senso. Parlavamo poc'anzi della questione quote rosa e dei troppi maschi che sono stati protagonisti della campagna elettorale. Ci dicono purtroppo anche a livello nazionale non si dà il buon esempio da questo punto di vista, però se si pensa ai voti e quindi traduco io alla sedia, alla carrega, in Italia siamo ancora indietro anche su questo. C'è solo Meloni che difende il sesso, diciamo, femminile, ecco. Esatto. Un'altra sezione si va ad aggiungere, qui stiamo ballando ancora, quindi siamo è un po' presto, ecco. Ok, addirittura vabbè, ringraziamo le nostre sentinelle che ci mandano i dati in maniera ufficiale o meno. Allora ve li leggo, ma li state già vedendo da qualche istante. Miatto addirittura al 59,71%. Posto che sono solo 4 sezioni su 33 e che stiamo parlando di 1300 voti su gli elettori sono 26.600, ma più o meno a votare saranno andati in 16.000 mi pare, insomma, però abbiamo un Miatto che sfiorerebbe il 60%. Se così fosse, non solo non si andrebbe al ballottaggio, ma sarebbe una vittoria molto molto consistente. Adesso iniziano ad arrivare appunto un po' le varie, i vari numeri. Chiedo a... abbiamo? Un messaggio... ok, dopo. Chiedo a Saracino se questi fossero i dati che non vedo più, ma eravate all'11 mi pare voi. No, adesso eravamo scesi. Vabbè, insomma... Siamo tornati alla schermata precedente. Guarda. Si sale, si scende, quindi esatto. fa parte del gioco fino alla fine. Stiamo ballando ancora, quando avremo superato il 50% delle sezioni già avremo... se così fosse, insomma, se facciamo una forchetta ampia tra il 10 e il 15, mettiamo così il vostro... Pensate di crescere di più? Chi lo sa? A saperlo, sì. Eravamo già... La palla di vetro non ce l'abbiamo, no, oggettivamente dico, abbiamo lavorato su un progetto e lavorato con i mezzi che avevamo come liste civiche e dopo i voti saranno quelli che daranno ragione o meno, perché oggettivamente il voto è sacrosanto e chi prenderà più voti vincerà, vorrà dire che avrà colpito di più i cittadini. Questo è un dato che va accettato anche se non ci piace, ecco. Com'è stata questa campagna elettorale, Saracino? Campagna elettorale un po' sottotono, dove ho visto i due più grandi partiti, cioè il PD e la Lega, andare abbastanza tranquilli, senza grossi attacchi l'uno con l'altro, e logicamente liste civiche o altri candidati che cercavano di rincorrere non avendo uno zoccolo duro che hanno i partiti. Rispetto alle solite campagne elettorali che siamo stati abituati è stata, diciamo, molto diversa e molto soft, sì, questo sì si può dire. Ecco, a Michele Toffoli l'avevo già chiesto, quindi un attimo, perché sapete, insomma, siamo in onda da quasi 2 ore intanto e in tanti ci state seguendo, ci state mandando messaggi, però alcuni li leggiamo, alcuni li diamo, ce n'è uno per Toffoli, allora non possiamo non leggere un messaggio per Toffoli. Almeno uno. Oh là, ecco qua. Allora, ci dice, sempre Marco Borsoi, che insomma fa il nostro, come dire,
è in collegamento da qualche parte, da casa sua probabilmente. Allora ci dice, visto che Tonon, che abbiamo avuto ospite prima, ha risposto in modo molto democristiano, ma questo è, ci dice, possiamo chiedere a Saracino prima e dopo vediamo, a Matteo Saracino, se è vero che ci sono stati dei contatti, dei tentativi di unire il centro-sinistra e perché non sono andati a buon fine. Che io sappia, tentativi non sono stati fatti. Oggettivamente, se siamo arrivati a candidarci con le nostre liste civiche, un motivo ci sarà. Diciamo che questo motivo ci sarà e diciamo che è nato tutto magari anche da 5 anni fa, come sono andate le scorse elezioni, e per fare le cose bisogna essere in due. Quindi sì, se non si è in due sono solo parole. Sì, anche perché appunto... Vabbè, dopo ci ritorno. Vado a Toffoli, come ogni promessa è un debito. In caso di ballottaggio, anche se i dati non sembrano andare in questa direzione, darebbe indicazioni di voto o si coalizzerebbe con uno dei due sfidanti? Beh, io l'ho dichiarato fin dal primo turno. Perché insomma lei al momento ha ammesso che appunto... Che sia del ballottaggio... sì, no, lei al momento si attesta sul 5,54%. Sì. Ovviamente un 5,54% uno dice vabbè cos'è, ma sommato a un 46... Esatto, fa 51. Fa 51. Certo. No, io l'ho sempre dichiarato fin dall'inizio che noi guardavamo in alto, né a destra né a sinistra, le nostre liste sono nate per il rilancio di questa città e quindi nell'eventualità di un ballottaggio sono qui a sentire cosa hanno da dirmi i due contendenti, cioè questa è la verità. Faccio l'avvocato del diavolo, l'abbiamo vista confabulare più volte nei confronti con il candidato Tony Miatto. Beh, confabulare per un motivo semplice, sono stato seduto a fianco a lui 5 anni in consiglio comunale, ho più confidenza con lui che con altri. Che era seduto, perché era seduto. No, anche per quello, ma soprattutto Tony Miatto lo conosco perché avendo fatto 5 anni il consigliere 15 anni fa, insomma ho avuto modo di conoscerlo bene. Ma questo non vuol dire che perché... nonostante io lo stimi come persona e tutto, non vuol dire che noi siamo qua esclusivamente per portare i voti così semplicemente. Io ripeto, noi siamo nati per il rilancio della città. Con piacere ho sentito che tutti quanti i candidati a sindaco hanno sposato questa tesi che Vittorio Veneto deve essere rilanciata, quindi dico poi andremo a giocarci, a scoprire le carte effettivamente, perché poi si può capire l'effettiva volontà anche dalle persone che poi verrebbero messe in giunta. Tutto là, ecco. Certamente, certamente. Allora andiamo con un flash a vedere intanto, sì? Cioè, no, il timer dice che tra un po' si spegne la televisione, lo so. Per carità, grazie, qua ormai abbiamo dei tecnici che adesso prontamente interverranno e risolveranno tutto prima che ci siano delle informazioni di servizio. Bravissimo, ringraziamo Matteo Saracino, siamo debitori, intanto qui fuori dalla nostra vetrina fanno delle gare di velocità. Però a proposito di vetrina, noi vediamo adesso dal nostro collegamento esterno, grazie a Francesca Stori che si è materializzata tra i nostri collaboratori, la porta della sede del PD. Adesso io non so se possiamo per caso entrare e spiare, non so quali siano gli accordi, perché abbiamo detto che appunto parleremo più tardi con Dus, con tutti i candidati abbiamo intenzione di parlare, chiuderemo stasera alle 11, quindi di tempo ce ne sarà. Vedo però che l'immagine è ferma, quindi se non entra vuol dire che l'hanno chiusa fuori. Ecco. Ok, grazie, intanto possiamo... Ah no, attenzione, adesso entra, vediamo se riusciamo a rubare delle immagini. Ovviamente i collegamenti sono fatti perché poi non funzionino nel momento in cui serve, però vediamo un po' di deserto, esatto, quindi è ancora presto, vediamo il cartello elettorale di Marco Dus, basta così, ok. Bene, ringraziamo anche Francesca, andiamo deserto per deserto, andiamo a vedere anche che al quadrilatero nulla, eccola qua, paf! Si è materializzata Irene. Allora, com'è la situazione lì? Ogni tanto io vedo, non li metto in onda perché vedo qualcuno che arriva, legge i dati sul nostro monitor, com'è? Sì, abbiamo un bel po' di spettatori che... un attimo solo perché ho il ritorno. Abbiamo un bel po' di spettatori che ti seguono da qui dal nostro monitor per vedere i dati in diretta. Ecco, che tra l'altro agevoliamo per chi si fosse collegato adesso. Esatto. Dimmi Irene.
Io, se vuoi, ho una piccola news, un piccolo scoop, magari lo sapevi già, e qui dicono che verso le 17 dovrebbe arrivare Miatto. Ah, ok, verso le 17. Sono Questa le 15. è l'unica cosa che sono riuscita a carpire. Ok, e allora magari facciamo che quando se arriva qua bene, se no prima lì da te, ok, che sicuramente Certo. a livello quantomeno estetico non c'è storia, e poi magari lo facciamo accomodare anche le nostre poltroncine qui, ok? Va bene. Ok, poi comunicazione di servizio per dopo, abbassate un po' il ritorno quando parliamo, altrimenti è... intanto sto cercando di capire cosa ci arriva dalla nostra telecamera, ok, è sempre all'interno della sede del PD, credo, però, c'è, intravedo Tonon, vabbè, insomma, ok, lasciamo stare. Allora, complimenti per la trasmissione. In che circostanze si andrebbe al ballottaggio, ci dice Simone. Allora, l'abbiamo detto in apertura di collegamento, è giusto chiederlo, insomma, in questo filo diretto con voi telespettatori. Qualora uno dei candidati sostenuto da appunto le varie coalizioni dovesse superare il 50% più 1 delle persone che ieri sono andate al voto, sarebbe automaticamente il sindaco della città di Vittorio Veneto. Qualora invece nessuna delle forze in campo, nessuno dei candidati superasse la soglia del 50% più 1, ci ritroveremo qui fra 15 giorni, il 9 giugno, con il ballottaggio. Staremo a vedere. Voi dei vostri, chiedo a entrambi, avete dei modi per sapere dai vari rappresentanti di lista, eccetera, come stanno andando le cose? Avete delle corsie preferenziali che noi comuni mortali non abbiamo? Io ho i miei ragazzi che, ripeto, noi siamo una lista fai da te chilometro zero, che sono tutti impegnati nei vari seggi, che quindi un po' alla volta mi mandano i risultati esclusivamente nostri, però insomma, perché non siamo andati a oberarli di ulteriore lavoro, insomma, ho dei dati che tutto sommato mi confortano, insomma, ecco. Mentre Saracino? No, stanno arrivando dei rappresentanti di lista che sono presenti ai vari seggi, stanno arrivando dei dati che però oggettivamente bisogna un po' valutarli, perché sono numeri un po' buttati lì, nel senso che si tirano giù in velocità col controllo delle schede, quindi al momento è presto per dare numeri, previsioni. Senz'altro questo trend positivo per la Lega a livello europeo ha avuto una ricaduta anche a livello comunale. Al momento questo stanno dicendo i numeri, poi si vedrà. Nella prima parte della trasmissione, e coinvolgo anche voi in questa disamina un po', anzi vi dobbiamo, cari telespettatori, quindi prima di coinvolgere i nostri ospiti nella disamina, io andrei a sentire uno dei vincitori indiscussi di questa comunque tornata elettorale per quello che riguarda le europee. Sto parlando di Gian Antonio Darè. Gian Antonio Darè appunto era candidato con la Lega Nord, la Lega, attenzione, qualche ricordo del passato mi fa dire Lega Nord, ma è Lega. E quindi noi l'abbiamo intervistato questa mattina, vi facciamo sentire le sue parole. Non tradiva una certa soddisfazione, perché insomma per lui si aprono le porte dell'Europarlamento. Gian Antonio Darè, allora commentiamo il risultato delle europee. Qual è il suo primo bilancio? Il primo bilancio è un bilancio sicuramente di grande soddisfazione. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che mi hanno votato, che mi hanno dato fiducia. Ringrazio tutte le persone a me vicine, militanti e sostenitori che mi hanno aiutato per raggiungere questo obiettivo. Quindi è già pronto il biglietto aereo per Bruxelles? No, assolutamente no, godiamoci questa giornata di soddisfazione, aspettiamo nel pomeriggio l'esito di Vittorio Veneto e se sono rose fioriranno. Commentiamo il risultato della Lega a livello nazionale, si attesta sul 34%, un risultato storico. Chi deve ringraziare la Lega? Sicuramente deve ringraziare Matteo Salvini e una grande squadra, ma dobbiamo anche ricordarci che siamo attorno al 50% in Veneto, quindi le due persone che dobbiamo ringraziare, Matteo Salvini e Luca Zaia.
Caliamoci a Vittorio Veneto, la Lega a Vittorio ha 12 punti in più rispetto al risultato nazionale, intorno al 46%, quello per quanto riguarda le europee. Che cosa vi augurate da questo punto di vista sulle amministrative? Ma è un vento favorevole che il vento favorevole aiuta sicuramente le amministrative. Io mi ricordo 5 anni fa il vento sfavorevole era il grande vento di Matteo Renzi e per me è stata una battaglia persa. Mi auguro che adesso abbiamo il vento a favore e sia una battaglia vinta. Ai vittoriesi che cosa si sente di dire? Ai vittoriesi mi sento di dire che spero di entrare in consiglio comunale come consigliere, ho fatto il sindaco, ho fatto il consigliere di maggioranza, ho fatto il consigliere di minoranza, sono qua per dare una mano, andare in Europa ma sempre tenendo d'occhio il territorio e portare in Europa la voce del territorio. Al candidato Tony Miatto invece tra qualche ora sapremo e potremo commentare con cognizione di causa avendo i dati. Che cosa augura al candidato Miatto? Ma io auguro magari di vincere, magari anche subito. Non sarà facile perché insomma ci sono 5 candidati, tutti bravi e quindi sicuramente non sarà però attendiamo fiduciosi soprattutto anche del buon esito di queste europee. In chiusura, Gian Antonio Darè, com'è stata questa campagna elettorale e si sente di dover ringraziare qualcuno, magari qualcuno che le è stato vicino? Ma quando si vince perché tutti ti danno una mano e tanti ti danno una mano, quindi ringrazio quelle persone, come ho detto, tanti militanti, tanti sostenitori, tutte quelle persone che mi sono state vicine in questa campagna che è stata per me bravissima perché è una campagna elettorale fatta in 19 giorni e non era facile. Ci dica la verità, è stato merito dei baffi che hanno spopolato sui social? Beh, quella trovata dell'agenzia pubblicitaria è stata una grande trovata, io ero anche tra l'altro contrario, loro hanno insistito, è stato un bel passaggio mediatico. Eccoci qua. Torniamo in onda, siamo in diretta, sono le 16:02, Maratona, la città che vorrei. Ci state seguendo in tantissimi, vi ringraziamo, ci state mandando un sacco di messaggi, state commentando su Facebook, alcune cose riusciamo a carpirle, altre ci sfuggono, perdonateci insomma se non leggiamo tutti i vostri messaggi. Abbiamo appena sentito Gian Antonio Darè, che appunto è passato qui nel nostro studio questa mattina mentre stavamo assistendo. Inizialmente ci aveva detto che sarebbe stato qui ospite insieme a noi nel pomeriggio, ma poi insomma ha di che festeggiare Darè e giustamente insomma nessuno nega fino ad ora, nessuno dei nostri ospiti insomma ha negato il successo della Lega, il successo personale anche di Matteo Salvini. Abbiamo commentato nella prima parte, chiedo scusa amici, prima avevo fatto un riferimento all'assessore De Nardi che poi è caduto così, ci ha portato dei biscottini perché appunto sapeva che sarebbe stata lunga la nostra diretta e quindi adesso nelle pause stiamo approfittando. Scherzi a parte, c'è stato però a livello nazionale, per quanto riguarda le europee, il tracollo del Movimento 5 Stelle. Quindi questo sarà uno degli argomenti magari che ci potrà intrattenere nel corso del pomeriggio. Io apro subito il collegamento perché la vedo con un ospite. Chi abbiamo, Irene? Io sono qui in compagnia del signor Antonio, che è un vittoriese votante, che ci ha fatto l'onore e il piacere di darci un commento a caldo rispetto ai risultati e lui sembra essere molto contento. Ok, sentiamo. Sì, sono contento che Salvini, me l'aspettavo già che ha vinto comunque. Pensavo di prendere ancora di più, ma contento così. Mi sono alzato questa notte all'1:30, ho visto i risultati e mi sono fatto un tè caldo e comunque Salvini ha guardato un'altra maratona. Tanti amici e ha creato un popolo suo e speriamo che vada tutto bene, che si dia da fare per quello che ha detto per il suo popolo. Ecco, questo però a livello europeo.
e invece a livello vittoriese ha già visto i primi risultati? No, non ancora. Allora, Questi eccoli qui, qua, ecco. guardi se vuole guardare dal monitor. Questi sono, ricordiamo Irene, a beneficio anche dei nostri telespettatori Esatto. e del telespettatore, o meglio spettatore che abbiamo lì in carne ed ossa, quindi ha un po' così accolto il nostro invito. Vogliamo sentire anche i cittadini in questo pomeriggio per sentire un po' le loro opinioni. Queste, quando abbiamo 5 sezioni su 33, questi sono i dati ufficiali del Ministero dell'Interno, vedrebbero comunque una vittoria netta e schiacciante del candidato sindaco Tony Miatto. Che cosa ci dice il tuo ospite? Per la vittoria del sindaco, non so ancora, non ho visto bene, però spero che sia uno della Lega. Sì, Federico ci ha appena fatto vedere il display e diciamo che... Puoi rifarci vedere l'immagine per piacere? No, non ce l'abbiamo più perché stiamo aggiornando i dati perché ci è arrivata una nuova sezione, tra pochissimo ce l'avremo. Comunque sì. Mi sembra siamo arrivati allo spoglio di 4 sezioni. No, 6. Adesso abbiamo la 6 sesta. sezioni su 33 Esatto. e il candidato Miatto è in testa con più del 50%, addirittura 58, mi sembra prima era 58, adesso vediamo. Ecco, scusa Irene, 57,9, ma comunque siamo sempre lì. Ok, Vai. 57,9. Sì, sono contento per Miatto, speriamo che faccia quello che ha detto di fare e che Vittorio Veneto migliori nelle cose. Boh. Ok. Grazie mille. La ringraziamo, grazie anche appunto dallo studio. Bene Irene, bene così, che così ci catturi anche i passanti in questo freddo pomeriggio. Federico. Dimmi. No, volevo solo dirti una cosa carina, che ci hanno copiato e un bel po' di persone che erano qui a vedere con noi la diretta hanno preso anche loro un bel tè caldo. Ah no, pensavo ci hanno copiato che qualcuno si fosse messo a fare un altro collegamento in fianco, era pronto ad andare a tagliare i cavi. Anche questo comunque devo dire che è vero, perché abbiamo dei colleghi qui di fianco a noi che si stanno appropinquando. Se li conosco salutali, mi rimangio il fatto di tagliare i cavi. Li conosci. Li salutano. Dai, gira l'inquadratura, avanti. Su. Sì, adesso la gira. Dai. Vediamo chi c'è. La signora. Oh, la Nicoletta. Ciao. Ecco qua. Tra emittenti ci salutiamo, intanto c'è la signora che beve il tè. Bene, rientriamo in studio, grazie Irene. Allora, i dati più o meno sono in linea, quindi adesso è un po' prematuro ovviamente, magari ci saranno degli assestamenti eccetera, però insomma si profila una vittoria di misura del candidato Miatto. Toffoli. Beh, insomma, non direi tanto di misura, se è il 58, insomma, è l'8%, diciamo che è un buon risultato, senz'altro. Comunque direi che è ancora presto, insomma, sono 6 sezioni, certo che il trend è questo. Intendevo dire che la misura è considerevole. Sì, certo. Inizio a parlare, sono le 4. D'altronde che qui la temperatura rispetto a fuori qui è tropicale, quindi posso capire che... Non badiamo a spese. Esatto. Saracino. È presto, sempre proverbiale come prima, sempre proverbiale così, è molto cauto, giusto? Tu? Cioè, è cauto, dico sì, è presto, ma come sto dicendo più volte, il traino a livello europeo è quello che... locale. Poi logico, se vincerà il primo turno sarà di fare i complimenti, nel senso che chi vince prende più voti, bisogna fare i complimenti e basta. Sì, nel senso che oggettivamente i numeri dicono questo, dopo che siano questi o siano altri, sono quelli che hanno ragione, alla fine i numeri. Basta. Certo, certamente. Abbiamo qualche altra... No. Andiamo intanto a vedere il parziale, perché ovviamente ora ci stiamo limitando. Intanto vediamo se per caso ci arrivano anche dei dati tramite altra. Tanto mi dicono che a San Vendemiano Dussin è il sindaco eletto, mi dicono. Intanto la prendo per buona. Avevamo pronte le schermate, non proprio aggiornatissime all'ultimo minuto, però delle liste, perché poi sarà
bello e interessante capire se la vittoria appunto dei candidati sindaco trova ampio riscontro nelle liste civiche, perché ricordiamo, qui abbiamo due esponenti abbiamo un candidato e un esponente di una civica, ma abbiamo due civiche da una parte e due civiche dall'altra. Però anche per quanto riguarda il candidato Dus e il candidato Miatto, a fianco alle liste politiche c'erano anche le liste civiche, quindi lì sarà da capire se la vittoria è della Lega, è della lista civica, tra l'altro Miatto aveva due civiche che portavano il suo nome, quindi sarà da vedere. Andiamo con le grafiche, così ci facciamo un'idea, è ancora presto ovviamente, però iniziamo a vedere lista per lista. Allora, Grande Nord all'1,69%, Vittorio Veneto Città in Movimento al 2,92%, Forza Vittorio al 2,33%, Partecipare Vittorio al 3,50%, Rinascita, queste erano 5 sezioni su 33, Rinascita Civica al 5,12%, andiamo avanti. Fratelli d'Italia Meloni 3,05%, Civica Noi con Toni Miatto 5,12%, Toni Miatto Sindaco 19,52%, Lega Salvini 25,75%, Forza Italia Berlusconi 5,71%, andiamo avanti, ultima schermata che si compone, questo è il Dus, quindi Partito Democratico 14,27%, Marco Dus Sindaco 8,63%, Vittorio Vive in Europa 2,40%. Allora, torniamo indietro con la grafica, se riusciamo, lo ricordo per tutti coloro i quali magari avessero acceso il televisore in questo momento. Siamo a 5-6 sezioni, questa grafica fa riferimento a 6 sezioni su 33, poi aggiorneremo, ma siccome ci tengo a non far svenire il mio collega qui in fianco, evitiamo di impazzire in questa mole di numeri, però appunto torniamo sulle liste, le percentuali di lista. Sì, non importa, teniamo queste, ecco qua. Allora, diciamo una sorta di quasi sostanziale parità per quanto riguarda le civiche di Michele Toffoli, 2,92 e 2,33, ok? Quindi insomma divisi equamente, il 2,33 di Forza Vittorio, che era la civica con la presenza maggiore di giovani, giusto? Però insomma più o meno siamo lì. Invece, stando sempre a 5 sezioni su 33, ci sarebbe un 3,50 di Partecipare, però Saracino mi ha guardato malissimo, sappiate. Mi ha detto io mi rifiuto di commentare questi dati. No. Ci mancherebbe altro, insomma, io ho detto i numeri dopo dicono la verità. No, scherzo, perché ovviamente dovete sapere che dopo comunque, adesso sveliamo insomma gli altarini, insomma negli anni ci si conosce, eccetera. In Consiglio Comunale abbiamo passato un numero innumerevole di ore tutti quanti insieme, e quindi insomma ogni tanto qualche battuta, qualche frecciatina ci sta. Torniamo lì, quindi diciamo che nella coalizione che fa riferimento al candidato sindaco Alessandro De Bastiani ci sarebbe una leggera preferenza della lista che portava il nome tra l'altro del candidato sindaco De Bastiani, Rinascita Civica, e un po' meno della lista civica Partecipare Vittorio. Andiamo avanti e riguardiamole con calma. Intanto vedo che si affollano tra l'altro i cittadini davanti al nostro monitor sotto il quadrilatero. Questa schermata fa riferimento al candidato sindaco Toni Miatto, e quindi ci soffermiamo un attimo qui. Qui vediamo che la Lega è al 25,75%, che se raffrontata al voto delle europee, non dico che sia la metà, però insomma alle europee la Lega a Vittorio Veneto ha preso il 46% e qui è al 25%, ma come normale e giusto pensare c'è stato uno spostamento verso la civica che portava il nome di Toni Miatto, quindi
la prima lista civica, insomma, di Tony Miatto sindaco, segue la Lega al 19,52%. Dopodiché abbiamo Forza Italia al 5,71%, se non sbaglio è abbastanza in linea con i voti dell'Europa, sempre in questo nostro raffronto un po' così che lascia il tempo che trova, più o meno mi pare che dopo andremo a vedere alle europei Forza Italia abbia preso comunque il 5%, se non sbaglio, e Fratelli d'Italia invece Meloni rispetto al 6% delle europee qui è al 3,05%. Questo è il quadro per quello che riguarda il candidato Miatto. Andiamo avanti, andiamo a vedere Dus. Il Partito Democratico è al 14,27%, che raffrontato al dato delle europee, all'europea era il 22%, e quindi anche in questo caso, proprio esattamente come con la Lega dall'altra parte, c'è uno spostamento e una parte va alla lista civica del candidato sindaco Marco Dus sindaco, che è all'8,63%, e poi abbiamo Vittorio Vive al 2,40%. Vedo Saracino che brandiva il microfono. No, stavo vedendo questi dati, anche se parziali, per capire un po' lo spostamento dei voti che c'è stato rispetto alle europee. Logicamente chi non era rappresentato dalle europee è andato a pescare in bacini elettorali di altri. Quindi anche sì, diciamo, non è facile fare un raffronto. Sì, non è matematico. No, è proprio matematico, basta vedere Fratelli d'Italia, ad esempio, il 50% in meno delle preferenze a livello europeo ce l'aveva, a livello comunale non c'è, quindi sì. Per quello dico, non è così facile con pochi seggi riuscire a avere una previsione di cosa succederà, ecco, a stasera. Toffoli? Sì, devo dire che rispetto a 5 anni fa, se non ricordo male, la lista, diciamo, che porta il nome del candidato sindaco, 5 anni fa da Re mi sembra che prese più voti della lista della Lega. Qua invece vedo che tutti e due i candidati sindaci sono un po' sotto rispetto al partito, insomma, ecco, sì, questo è relativo, perché poi tanto la coalizione è quella, però tante volte il nome porta a casa più voti del partito. Probabilmente è ovvio che l'effetto Salvini sulla qua, Lega c'è l'effetto Salvini qua c'è senz'altro, non è proprio come se lo aspettavamo come Lega, parlo adesso, ma giustamente ci sono le altre due liste. Quindi comunque complimenti lo stesso, insomma, ecco, perché il risultato per il momento c'è. Quindi... Torniamo, intanto non ci sono aggiornamenti, ma siamo sempre a 6 sezioni su 33, quando lo scrutinio è iniziato esattamente 2 ore e 17 minuti fa, e noi infatti siamo sempre collegati appunto dalle 2 in avanti, e questi sono gli ultimi dati, insomma, che abbiamo a disposizione, con un Miatto che si attesterebbe al 57,91%, seguito da Dus al 25%, più che doppiato, insomma, stando, insomma, a questi dati. Io vedo tra l'altro nel mio monitor di servizio che abbiamo il nostro occhio mobile che si sta spostando nella saletta di Rione 66, che nota anni fa perché sede elettorale nostra abbiamo un po' di dati che stanno arrivando. No, dicevo, a Rione 66 c'è una calma, c'è mi parlano in 12, c'è una saletta che è stata adibita con i dati che vengono aggiornati, però io credo che, insomma, il nostro monitor con le grafiche magistralmente preparate qui e aggiornate da Davide abbia un po' più l'effetto catalizzatore sotto il parole in codice, sotto il quadrilatero. Vogliamo andare a vedere anche se per caso qualcuno è all'interno della sede della Lega, e quindi intanto il nostro Alessio Denardi, collaboratore che arriverà più tardi, mi dice: su che sito devo guardare i risultati? Non devi guardarli sul sito, guardali qua. Abbiamo l'aggiornamento, quindi bando alle ciance. Attenzione, per la prima volta, cari amici telespettatori, con 8 sezioni su 33, Miatto sfonda la soglia del 60%,
Dus cala di un punto e qualcosa, un punto, eravamo al 25 e vabbè, poi andremo a vedere. 25,70, quindi perde 2 punti Dus, cala un po' anche Toffoli al 4,50, Petterle è stabile all'1,39, De Bastiani cala di qualcosa sotto il 10, sotto la soglia del 10%. Intanto mi stanno aggiornando anche le grafiche delle liste, poi tra l'altro abbiamo messo in piedi tutta questa cosa perché io e Claudia Borsoi l'altra mattina, mentre stavamo organizzando questa maratona elettorale, abbiamo dato i nostri numeri, senza notaio, però ci siamo messi lì, abbiamo ipotizzato forchette, cose, e io sono curioso di vedere insomma, se ci abbiamo preso o no. Al momento no. Allora intanto mi dicono, in questo filo diretto che abbiamo con un sacco di gente, che la saletta di Rione 66 è una signora sala che è stata messa a disposizione di tutti, e quindi andate a vedere anche lì i dati, altrimenti poi vengo ripreso in tempo reale. Abbiamo le grafiche? Bon. Cambia l'amministrazione, vedrai. Quindi, Dico, cambia l'amministrazione. Vabbè, ma insomma, ecco. Intanto grazie ai telespettatori perché anche su Facebook ci state seguendo in tanti. Perdonate se non vi guardo sempre negli occhi come vorrei, ma dobbiamo compulsare tutta una serie di fonti per darvi in tempo reale proprio i dati e i numeri, e poi arriveremo anche al punto in cui si inizierà a ragionare anche sulle preferenze che sono state date ai vari candidati. Tanti erano i candidati che appunto affollavano le liste vittoriesi, ma appunto staremo a vedere chi avrà avuto la preferenza dei cittadini. Saracino? No, dimmi di nuovo che ti guardo male perché siamo saliti dal 2,50, quindi porta bene, continua così. Saracino mi sta guardando male. Ecco qua, bando alle ciance, andiamo con i voti. Qua, aiuto. Sì, bisogna sorridere, giustamente l'abbiamo detto come premessa all'inizio. Mentre noi sorridiamo, abbiamo i voti, le percentuali aggiornate sulle liste quando abbiamo 8 sezioni su 33, e quindi Grande Nord a 1,43%, Vittorio Veneto Città in Movimento 2,46%, qui c'è si balla sempre un po', 1,72%, Partecipare Vittorio al 3,78%, Rinascita Civica al 5,24%. Andiamo avanti. Fratelli d'Italia al 3,12%, Civica Noi con Miatto al 4,73%, Toni Miatto Sindaco al 18,73%, Lega Salvini 30,94%, quindi qui i cambiamenti... È salita la Lega, è calato un po' Miatto. Esatto, quindi prima eravamo al 25%. È calata anche Forza Italia tanto. Forza Italia cala parecchio, sì. In questo... Posso chiedere, scusate, sapere quali sezioni finora sono state scrutinate? Perché questo è importante, perché per capire un attimo i dati. Purtroppo, a differenza di 5 anni fa, qui c'era un simpatico sistema che ci dava i risultati sezione per sezione, purtroppo quest'anno non ce l'abbiamo, tant'è vero che io mi ero preparato, e svegliamo un foglietto che però è irrimediabilmente vuoto per il momento, certo. E quindi non abbiamo questi dati. No, lo chiedevo perché spesso, tante volte i dati, specialmente quando ci sono poche sezioni, no, dipende da che zona viene scrutinata. E soprattutto quanti voti ci sono. Esattamente. Certo. Perché non è possibile che Forza Italia dal 5 e qualcosa calino di 2,5 punti quasi, vuol dire che probabilmente sì. Io penso che adesso i seggi che arriveranno saranno quelli di numero più basso di votanti, più piccoli, quindi... Esatto. Sì. Poi bisognerà vedere tra l'altro se ci saranno contestazioni, se ci saranno altre cose, e vedremo fino a che ora andremo avanti. Continuiamo a leggere le grafiche, giusto? Ecco qua. Allora, intanto dico a Irene di accalappiare quell'ospite che vedo nel monitor di servizio, pronto lì. Partito Democratico al 14,15%.
Marco Dus, sindaco al 7,84%, Vittorio Vive all'1,91%, quindi c'è una leggera flessione appunto della civica di Dus e Partito Democratico più o meno eravamo al 15, forse prima, adesso al 14, quindi più o meno si mantiene alla stessa maniera. Irene parla? Parla? Non parla? Parlerà? Potremmo avere il primo esponente. Irene? No, ferma Irene, io non ti sento più, non so se dipende da me o da voi. Irene? Non ti sento qua, no, io non vi sento, perché, esatto. Federico, sì, mi senti? Sì, bisogna accendere i microfoni, sì. Allora, sì, non l'avevo disattivato io comunque. Va bene, dai, diamo la colpa. Ecco, intanto non tagliamo la testa a Cabras, per piacere, ecco qua, perfetto. Vai. Gentilmente, ho fatto cenni dall'esterno ed è subito venuto. Ecco. Allora, vuoi sbilanciarti? Hai visto i risultati? Vuoi dire qualcosa? Dunque, io sono presidente di seggio della sezione 31, quindi se devo basarmi sui risultati della mia sezione non si andrà al ballottaggio, perché la lista Toni Miato e le liste collegate hanno più che triplicato i voti del PD. E quindi siamo i primi a consegnare dopo il seggio dell'ospedale, quindi vuol dire che comunque siamo stati anche veloci e bravi, per fortuna tutto è filato Scusa, senza intoppi. qual è il 31? Sezione 31 è a Vendran, la scuola Costella. Ok. Mi sono giunte notizie da altri presidenti che comunque questo è il trend più o meno ovunque, quindi se dovessi sbilanciarmi direi che non si va al ballottaggio. Ok. Contento? Quindi Federico mi sembra di capire. Aspetta. Contento? Personalmente sì, poi ognuno ovviamente ha le sue idee, io sono comunque per questo, se questa dovesse essere la fine di questa giornata elettorale sarei umanamente contento. Molto bene, grazie. Grazie, però vedo un altro dietro, possiamo... non rilascia dichiarazioni. Non vuole assolutamente rilasciare nessuna dichiarazione al momento. Sì, avevo già provato, però niente. Mannaggia. Però mi ha fatto cenno che tra un po' magari, se i dati confermano il tutto, potrà venire ai nostri microfoni. C'è una proverbiale, giustamente cautela ovviamente, perché prima di dare ovviamente dichiarazioni trionfalistiche è giusto, abbiamo altri dati? No, sempre questi sono, però ovviamente non vuole prendersi la responsabilità di parlare, ho capito, prima dei big probabilmente, giusto? Esatto. Eccoci. Esatto. Ho cercato più di una volta di chiedere, ma niente, non c'è stato verso. Ma proponi, giustamente non so, non vogliono sbilanciarsi, nessuno vuole sbilanciarsi. Allora, siccome voi avete un filo diretto con il bar lì vicino, porta 2 pastine, in cambio di una pastina dichiarazione, no? E allora, intanto io le pastine le ho già prese, le ho anche già offerte. Se vuoi ne sono rimaste 2 io faccio le battute e ci qui. prendo. Sì. Se vuoi ne sono anche rimaste 2, te le posso portare. Grazie, ok. Molto interessante questo siparietto con il quadrilatero, ma chiudiamo il collegamento con... Notizie dal seggio 11 allora, per noi. Buone notizie dal seggio 11 per noi. Ovviamente in maniera... devo dire soddisfacenti, 35 voti. Ok. Quindi per noi che siamo piccoli ma cresceremo siamo contenti. Ok, molto bene. Adesso infatti vediamo minuto per minuto come andrà. Allora, intanto, seggio 4 mi arriva, 318 voti per Miatto su 446. Quindi sì, seggio 4 è Carpe, sì, sarà... No, dicevo prima che sarà da... adesso... No, in realtà... sì, infatti stiamo raccogliendo le informazioni un po' così. Adesso sapremo essere più precisi, cari telespettatori, ma voi non avete fretta, esatto, come noi. Immagino che appunto tra l'altro in questa giornata piovosa starete a casa guardandoci. Chiedo tra l'altro, dovremmo avere delle immagini anche dalla Lega, però non vedo più
la nostra inviata, ecco qua, catturiamo subito questa immagine, probabilmente stanno valutando i voti, adesso vediamo un attimo. Attenzione, c'è Miatto, spiamo. Vediamo un attimo. Ok, questo è il quartier generale della Lega, ci stanno compulsando anche loro i dati. Vediamo un tavolo, c'è anche un silenzio, mi pare di capire, però insomma ecco, abbiamo visto Trubian, se non sbaglio, adesso si è bloccato il collegamento, mi pare di aver visto poi alcuni dei giovani esponenti anche della lista noi con Tony Miatto sindaco. Vediamo appunto il candidato Miatto nel momento in cui sta telefonando, immagino, con i vari rappresentanti di lista. Abbiamo visto il consigliere Possamai. Insomma, sono lì tutti pronti che stanno... Ma nessuno sta guardando la diretta della tenda, attenzione. Va bene, ho capito che non si sbottonano per il momento, aspettiamo dopo. Grazie per questa esclusiva, grazie a Francesca Astori, a cui chiedo di tornare qui, che così andremo anche a dare il cambio magari ai tecnici, che non è che si stiano ammazzando di lavoro, i tecnici del quadrilatero, per la verità, ecco. Abbiamo 10 sezioni, e quindi... Io dopo questo ti lascio, che sì, purtroppo so che, bravissimo, esatto, con i nostri tempi perfettamente al minuto. Dica? Anch'io... ecco, mi lasciate no, da solo. torno a trovarvi più tardi però, perché noi avrei anche un lavoro ogni tanto. Ma non ditemi che oggi pensate al lavoro, perché non vi credo. Hai ragione. Allora... Però immagino che i dati vogliate vederli. Certo. Giusto? Io ne ho avuto di buoni qua. Prima di andare via. Vediamo se prima di andare via se andiamo via più felici. Ecco qua. Andiamo subito. Allora, torna ricresciuti qualcosa. Torna sotto la soglia del 60%. Tony Miatto è fermo al 23%, Dus. De Bastiani è costante più o meno, è cresciuto di qualcosa. Cresciuto qualcosa al 10%, segue Toffoli al 4,87%. Ricresciuto qualcosa. Mi guarda male, inizia a guardarmi male anche Toffoli. Se porta bene. Inizia a guardarmi male anche Toffoli, e Petterle all'1,38 stabile. È una costante. Io penso che Petterle starà fermo là, non vorrei essere... allora io invece vi chiedo, sì. Ultima domanda e poi andiamo. Il candidato Petterle che si è giocato poco la campagna elettorale, perché l'abbiamo visto sostanzialmente solo gli ultimi giorni di campagna elettorale, comunque se questi fossero i dati, insomma un 1,5 mettiamo così per cento, buoni, insomma può aver giocato il simbolo che aveva il nome Nord all'interno del logo, è stato premiato comunque il suo programma, che ha avuto modo in un paio di occasioni di far conoscere anche al grande pubblico. Lui ci ha detto che è andato col porta a porta e è stato costante nel porta a porta. Secondo voi questo 1,5% da dove arriva? Toffoli. Beh, innanzitutto arriva senz'altro dalla gente di Vittorio Veneto, questo è indubbio, e onore al candidato Petterle, perché lui è partito un po' con l'handicap, perché lo si è fatto vedere all'inizio, quindi poi io dico chiunque ha il coraggio di metterci la faccia, per conto mio, merita rispetto, anche prendesse uno 0,5. Lui ha fatto il suo giusto lavoro, è ovvio che... era un po' difficile, insomma, per un simbolo che penso sia pressoché sconosciuto a Vittorio Veneto, poter portare a casa, insomma, dei voti. Però, ripeto, già aver superato l'1% se poi conteremo alla fine, ma rispetto, mi permetto di dire, al mio ex partito Forza Italia che è calato al 3, cioè, appunto, gli facciamo onore, insomma, ecco, quello volevo dire, ecco, gli facciamo onore senz'altro. È il raffronto, insomma, che esattamente. Saracino. I dati parziali sono questi, vedo che il dato è costante e ha giocato questo simbolo che è un po' conosciuto a livello del nostro territorio, e forse questo ricordiamo che è un partito nazionale, grande, quindi insomma Nord, che può in qualche modo averlo aiutato.
Io ripeto, adesso sono tutti numeri un po' così, vedo che salgono, scendono. Adesso non so se magari avete una nuova per lista. Allora abbiamo le liste, okay. Infatti adesso rimane contento tu, Matteo, infatti. ecco. Allora, insomma, attenzione, è cresciuto. Lui adesso sta qua e facciamo il siparietto di guardarci male a vicenda. Non fino va più a stasera. casa Matteo. Ecco. Allora, scherzi a parte. Soprattutto io sono contento per il lavoro che è stato fatto da tutti i ragazzi della lista, perché insomma, non avendo partiti di niente, cioè tutto fatto da noi, dalla nostra volontà, il nostro amore per la città, e tutto quello che viene è sempre qualcosa che ci rende contenti. Siccome non mi ricordo, perché mi ricordo il dato di 5 anni fa, il candidato Mognol aveva superato il 10%. Sì, eravamo un po' sopra il 10%. La lista partecipare quanto aveva all'epoca? Mi ricordo il numero di voti, Interrogazione. 755 voti abbiamo preso l'altra volta. Adesso in percentuale però vado un po' male a memoria. Allora, giusto adesso non so se magari tu adesso tiri fuori dal cilindro. Tiro fuori dal cilindro le carte, mentre mi è andato partecipare Vittorio aveva il 5 e 16%. Quindi, vabbè, insomma, adesso vediamo se questi saranno confermati. Comunque non ci discostiamo di molto, insomma, ecco. Sì, giusto? Adesso vediamo alla fine. Certo. Insomma, con l'impegno fatto in consiglio comunale in questi 4 anni, questi 5 anni, insomma, siamo contenti almeno di una riconferma. E con il rivediamo alla fine, ciò presuppone che prima di notte Matteo Saracino torni ai nostri microfoni. Ci provo. Molto bene. E dopo ci mandi anche, tra l'altro, voi che avete, anche De Bastiani, vogliamo sentirlo ovviamente, ok? Proverò adesso a sentirlo, so che aveva vari impegni di lavoro oggi pomeriggio, proverò a sollecitarlo. La storia degli impegni di lavoro, il giorno dei risultati, io ci credo poco, trasversalmente parlando. Ma come libri imprenditori sono un po' particolari. Esatto. Bene, grazie a Matteo Saracino. Prego, grazie a voi. Michele Toffoli, tra quanto ci rivediamo? Fra un paio d'ore, dai. Boh. Quando avremo dei dati anche magari più concreti per dire qualcosa. Intanto grazie a tutti quanti e complimenti sempre per il servizio che fate. Grazie a voi. Tra l'altro ricordiamo che noi saremo in onda dopo una pausa tra le 20 e le 21, saremo in onda anche dopo cena, quindi mi raccomando venite a trovarci, non lasciateci qui da soli. Grazie a tutti, grazie ai nostri telespettatori, buongiorno, ospiti, grazie ai nostri ospiti, e abbiamo dei nuovi dati che stiamo per proporvi con gli aggiornamenti della nostra grafica. Dopo, se consentite, andiamo in pausa per un paio di minuti e poi riprendiamo. Ecco qua. Lasciateci le sedie che ci servono. Allora, Miato torna sopra quando abbiamo 11 sezioni su 33, quindi il 30% delle sezioni scrutinate. Miato supera e quindi virtualmente diventerebbe il sindaco di Vittorio Veneto se fossero confermati questi dati, ma credo che tra poco, data l'ampiezza insomma dello scarto, insomma non si prefigge all'orizzonte un ballottaggio. Miato al 60,02%, a seguire Dus stabile al 23,70%, De Bastiani al 10,29%, Toffoli al 4,68% e Petterle all'1,30%. Questi sono i dati alle 16:38 di questo 27 maggio. Fermi qua, era partito senza il mio permesso. Rimanete con noi, andiamo in pausa per qualche istante e poi ci ritroviamo, avremo altri ospiti, altri dati, mi raccomando, rimanete qui.
E rieccoci qui, sono le 16:41 in questo momento, siamo tornati in diretta dal My Box di Vittorio Veneto, lo spazio espositivo di Via Battisti. Ringraziamo l'associazione MAI che ci ospita con il nostro studio elettorale che abbiamo allestito appositamente per seguire insieme a voi minuto per minuto lo spoglio elettorale. Continuate a essere tantissimi, noi vi ringraziamo insomma per l'affetto, poi leggeremo un po' di messaggi, ma insomma abbiamo perso il giro perché ce ne stanno arrivando troppi. Io intanto però nei 2 minuti in cui eravamo in pausa sono usciti i dati, si è aggiunta una sezione, quindi siamo a 12 sezioni su 33, ve li propongo subito. Una leggera flessione per Miatto, un leggero di un punto percentuale, una leggera crescita per Dus, sostanzialmente invariati gli altri candidati, quindi Miatto è al 58,48%, Dus al 24,95%, Toffoli, De Bastiani al 10,54%, Toffoli al 4,83% e Petterle è all'1,20%. Questi sono i dati e siamo in attesa anche poi, come dicevo in precedenza, di conoscere quelli che saranno le preferenze dei candidati consiglieri e per ipotizzare poi magari man mano che andremo avanti con la serata la composizione eventuale del Consiglio Comunale. Intanto nell'immagine qui a fianco a me, Viale della Vittoria in questa giornata plumbea qui a Vittorio Veneto, continua così, vedete le auto che scorrono e intanto io vado a leggere qualche commento di quelli che ci stanno arrivando nella nostra pagina Facebook, perché al momento abbiamo un momento di calma anche dal punto di vista degli ospiti, perché alcuni di quelli che dovevano arrivare stanno intrattenendo nelle sedi elettorali e quindi ovviamente ubi maior. Grazie alla Tenda TV, ci dice Mirella, sono all'estero ma vi sto seguendo visto che il sole non si fa vedere, nemmeno qui il sole si fa vedere. Quindi tra l'altro si complimentano per Alberto Cabras che ha terminato lo scrutinio in tempi molto veloci. Per quanto riguarda, torna nei messaggi l'affaire Sforzin, ovviamente non diamo eccessiva rilevanza, eccessivo peso, anche perché insomma ne ha già avuto in abbondanza a livello nazionale, quindi però appunto ci chiedono più che altro tecnicamente se i voti per il candidato Sforzin sono validi o meno. Ovviamente sono validi, però lui poi ha detto che insomma non è più candidato, insomma, quindi il problema insomma non si pone. Andrei a collegarmi ed aprire il collegamento con il Quadrilatero per vedere se si muove qualche foglia dalla nostra Irene. Irene, come siamo? In realtà è ancora tutto abbastanza fermo, però come ti dicevo in pausa, in teoria il candidato consigliere Varaschin, che è qui dietro di me, come potete vedere dal monitor, ha detto che direbbe 2 parole solamente al 15° scrutinio. Ok, allora ci auguriamo che arrivi presto questo 15° scrutinio, che così proprio... no, Stavo facendo poi 2 parole anche con una signora che è qui dalle 2 del pomeriggio con noi, che ci segue, però purtroppo non vuole proprio venire ai nostri microfoni. La salutiamo caramente, perché io la vedo quando viene a leggere i dati, quindi la salutiamo. Immagino che sia una nostra telespettatrice, insomma, oppure è qui per caso, insomma. Giusto? Sì, no, in realtà penso sia proprio una nostra telespettatrice. Ecco. Ha detto che ti conosce. Oh, molto bene. Allora, cari amici, facciamo un attimo il punto della situazione in questo periodo. Abbiamo le liste?
Allora, ricapitoliamo, perché abbiamo detto che i numeri sono importanti, intanto qui si mangia, qui in studio, va bene, non importa, vi tralascio e fanno delle gare automobilistiche fuori dalla nostra porta. Allora, alle 16:47 di questo 27 maggio abbiamo Miatto al 58,41%, quindi se così fosse, attenzione, chi ho qua, fermi tutti. Fermo Vedi lì. che qualcosa sono riuscita a fare in questi pochi attenzione, minuti. Gian Antonio Darè l'abbiamo sentito registrato pochi istanti fa, adesso ce l'abbiamo anche dal vivo. Allora, Ho Darè. appena visto i primi risultati nei nostri teleschermi, allora, quindi chiederei... Esatto, allora facciamo il... Tanto Darè rimane qui molto volentieri, immagino, che non abbia fretta, se non ha già la bottiglia di spumante pronta sotto il monitor per festeggiare. Non so, Darè, sbaglio? Ma sono sicuramente confortante e adesso vediamo, non ho capito quante sezioni scrutinate. Adesso glielo dico e dopo veniamo da lei così la sentiamo anche dalla viva voce. Allora, al momento abbiamo 12 sezioni su 33. Il dato, torniamo indietro, torniamo con la grafica. I commenti bisogna farli dopo, è troppo presto. No, ok. Però... Sono qua, arrivo dopo. Ecco, vedi, era meglio se non facevamo vedere i risultati, secondo me. Beh, ma dopo a parte che l'abbiamo già sentito, ma per le europee ormai è tutto già scritto, quindi sappiamo che sta festeggiando. Insomma, torniamo a fare l'analisi dei dati. Andiamo a vedere anche i risultati lista per lista. Sempre a 12 sezioni su 33, Grande Nord 1,18%, Vittorio Veneto Città in Movimento con il candidato Michele Toffoli 2,56%, Forza Vittorio al 2%, Partecipare Vittorio al 4,49%, Rinascita Civica al 5,78%. Andiamo avanti e vediamo la coalizione di Toni Miatto, Fratelli d'Italia al 2,96%, Civica Noi con Toni Miatto al 4,74%, Toni Miatto Sindaco al 17,57%, Lega al 30,29%, Forza Italia Berlusconi al 3,69%. Chiudiamo con la terza schermata e quindi abbiamo i partiti che fanno riferimento a DUS, Partito Democratico 14,52%, Lista Civica Marco Dus Sindaco 8,01%, Vittorio Vive in Europa 2,22%. Questi sono i dati aggiornati alle 16:50 e quindi quando le sezioni scrutinate sono 12 su 33. Questa è un po' la situazione. Allora non so se, no, Darè non lo vedo più nei monitor, quindi vuol dire che appunto aspetta anche lui a commentare, perché intanto chiedo alla regia del quadrilatero di allargare un po' l'inquadratura perché vedo che si sta affollando, quindi giriamola pure a destra così diamo modo anche ai nostri telespettatori di spiare un po', insomma iniziano ad esserci un po' di persone che forse sono il preludio dell'arrivo anche in Piazza del Popolo o comunque nella nostra postazione del quadrilatero del candidato Miatto. Vedremo a che ora arriverà, appunto, ecco, intanto ringrazio la regia, continuiamo pure a vedere un po' le persone che affollano la nostra postazione. Ok, intanto mi fanno ridere anche nei messaggi che arrivano. Allora io direi che vado a riproporvi uno dei servizi che abbiamo già visto prima. Abbiamo intervistato nella serata di venerdì Luca Zaia in occasione della festa conclusiva della campagna elettorale di Toni Miatto. La festa conclusiva ha avuto luogo in Piazza Flaminio a Vittorio Veneto. C'era ovviamente Toni Miatto, c'era Toni Darè, c'era anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che andiamo a sentire, preceduto da una dichiarazione di Toni Miatto. Un'amministrazione
comunale moderna, efficiente, che sappia accompagnare i cittadini nella soluzione dei loro problemi, nel portare a compimento i propri progetti. Vorrei anche che la città la finisse di essere divisa ideologicamente, ma che tutti convergiamo verso il concetto di unica famiglia. Un'unica famiglia, quando si pone degli obiettivi, trova sempre le soluzioni per poterli portare a compimento. Vi chiedo quindi di trasmettere questo messaggio come messaggio principale della nostra amministrazione. Grazie della partecipazione. Luca Zaia, Vittorio Veneto, a sostegno del candidato Tony Miatto. Perché? Beh, direi perché Miatto è il candidato giusto nel momento giusto, nel posto giusto, e direi che potrà fare grandi cose per Vittorio Veneto, lo conosco bene, per cui non c'è motivo di dubitare. Invito tutti a sostenerlo e chi ancora non lo conoscesse magari di approfittare per conoscerlo e conoscere anche quindi i nostri progetti, il nostro progetto, anzi il suo progetto di governo per Vittorio Veneto. Vittorio Veneto viene da 5 anni di amministrazione di centrosinistra, perché dovrebbe cambiare? Ma guardi, perché questa è la democrazia e per fortuna siamo in democrazia ed è giusto che ognuno porti il suo progetto di governo e dopodiché i cittadini sono sovrani, il popolo è sovrano e decideranno. Quali sono le caratteristiche di Tony Miatto? Beh, che è una persona pragmatica, una persona assolutamente preparata, conosce la città, è un uomo del fare e soprattutto è una persona presentabile, riesce anche a, come si può dire, rappresentare per bene questa città e quindi è anche un bel biglietto da visita. Qual è l'augurio che si sente di fare a Tony Miatto e ai vittoriesi? Beh, a Tony di diventare sindaco e ai vittoriesi di avere un sindaco come Tony Miatto. Rieccoci in studio, 16:53 minuti in questo momento, siamo in diretta per la maratona elettorale della città che vorrei, vi stiamo raccontando minuto per minuto i risultati, i dati che ci stanno arrivando dalle varie sezioni. Torniamo per un flash con la schermata, 12 sezioni su 33, appunto è l'ultimo dato che abbiamo che vede Tony Miatto al 58,48%, Dus al 24,95%, a seguire De Bastiani al 10,54%, 4,83% per Toffoli e Petterle all'1,20%. Se così fosse, i giochi si chiuderebbero già, ma forse si stanno già chiudendo in questi minuti, chi può dirlo, in questa giornata, quindi non si andrebbe al ballottaggio e Tony Miatto, il candidato Tony Miatto, appunto starebbe diventando in questi minuti il sindaco di Vittorio Veneto. Ne parliamo e commentiamo questi dati insieme a Gianluca Posocco, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, Gianluca era impegnato al seggio, giusto? Esatto, è per quello sì. che appunto è arrivato adesso. Allora, Vittorio Veneto ha già il suo sindaco, te la faccio brutale? Penso di sì. Ok, Penso immagino di sì. che l'auspicio, insomma... Certo, se lo merita Tony, se lo merita la squadra, e se così fosse sarà un buon sindaco. Ecco, allora, so che la Lega aveva fatto dei sondaggi, giusto? Dalla vostra parte, insomma, c'erano... Intanto abbiamo perso, mi sono accorto adesso, vabbè, non importa. C'erano dei sondaggi che vi davano già vincenti al primo turno. Me l'hanno data oggi come notizia, non so se sia campata in aria o meno. So che adesso voi mi direte di no, però... No, i sondaggi li sapeva una persona, che è il nostro buon Tony Darè. Non so se li sapeva Tony Miatto. E noi abbiamo corso come se fossimo indietro di 10 punti e la squadra veramente ha corso come se fossimo intorno al 40%, 42%, e alla fine sembra che i risultati siano arrivati. Vengo dalle periferie e ho visto i risultati di Carpesica, da Ivendran, di San Giacomo. Non so se siano compresi nei seggi che sono stati scrutinati così, però lì veramente le percentuali sono importanti. Ecco. Le percentuali sono importanti. Quanto ha contato l'effetto Salvini, questo effetto un po' travolgente alle elezioni europee, che vede insomma un successo personale indiscusso di Matteo Salvini sul panorama nazionale? Quanto hanno influito qui a Vittorio Veneto?
Beh, Salvini ha influito senz'altro tantissimo perché ha fatto una campagna elettorale in tutta Italia, ha sempre riempito le piazze, si è sempre parlato di lui, è stato molto attivo nei social, quindi Salvini ha un grosso merito. Vedendo i dati comunque il grosso merito lo do anche alla squadra, perché ho visto i ragazzi della Civica, noi con Tony Miatto, prendere belle preferenze. Ho visto anche i ragazzi della lista Tony Miatto sindaco prendere preferenze, quindi significa sì, Salvini ha fatto il grosso del lavoro, però poi la gente si è data da fare, la gente ha corso, la gente ha parlato con i cittadini. Quindi adesso vedo la Civica, noi con Tony Miatto, i ragazzi veramente al 4,74%, sì, se lo meritano tutto, ecco. Ecco, beh, i dati, insomma, adesso vedremo se, insomma, continuerà questo effetto, l'abbiamo chiamato effetto Salvini, ma insomma è un effetto travolgente che c'è stato sia a livello nazionale sia a livello regionale, perché insomma la compagine della Lega dai dati di ieri sera insomma era quasi al 50% in Veneto, più o meno. Qua Vittorio Veneto, l'abbiamo detto prima, anzi forse chiedo alla regia, andiamo a vedere, così ci facciamo un po' di confusione anche per voi telespettatori, andiamo a vedere i dati delle europee così possiamo fare qualche raffronto se ce li abbiamo ancora da qualche parte, andiamo con le europee, eccole qua, così proviamo a vedere, questi sono i dati delle elezioni europee, però i dati di Vittorio Veneto. La Lega Salvini al 46,48%, Fratelli d'Italia al 6,17%, andiamo avanti, queste ribadisco sono le europee, quindi lo spoglio c'è stato ieri sera, i dati sono definitivi, il PD era al 22,61%, andiamo avanti e arriviamo a Forza Italia, se non sbaglio, teniamo Forza Italia al 5,11% e il 5 Stelle all'8,46%. Noi all'inizio della nostra trasmissione avevamo fatto i conti un po' così, fatti alla buona, e avevamo detto se tutte le persone che hanno votato alle europee, per la Lega, per Forza Italia e per Fratelli d'Italia, hanno dato il loro voto alla coalizione di Tony Miatto, avevamo detto il 57% si sarebbe raggiunto. Se adesso andiamo con i dati parziali, andiamo con i candidati sindaco, i dati parziali che vedono ancora 12 sezioni su 33, però quanto abbiamo? Più o meno abbiamo il 58,48%. Ovviamente ci sono le liste civiche che vanno a scompaginare un po' il nostro conto fatto così. Prima abbiamo analizzato, c'è un calo di Fratelli d'Italia locale rispetto a Fratelli d'Italia nazionale. Non ricordo perché abbiamo cambiato un po' i dati, torniamo sulle liste, Forza Italia forse è un po' più bassa, andiamo, vai avanti, Forza Italia è al 3,69 a fronte di un 5 delle europee, ma insomma più o meno insomma, possiamo trovare delle analogie. Posocco, ieri sera o stanotte o stamattina, insomma quando avete visto i dati delle europee, che cosa avete pensato? È fatta o no? No, non è. Le comunali sono diverse, abbiamo visto 5 anni fa con il PD al 40% a livello nazionale, Tony Darè comunque è arrivato a prendere in città il 38% e il PD in città con il candidato sindaco Tonon era molto più basso che alle europee. Lì il sindaco come Tony Darè contava e la gente aveva riconosciuto il valore del candidato sindaco Darè in un periodo storico in cui la Lega aveva raggiunto uno dei minimi storici. Quest'anno partivamo in modo diverso, la Lega ha i massimi storici, il 57% la somma delle coalizioni era una percentuale importante, c'era il discorso delle due civiche del candidato sindaco Toffoli che pensavamo noi pescasse dall'elettorato del centrodestra. Adesso vedendo i dati non ha influito in questo, forse Tony Miatto che ha parlato a tutta la gente, forse così probabilmente ha parlato anche agli elettori più vicini a un centro-sinistra e quindi penso che Tony Miatto ha preso al momento sempre più voti e quindi ha
preso i voti anche delle persone del centro e forse anche qualcuno un po' a sinistra. Ecco. Il Movimento 5 Stelle, l'8% delle europee, secondo Gianluca Posocco, dove è andato, dove si è, allora, primo, si è polarizzato da qualche parte, si è parcellizzato, si è frantumato, il Movimento 5 Stelle dove è andato? Ma, non ne ho idea, io conoscendo gli esponenti del Movimento 5 Stelle penso che quei voti siano andati gran parte ad Alessandro De Bastiani. Però è una mia idea personale per le conoscenze che ho con alcuni esponenti dei 5 Stelle. Sinceramente credo questo, ma non posso dire altro. Diciamo che De Bastiani, se così fossero le cose, si attesta più o meno sugli stessi dati che aveva preso 5 anni fa il candidato Mognol, che era sempre di Partecipare Vittorio, c'erano sempre due civiche. Interrompo un attimo questa nostra discussione, poi tra qualche minuto forse dovremmo fermarci proprio per una questione tecnica di un flash, per permettere anche agli amici che ci seguono su Facebook di ripartire, perché vedo materializzarsi nel nostro monitor, nella postazione del quadrilatero, la nostra Claudia Borsoi. Esatto, l'ho calappiata, Col ma non voleva cappotto, assolutamente... È inverno lì da voi, No, noi qui stiamo mi ha sudando. detto... Sì. È inverno, abbiamo tutti la sciarpa al collo per paura di avere l'influenza domani mattina. Io ti lascio la linea per un paio di minuti che devo fare una cosa qui, ok? Vai. Claudia, hai dato un'occhiata ai primi spogli? Beh, in realtà no, perché arrivo direttamente dal seggio della mia sezione dove svolgo l'attività di presidente, il ruolo di presidente, e quindi sono all'oscuro se non dei risultati, ecco, del mio seggio, dove posso dire che il candidato sindaco Antonio Miatto ha ottenuto oltre il 50% delle preferenze, a seguire il candidato sindaco Dus e poi il candidato sindaco Alessandro De Bastiani. E quanto, ecco, so solo voci che danno, insomma, i seggi, mi pare, i seggi, insomma, danno oltre il 50% delle preferenze per Miatto, però ancora so che insomma, la fase di scrutinio è tuttora in corso. Ti aspettavi questo risultato dopo aver seguito comunque la campagna elettorale, aver intervistato i vari candidati? Quali erano i sentori? Beh, penso che il sentore maggiore dei vittoriesi fosse quello di un ballottaggio, anche, insomma, sentendo dalla Lega stessa forse le aspettative non erano quelle di superare il 50% delle preferenze. È vero che adesso sì, siamo appena all'inizio degli spogli, quindi bisognerà vedere se il risultato attuale verrà mantenuto anche a conclusione, ecco, dello scrutinio. Bene, io ringrazierei Claudia, se sei d'accordo. Federico? Claudia, hai qualche domanda? sai vero cosa devi fare tu tra poco? Ci vediamo tra poco, allora. Esatto, brava. Ti abbiamo lasciato... Un po' di riposo. Sì, dai, puoi riposarti anche perché lì devi sapere che in quella postazione lì la goliardia non manca. Dalle 2 di oggi pomeriggio hanno banchettato, hanno fatto cose, vabbè. Ok, molto bene, grazie Irene. Allora, intanto abbiamo ricostruito il set qui alle nostre spalle sperando che tutto rimanga a suo posto. Nel frattempo non abbiamo altre sezioni, quindi è mezz'ora che siamo fermi, ma probabilmente stanno arrivando le sezioni anche quelle numericamente un po' più significative, quindi è normale che ci sia un po' più di attesa. Stiamo aspettando soprattutto le 15 sezioni, perché qualcuno ci ha detto che parlerà dopo le 15 sezioni, quindi sono in attesa. Continuiamo il nostro racconto con Posocco, che le chiedo di stare un po' più su, perché sennò altrimenti... Esatto, ecco, molto... Mi sto rilassando si sta un po' rilassando. Sì. Com'è stata questa campagna elettorale, Gianluca Posocco? È stata una campagna per noi intensa, faticosa. Abbiamo fatto diversi incontri col candidato sindaco, 18 incontri serali. Abbiamo parlato con tanta gente ci ha dato i consigli, ci ha sostenuto
ha parlato tanto con noi. Abbiamo subito qualche piccolo attacco a metà campagna elettorale, però il gruppo si è unito, il gruppo ha fatto squadra, il gruppo ha preso forza da questi attacchi e abbiamo corso ancora più forte. Tony Miato ci ha dato una grossa disponibilità, è venuto a un sacco di incontri con noi, ci ha supportati, ha incontrato tantissima gente, ha parlato con tantissima gente e la gente si vedeva che aveva voglia di parlare con lui. Quindi questo risultato è merito senz'altro suo e del suo essere e ascoltare la gente, parlare con la gente, quindi io lo ringrazio tanto per come ha condotto la campagna elettorale e per come ci ha sempre tranquillizzati e sostenuto durante tutti gli incontri. E poi ringrazio tutta la squadra sia della Civica Lista Tony Miato Sindaco, sia dei ragazzi, sia della Lega, perché veramente abbiamo fatto un gruppo forte, coeso e abbiamo proprio lavorato perché l'obiettivo era quello di tornare ad amministrare questa città. Ecco, qualora appunto i risultati si confermassero sul trend che comunque dall'inizio, possiamo dirlo, è sempre stato costante sin dalla sezione numero 1, la sezione dell'ospedale, insomma anche quella non ha tradito per il momento il vento in poppa per la coalizione di Tony Miato. Appunto, se il dato che sta ballando leggermente tra il 58 e il 59, poi a un certo punto aveva superato il 60, poi insomma era tornato giù, però se fosse questa la fotografia del risultato elettorale, insomma vittoria netta da parte del candidato Miato che doppia il candidato Dus. Non vi è mai balenata l'ipotesi ballottaggio oppure insomma c'era, sì, era perché adesso possiamo sciogliere un po' le briglie? Personalmente non mi è mai balenata l'idea di vincere il primo turno, senz'altro, quindi per me il ballottaggio era scontato e avevamo impostato anche il lavoro poi per gli altri 15 giorni, quindi questo adesso non mi sorprende, visto l'ultimo mese di campagna elettorale, visto poi quello che abbiamo sentito dalla gente. Un mese fa non avrei mai detto questo, ecco. Assolutamente l'idea di non andare al ballottaggio non mi è mai passata per la testa. Ok, insomma, adesso so che io prima scherzando ho intravisto Tony Darè nel mio monitor, ho detto che aveva la bottiglia di Prosecco, anche perché lui avrebbe 2 occasioni per festeggiare, se non 3, perché insomma a livello nazionale la Lega è andata molto bene, il competitor diretto nonché alleato di governo 5 Stelle invece ha subito una battuta d'arresto, è in partenza, è già in aereo per Bruxelles perché insomma lo vedremo protagonista al Parlamento europeo. Beh, insomma, se oltre a questo ci fosse anche appunto la vittoria che si sta profilando al primo turno del candidato Tony Miato, quindi da un Tony di 5 anni fa a un Tony del 2019, beh, insomma, le soddisfazioni sarebbero molte, giusto Posocco? Sì, tante, tante. Poi io sono anche contento per le preferenze che ha avuto in città Tony Darè. Mi sembra che ha preso quasi 2000 preferenze a Vittorio Veneto ed è proprio quello... personali sono tantissime. Ecco, abbiamo perso il collegamento per un attimo, ma credo per un errore che è imputabile esclusivamente a me. Speriamo che si sia sentita anche l'ultima parte di Posocco, non me ne voglia, ma tanto oggi cioè, penso che siete contenti, quindi insomma aspettiamo però, come ci diceva anche prima Gian Antonio Darè che abbiamo appena citato, un po' di calma, cautela, siamo sempre a 12 sezioni, io ogni tanto aggiorno anch'io,
per vedere se magari dopo 3 ore di diretta qualcosa sfugge ai nostri solerti collaboratori, ma nulla di tutto ciò, e quindi stiamo a vedere magari di avere qualche numero un po' più considerevole. Dopodiché si apre la partita che si è già giocata ieri, delle preferenze dei candidati consiglieri. Lì avete qualcosa? No, nulla. Sì, diciamo la sezione dove per quel che mi riguarda, so le preferenze dei seggi della periferia, quindi quelle le so, le preferenze per quel che riguarda le 3 liste nostre. Per il resto lo sapremo. Ma possiamo anche sbottonarci? Possiamo dare no, meglio di no. Io ci provo perché insomma i nostri telespettatori che tra l'altro ci stanno seguendo in massa anche su Facebook vogliono sapere, insomma sarà bello capire come andrà a comporsi il Consiglio Comunale. Credo che la pausa tecnica per il momento non sia necessaria, perché vedo che ancora tutto procede per il meglio. Andrei ad aprire un attimo il collegamento giusto per tenerli un po' attivi, gli amici del Quadrilatero, vediamo se sono pronti. No, proprio postazione sguarnita, nessuno arriva davanti, eccola qua. Ti è andato di traverso qualcosa? No, ecco, no, niente, bene. No, perché insomma procacciate anche lì ospiti, perché noi vogliamo sentire tante voci, so che se non ci sono non potete fabbricarli, però. Sì, allora sono tutti molto abbottonati. In più prima si era formato un gruppetto che adesso è andato al caldo, tra virgolette, dal candidato consigliere Varaschin, che mi aveva promesso l'intervista ma io ti do uno al 15° scrutinio. Io ti do uno scoop, Varaschin è qui da me, solo che non si sbottona nemmeno lui. Male. Ha preferito Campo Dall'Orto, allora. Non so, indegnamente. Attenzione, perché qui arrivano persone. Marco Borsoi si sbottona dopo averci inondato di messaggi per tutta la prima... per tutta la prima parte, perché insomma abbiamo avuto la voce dei 5 Stelle. Allora... Ma aspetta, ascolta, dimmi. Era una fase di riposo al lavoro, perché ero al lavoro. Ok, in pausa. Non mi stava chiamando nessuno, non avevo nessuna mail, scrivo 2 o 3 messaggi giusto per... dopo ho dovuto lavorare. Ma noi abbiamo apprezzato e abbiamo rigirato anche, come avrà sentito Marco Borsoi, lo ricordo per i meno accorti, già candidato sindaco 5 anni fa per il Movimento 5 Stelle. Ne abbiamo parlato anche poco fa del Movimento 5 Stelle, allora intanto chiedo a lui una chiave di lettura su questo calo nazionale, a livello nazionale, nelle elezioni europee del Movimento 5 Stelle. Da che cosa è dovuto? Da scelte operate dal governo, dall'alleanza con Salvini, da cosa? No, io non credo che sia dipeso da questo, nel senso, io sono molto contento di quello che è stata la scelta iniziale, quella di stipulare un contratto tra 2 contraenti che avevano insieme la maggioranza per poter governare il paese sui punti nei quali potevano trovare, e hanno trovato perché l'hanno scritto sul contratto, un accordo, e quindi lavorare su quelli. Dopodiché qualsiasi cosa si discostasse da quell'accordo doveva essere puntualizzata immediatamente, cioè a ogni pretesa di Salvini doveva esserci una controrisposta forte di Di Maio e del Movimento 5 Stelle, cosa che purtroppo per tutto il primo periodo non c'è stata. Si è visto soltanto qualche cosa nelle ultime settimane, nell'ultimo mese. Questo probabilmente ha permesso di non crollare ancora di più di quanto non sia successo, però bisogna farlo fin da subito. La questione è molto semplice: se io ho a che fare con una persona un po' prepotente, piena di sé, ho 2 possibilità: o faccio finta di niente, ma probabilmente di me non resterà nulla, oppure lo controbatto su tema ogni volta che c'è da mettere le cose in chiaro, si chiariscono. Ecco, questo per quello che riguarda a livello nazionale. Caliamoci nella... Dimmi? Sì, appunto volevo chiedere se aveva già dato uno sguardo ai risultati, i primi risultati. Certo, mi sembra siamo a perché guardava 12 sezioni. Noi per forza. Siamo a 12 sezioni su 33. Sì, siamo quasi a metà, poco meno di metà, e quindi credo che sinceramente sarà difficile che le cose cambino molto. È vero che dipende
da quali sezioni sono state scrutinate. Ci sono delle zone di Vittorio Veneto che sono più orientate da una parte e altre che sono più orientate da un'altra, quindi ci può essere un qualche tipo di recupero, diciamo così, della parte di centro-sinistra, mettiamola così, però mi sembra che le cose siano abbastanza chiare. Sì, fa specie che se questi sono i numeri sostanzialmente sono forse un po' di più addirittura della somma di quelli delle europee per quanto riguarda la Lega e diciamo il centrodestra. Però questo è, Vittorio Veneto è una città conservatrice dal mio punto di vista, una città che anche rispecchia molto anche la nazione Italia e soprattutto il Veneto e tutta la zona del nord, quindi questo è. Ti aspettavi? Dimmi. Vai. Io volevo chiederti, prima parlando con un candidato consigliere della Lega, mi diceva che nemmeno tra loro si aspettavano questo risultato, se questo fosse davvero il risultato finale, ma erano quasi sicuri di andare a un ipotetico ballottaggio. Anche a te ha sorpreso questa cosa? Devo dire la verità, sì. Ieri pomeriggio giocavo con un altro ex consigliere a fare i sondaggi preelettorali. Insomma, eravamo più o meno tutti e due orientati sul fatto che Miato sarebbe sicuramente arrivato molto vicino al 50%, quasi a sfiorare il primo turno, ma che molto probabilmente si sarebbe andati al ballottaggio. E invece con questi numeri, sinceramente, ripeto, credo che possa scendere di qualche cosa, ripeto, a seconda di come sono le sezioni scrutinate, ma direi che è una vittoria netta e chiara, insomma. Hai domande, Federico? Sì, allora, ovvio che non è che Marco Borsoi abbia il numero di telefono di tutti i grillini vittoriesi, ok? Però sempre in questo parallelismo tra il dato delle europee e il dato delle amministrative, ammesso che insomma si possa fare, anche se abbiamo visto che una corrispondenza effettivamente c'è, dove è andato l'8% che i vittoriesi hanno dato al Movimento 5 Stelle alle europee, dove è andato a finire nelle amministrative? Ma guardando i numeri delle amministrative in questo momento, diciamo, c'è De Bastiani che rappresenta una forza che sostanzialmente si era già presentata 5 anni fa, che consolida, cioè mantiene quel 10% che aveva. Il PD si perde 10 punti più o meno, che è quello che è successo in questi anni a livello nazionale. L'8% delle europee del Movimento 5 Stelle credo sia andato a finire tutto quanto in parte nell'astensionismo, che però insomma è quello che è, e se no nei voti, diciamo, del centrodestra, che siano magari le civiche di Miato, la civica a sostegno di Miato o la Lega stessa. Questo credo sia molto probabile. È un po' sostanzialmente quello che è successo a livello nazionale, cioè a livello nazionale il movimento è sceso dal 33 al 17 e la Lega dal 17 è salita al 34, più o meno quello che è successo a livello nazionale si è riproposto qui. Io che la mancanza di un... Io avrei ipotizzato che il Movimento 5 Stelle così vedesse in Alessandro De Bastiani il punto di riferimento o magari comunque in uno degli esponenti delle civiche, ma non legati a una coalizione che ha all'interno delle liste partitiche. Invece, secondo Marco Borsoi? Ma sicuramente lo spirito originario del Movimento 5 Stelle, che mi auguro sia ancora quello e resti, anche se qualche volta ho dei dubbi anch'io, è quello di essere una grande lista civica, sia prima a livello territoriale che poi a livello nazionale. Per quello dico che probabilmente siamo andati su una civica, però visti come sono i numeri faccio fatica a dire che qualcuno che ha votato il Movimento 5 Stelle europee poi abbia votato un po' De Bastiani, un po' la civica di Dus, un po' la civica di Miato. Guardando i numeri faccio molta più, cioè, trovo molto più semplice dire che siano semplicemente andati sulla Lega, che io personalmente non sia molto felice di questo, poco importa.
il movimento è sempre stato e continuerà a essere qualcosa che non è né di destra né di sinistra, ci sono idee buone a sinistra, idee buone a destra, l'importante è portarle avanti e metterle in pratica, è quello che sta facendo anche a livello nazionale nel governo, e quindi questo è, cioè, lo spirito è quello di essere sempre comunque una grande lista civica. Qui a Vittorio purtroppo ci sono state talmente tante liste civiche, mettiamola così, e ognuno che forse coltivava più il proprio orticello che non l'interesse comune, anche se ovviamente nessuno lo dirà mai, e quindi è stato veramente difficile pensare anche di ripresentarsi, e dunque quello che è successo è successo. Grazie Marco. Grazie. E grazie Irene, ovviamente. Allora chiudiamo il collegamento, abbiamo sempre qui Gianluca Posocco con un sorriso stampato in volto, devo dire. Guardatelo che pacifico, guardatelo che contento che è. Tra l'altro qui fuori dalla nostra vetrina, perché siamo in vetrina al My Box, lo ricordo, di Vittorio Veneto, c'è una specie di sagra paesana qui fuori, sentirete probabilmente anche, si stanno raggruppando un po' di sostenitori, mi pare, del candidato Miatto. Siamo sempre in attesa di nuovi dati che non arrivano. Gli ultimi che vi abbiamo dato ancora un'oretta fa, più o meno, quasi un'ora fa, sono questi che vedono, lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, Miatto al 58 e 48%, sono sempre i soliti, quindi non preoccupatevi. Allora, dai nostri telespettatori che ci stanno mandando i messaggi al numero che vedete in sovraimpressione, nasce uno dei discorsi che avevamo affrontato anche nella prima parte della nostra trasmissione, lo ricordo che siamo in onda dalle 14, giovani e percentuale di votanti. Se i giovani fossero andati a votare, presupponiamo che i giovani abbiano evitato le urne preferendo le spiagge, il trend di voto sarebbe stato lo stesso oppure diverso? I giovani che cosa votano? Gianluca Posocco ha la risposta a questa domanda? Bella domanda, saperlo. Ma non lo so, sinceramente ne abbiamo incontrati tanti, tra l'altro anche venerdì sera siamo andati anche in taverna frequentata da giovani. Abbiamo fatto una lista di giovani che sta andando molto bene, perché i dati delle 12 sezioni mettevano questa lista quasi al 5%, quindi sta andando bene. Sinceramente non lo so cosa votino. Certo è che noi dobbiamo intercettarli e capire anche i bisogni che hanno in questa città. È una domanda che tutti noi ci facciamo, poi ci sarà sempre quello che voterà per il centrodestra, ci sarà quello che vota per il centrosinistra, ma secondo me sono andati a votare in questa tornata elettorale, anche perché abbiamo quello che mi ha sorpreso invece è stata l'affluenza alle urne, che in certe sezioni è stata molto alta, superando anche il 70%, in certe sezioni ha appena toccato il 50%. Quindi anche collegandomi anche a quello che ha detto, la chiave di lettura che ha dato anche Marco Borsoi dei 5 Stelle, magari qualcuno che ha votato, che votava 5 Stelle, magari anche un po' deluso, anche un po' dalle varie vicissitudini, magari ha preferito stare a casa, ma non lo sapremo mai. Vorrà vedere i nuovi dati con noi, immagino, Gianluca Posocco e forse anche gli amici del Quadrilatero, che adesso hanno capito che io a volte li metto in onda a tradimento e quindi sono sempre nascosti dietro le telecamere. Ci siamo? Abbiamo una sezione in più, quindi andiamo a 13 sezioni su 33. No, attenzione, no, un attimo che riazzeriamo le grafiche. Pronti? Ci siamo? Eccoci qua. Allora, ecco qua, a 57,58% rimane in testa il candidato Antonio Miatto, segue al 25,91%, quindi sale leggermente rispetto a prima il candidato Dus, De Bastiani al 10,38%, pressoché stabile, Toffoli altrettanto stabile al 4,93%, altrettanto stabile, forse qualche decimale in meno, Valerio Petterle, che comunque porta a casa questo 1,21%, che poi magari
anche questo andremo ad analizzare. Abbiamo detto che il candidato Valerio Peterle, che pur è stato ospite proprio la scorsa settimana dei nostri studi, ha iniziato un po' tardi la campagna elettorale, quindi non se l'è giocata appieno magari dal punto di vista mediatico. Invece ci diceva che invece dal punto di vista del rapporto con le persone ha costruito il programma facendo il porta a porta. Magari anche lui passerà nelle nostre postazioni più avanti. Diciamo che più o meno siamo sempre in linea, Posocco, con i dati di prima, giusto? Sì, ci siamo. C'è qualche leggera flessione, ma insomma... Abbiamo ancora penso 7 punti, quindi 1 migliaio di voti di vantaggio, quindi bene. Poi bisognerebbe anche capire le sezioni, quali sono, perché sappiamo che in certe sezioni Tony Miato è più forte, in altre sezioni è sempre forte, ma un pelino meno, e quindi però siamo insomma fiduciosi. Bene. Non volete arrivare a 15, Gianni Varaschin è qui che freme per parlare, ma siamo ancora a 13. Quindi. Allora andiamo a vedere le liste intanto che sono aggiornate? Sì. Grande Nord 1,17, Vittorio Veneto Città in Movimento 2,59%, Forza Vittorio al 2%, Partecipare Vittorio al 4,33%, Rinascita Civica al 5,79%. Eccolo qua, Fratelli d'Italia al 3,12%, Civica Noi con Miatto al 4,51%, Tony Miatto Sindaco 17,47%, Lega Salvini appena sotto la soglia del 30% al 29,67%, Forza Italia Berlusconi al 3,54%. Andiamo avanti. Ultima schermata per il Partito Democratico al 15,08%, Marco Dus Sindaco all'8,58%, Vittorio Vive al 2,15%. E mentre vi stavamo leggendo questo dato abbiamo una sezione in più e ovviamente quando arriveremo a 17 sezioni su 33 avremo scavallato, insomma. Adesso è arrivata la 14ª, alla 15ª collegamento con Varaschin subito. scherzo ovviamente, lasciamo il tempo per aggiornare le grafiche, poi andremo proprio in pausa un paio di minuti e poi ve l'avevamo promessa già mezz'ora fa ma non l'abbiamo più fatta, abbiamo fatto un'altra cosa. Ecco qua, leggero calo ancora, 56,82%, Miatto, Dus cresce leggermente al 26%, De Bastiani al 10,75%, Toffoli al 4,96%, Peterle all'1,29% costanti, ok? Quindi forse si riduce leggermente di qualche punto percentuale, ma Miatto rimane ampiamente sopra la soglia del 56%, che è la soglia che consente di passare al primo turno, e quindi se fossero confermati questi dati, noi già tra un'oretta, 2 ore, adesso staremo a vedere, potremmo sancire, insomma, annunciare la vittoria del candidato sindaco Tony Miatto. Posocco a tempo, vero? Io sono qui. Qua, tranquillo, sorridente. Beato, rilassato. Qua, beato. Allora, abbiamo... Io intanto lo metto in onda, perché... Pronto là? Perché abbiamo la 15ª sezione, quindi iniziate a prepararvi. No, adesso ho detto, vuole vederla prima? No. Sì, ce l'abbiamo, adesso un attimo, pazientiamo che il nostro amanuense compila la grafica e poi preparatevi. Boh, intanto, siccome ci arrivano anche i commenti su Facebook, Stefania Piccin ci dice: non ero così incollata alla TV dalla diretta londinese della BBC per la nascita del primo Royal Baby. Adesso mi pare insomma un po' azzardato come paragone, però insomma vabbè, ci fa piacere, ringraziamo. Anzi, verifichiamo che sia ancora tutto, quando abbiamo i dati li mettiamo. Quando abbiamo i dati li mettiamo. Ci siamo? Vediamo la nostra grafica che sta per comporsi. Torna su al 57,75%, questa è la 15ª sezione, Dus al 25,61%,
De Bastiani al 10,51%, Toffoli al 4,86%, Petterle all'1,27%. Quindi io apro subito il collegamento con il quadrilatero in questo gioco dei collegamenti e di chi voleva non esporsi fino alla 15ª sezione. Ce l'abbiamo? Non ho visto il dato. Non ha visto il dato, Federico, scusa, puoi rimetterlo nel monitor. È un po' troppo esigenti questi ospiti, se posso permettermi, attenzione. Tanto così diamo il tempo al regista di centrare l'inquadratura. Studiate bene questi numeri e adesso Varaschin può proferire verbo. Allora direi che è quasi un po' una volata, un 57%, siamo a 15 sezioni scrutinate su 33 e le chiedo assolutamente intanto un commento e poi so che vi siete sentiti anche con il candidato Miatto telefonicamente, quindi le chiedo anche un po' i commenti tra di voi, se le ha detto qualcosa, qual è il clima. Ma per il momento contentissimi, mi sembra chiaro il segnale che ha dato la città ha voluto svoltare nettamente perché questi sono dati inconfutabili, quindi per noi bene per la Lega, bene per Toni Miatto sindaco e anche per i ragazzi della civica Toni Miatto. È un risultato che, come dicevamo in studio, come diceva Federico, a questo punto rispecchia molto anche il risultato delle europee. Voi ve lo aspettavate o vi aspettavate un ballottaggio? A parte che i voti non sono ancora, però stando così le cose, sì. Mettiamo subito le mani davanti che non vorremmo trovare delle sorprese. Noi eravamo, come ha detto prima Gianluca, eravamo già pronti per il ballottaggio, ci stavamo preparando per il ballottaggio. Non avevamo sentori che ci fosse questa svolta decisa, insomma. E secondo lei come mai questa cosa? Cosa è successo? È successo qualcosa in questi ultimi giorni? Dato che i sondaggi, avevate fatto dei sondaggi, vi avevano detto qualcosa? Li avevano. Qui ci vorrebbe la parola di Re perché lui senz'altro li aveva e anche Gianluca sapeva senz'altro qualcosa. Comunque non erano queste le notizie che ci erano arrivate. Adesso vedo Gianluca che ride, però non credo fossero quelli i dati. Questo è un chiaro segnale, la città vuole svoltare, vuole cambiare. Toni Miatto ha dato sicurezza, abbiamo fatto tantissimi incontri dove Toni ha parlato con la gente e la gente vuole cambiare. Questo è il discorso. Hai domande da studio, Federico? No, molto bene, anche perché l'attesa è più bella l'attesa che poi effettivamente, no scherzo ovviamente, ma ci ha fatto penare un po' Varaschin che ringraziamo. Tra l'altro... Però hai visto, è stato di parola. No, ma onore al merito, grazie. Anzi, se vuoi venire a trovarci anche più tardi, quando magari avremo i dati un po' più definitivi, ancora meglio, ok? Ok, allora abbiamo delle altre immagini abbastanza sfocate, quindi qua la tecnologia come sempre ci abbandona sul più bello, però intravediamo un simbolo del PD e delle persone che animatamente parlano e discutono. Ok, vabbè, il segnale non è stabile, quindi lasciamo stare. Allora, se siete tutti d'accordo, all'alba delle 17:35, dato che staremo qui ancora per tante ore, per il momento ci salutiamo, facciamo una pausa di un paio di secondi, Gianluca Posocco rimane qui e ci ritroviamo tra poco perché siamo in attesa comunque di avere altri risultati, altre sezioni e vedremo non appena andremo a superare la metà delle sezioni scrutinate. Rimanete con noi.
E rieccoci qui, siamo sempre in onda, in diretta, sono le 17:44. Intanto salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo su Facebook. Per questioni tecniche ogni qualche 4 ore dobbiamo far ripartire il sistema, ma confido che tornino dentro tutti quelli che c'erano prima. Non piove più, così vi dimostriamo se ce ne fosse bisogno. Non piove più a Vittorio Veneto, ma insomma il cielo rimane un po' plumbeo e grigio, ma il grigiore invece non c'è affatto nei volti degli ospiti che sono ora qui nel nostro studio. L'abbiamo già salutato prima c'era Gianluca Posocco, ora abbiamo Bruno Fasan. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Sorrisi nei vostri volti, come mai? Rispondi tu? Io sono contento di vedere Bruno. Ah, ok. Io sono contento di aver vinto insieme a Gianluca Posocco, perché siamo una squadra che in 5 anni ha lavorato bene, credo, in Consiglio Comunale, e i frutti si sono visti anche a queste votazioni. Adesso c'è tempo, perché Fasan sta qui, ha detto, fino alle 11 di questa sera, quindi avremo modo di stufarci di lui. Allora, basta che non ci faccia gli interventi della lunghezza del Consiglio Comunale. Attenzione. Non più di 5 minuti alla volta. Le do il tempo anch'io. Allora, cosa abbiamo a livello grafico? Andiamo un attimo, perché abbiamo detto che diamo sempre priorità ai dati. 16 sezioni su 33. Abbiamo Miato al 57,23%, Dus al 25,82%, De Bastiani al 10,47%, Toffoli al 5,19%, quindi sale perché prima mi sembrava più basso, e Petterle all'1,29%, stabile. Non voglio però far aspettare gli amici del Quadrilatero, che sono pronti con un collegamento, e quindi vedo un esponente di Forza Italia. Vai Irene. Eccoci qua, noi siamo in compagnia di Giuseppe Maso, che ricordo essere stato anche ex assessore nella giunta da Re. E allora, primi risultati li abbiamo visti anche noi, abbiamo visto anche l'aggiornamento a 16 su 33 sezioni. E un commento. Sono contento per la vittoria di Tony Miato, che noi abbiamo sostenuto fin dall'inizio. Devo dirlo in estrema sincerità, un po' meno come risultato di lista. Purtroppo il calo rispetto al passato è generalizzato in tutti i comuni, soprattutto nel Veneto e nella provincia di Treviso. Ieri, quando sono usciti i risultati degli europei con il 5%, ovviamente le preoccupazioni sono iniziate a salire. Rispetto a 5 anni fa a livello europeo parliamo 7 punti percentuali, e quindi oggi ci attestiamo le comunali circa al 4%. Per cui per noi speriamo nel riuscire ad avere un consigliere comunale all'interno nel prossimo Consiglio. Vediamo se ci riusciamo. Sicuramente abbiamo dato il nostro contributo per la vittoria di Miato e attendiamo il termine degli scrutini. Hai domande, Federico? Sì, volevo chiedere a Maso un po' come aveva vissuto questa campagna elettorale, che insomma non l'ha vista come un frontman, insomma, questa volta, giusto? No, come avevo già detto in maniera anche pubblica, dopo 15 anni di impegno in prima persona, 10 anni a Vittorio Veneto, anche quale vice sindaco e assessore, e 5 anni in Consiglio Comunale a Fregona, ho ritenuto fosse giusto passare la mano ad altri. Sono stato comunque vicino agli amici di Forza Italia di Vittorio Veneto, così come anche all'interno della provincia, nei vari comuni dove c'erano i nostri esponenti, e dove soffriamo di più è nei comuni dove si va al doppio turno, dove ci presentiamo con il nostro simbolo, perché è inutile nascondercelo, a livello nazionale Forza Italia soffre, ha bisogno di un grande ringiovanimento e di un rinnovamento, e quindi credo che da domani si tirerà una riga bianca e inizierà all'interno del partito
un cambiamento nei vertici nazionali. Chiedo, per quanto riguarda appunto il piano nazionale, abbiamo visto questo exploit di Matteo Salvini, insomma il 34% dato delle europee di ieri, il suo alleato di governo, nonché competitor a seconda delle visioni, che invece ha visto un dimezzamento sostanzialmente dei voti. Il futuro a livello nazionale, Maso, secondo lei come sarà? Ma io auspico come tutti quelli del centrodestra che la Lega molla i 5 Stelle che ci stanno portando veramente a fermare l'economia, e quindi io credo che in futuro ci saranno ulteriori grossi cambiamenti. Ricordiamoci che 5 anni fa Renzi con il PD era il 40% in Italia e Vittorio, questa volta è toccata alla Lega. La speranza è che i moderati rappresentati da Forza Italia o da quel nuovo soggetto che ne uscirà a breve probabilmente possano risollevarsi e nei prossimi anni essere rappresentati in maniera più consistente all'interno delle istituzioni. Ovviamente noi non molliamo, io non mollo, starò vicino sempre agli amici di Forza Italia, sia a Vittorio Veneto sia all'interno della provincia, e speriamo appunto che a livello nazionale ci sia un nuovo governo a breve, entro la fine dell'anno. Ma quindi secondo lei, se il Movimento 5 Stelle dovesse staccarsi dal movimento di Salvini, Forza Italia potrebbe tornare... Torna in auge la vecchia coalizione? Coalizione? Beh, insomma, stiamo vedendo i risultati in Piemonte. Poi paradossalmente noi come Forza Italia a livello nazionale non siamo mai stati così deboli, ma paradossalmente, come ho detto, stiamo governando con il Piemonte che conquistiamo oggi 4 regioni, cosa che non è mai successa in passato. È chiaro che governando a livello territoriale, nei comuni, nelle province, nelle regioni, è naturale che si governerà, se cadrà il governo, anche a livello nazionale. Io credo che non ci sarà a fine anno forse questo governo che si trascinerà, ma con la finanziaria dove i nodi verranno al pettine, dopodiché si andrà alle elezioni e lì il centrodestra compatto sfiora il 50% e quindi il nuovo governo sarà un governo di centrodestra. Ai posteri l'ardua sentenza. Grazie Maso. Grazie mille. Grazie. Torniamo in studio e so che deve salutarci, giusto, Gianluca Posocco, quindi allora festeggiamenti sono già partiti o aspettiamo un po'? Aspettiamo, stiamo tranquilli, il risultato è buono, poi ci troveremo qua con gli amici a festeggiare un po' e abbracceremo il nostro nuovo sindaco Antonio Miatto. A che ora torna Gianluca Posocco davanti alle telecamere della maratona della città che vorrei? Quando volete, dalle 8 in poi, se volete, sono qui. Molto bene, dalle 9 perché alle 8 ci prendiamo, se ce lo concedete telespettatori, una mezz'oretta, un'oretta di pausa, insomma, così vi lasciamo guardare anche gli altri telegiornali, vi fate un'idea di come è andata dalle altre parti e poi tornate qui. Grazie a Gianluca Posocco, grazie mille. Grazie e buonasera a tutti. Bene, intanto continuiamo a vedere gli ultimi dati che abbiamo, mentre ci sono un po' di avvicendamenti in studio. Quindi io vi rileggo i dati, non so se abbiamo le liste, abbiamo aggiornato le liste, allora andiamo a vedere le liste intanto. Andiamo a vedere le liste, eccole qua, vediamo se ci sono dei sensibili mutamenti o cambiamenti, non mi sembra, intanto stanno arrivando anche messaggi, magari abbiamo qualcosa, o tutto tace per il momento, tutto tace. Andiamo avanti con la grafica, ve li proponiamo così li leggete, queste sono le liste, questa è la coalizione di centrodestra, andiamo a vedere la coalizione di centrosinistra, ecco qua, ecco. E mentre noi salutiamo ancora Gianluca Posocco, ci ha raggiunto un'altra ospite in studio,
che insomma deve scontare pegno perché doveva venire 2 ore fa, insomma è arrivata adesso, ma è arrivata adesso a ragion veduta, giusto? Buonasera Antonella Uliana. Sì, buonasera a tutti quanti. Io ho sempre Federico che deve bacchettarmi in qualche modo. L'ha fatto anche stasera. Ero ai seggi come rappresentante di lista e insomma le cose stanno andando un po' per le lunghe, quindi ho mollato i seggi e sono venuta qui perché avevo promesso. Oh, molto bene. Allora, noi abbiamo aperto e i nostri telespettatori più assidui e costanti, insomma, che dalle 2 ci stanno seguendo, abbiamo aperto con il sindaco ancora in carica Roberto Tonon, poi è venuta a trovarci Barbara Denardi, l'assessore Denardi, però insomma all'inizio i dati dovevano ancora arrivare, era il dato incontrovertibile, era quello insomma dell'exploit di Salvini alle elezioni europee che immaginavamo poi come poi è stato, si sarebbe riverberato anche nelle elezioni amministrative di Vittorio Veneto. Continuo con Uliana e poi chiedo un'analisi anche a Fasan. Uliana, per voi le cose non si stanno mettendo bene, giusto? Non si stanno mettendo, è un eufemismo, esatto. Infatti io direi che non sono messe per nulla bene. Questa notte io ero sempre a fare il mio servizio come rappresentante di lista nei seggi e man mano che si procedeva con lo spoglio, insomma, riuscire a capire come oggi sarebbero andate le cose non è stato poi così difficile. Quello che sto vedendo oggi conferma l'impressione che avevo avuto questa notte, perché evidentemente il voto espresso dai vittoriesi per le europee non poteva che avere anche dei riflessi evidenti e consistenti nell'ambito locale, amministrativo. Ne sto avendo una conferma e sto prendendo atto. Ecco appunto, se così fosse, se fosse tutto confermato, ovviamente passaggio al primo turno del candidato Miatto. Come valuta questa cosa, Antonella? So che non è... Allora, ovviamente non è facile parlare in questo momento qua perché insomma i dati non sono definitivi, però insomma lo scarto è molto ampio. Allora, evidentemente è inutile nascondere la delusione per chi era impegnato in un'altra compagine e ha fatto una campagna elettorale all'interno di un'altra coalizione. Però la democrazia, che è uno dei valori fondamentali nei quali io credo, è questa, e quindi si tratta di rispettare quello che la gente di Vittorio Veneto ha deciso per la propria città. Ecco, sentiremo, immagino, a una certa ora anche il vostro candidato, il candidato sindaco Dus, che abbiamo sentito più volte in queste settimane, un'analisi della campagna elettorale vostra di Dus, come vi siete mossi, ci sarà tempo per fare magari autocritica oppure no? Io credo che per poter fare analisi seriamente di questo tipo ci debba essere una certa presa di distanza dal momento. Così a caldo si possono dire tantissime cose sicuramente, ma l'analisi secondo me va fatta in un secondo momento. Una cosa mi è stata chiara fin dall'inizio: una campagna elettorale decisamente anomala, partita in ritardo, che è stata bruciata, diciamo così, nell'arco di un mese, mentre io ricordavo campagne elettorali precedentemente che partivano addirittura dai mesi di gennaio, se non addirittura dal dicembre dell'anno precedente. Qui è stato fatto tutto alla rincorsa nell'ultimo periodo, cercando di fare comunque del proprio meglio, credo, e di questo do sicuramente atto al nostro candidato sindaco, Marco Dus. Credo che lui abbia fatto il possibile sia nell'impegno per conoscere a fondo tutti i problemi della città, impegno non relativo ovviamente soltanto a quest'ultimo periodo, ma ai 5 anni che lui ha vissuto come consigliere comunale, e credo che abbia avuto anche la capacità, che è sua caratteriale, di incontrare le persone, di rendersi aperto alle sollecitazioni
che dalla città provenivano, ma evidentemente quando l'aria tira da un'altra parte c'è poco da fare. Abbiamo evocato più volte 5 anni fa, molto probabilmente, a giocare il vento favorevole a Roberto Tonon è stato anche il vento favorevole di Renzi all'epoca. La stessa cosa si può dire di Salvini questa volta? Probabilmente sì, ma io credo che anche altri possano essere i problemi che l'Italia, il nostro paese sta vivendo e che possono aver dato una mano alla Lega per riuscire a raggiungere questi risultati così importanti per loro. Quanti minuti può fermarsi Antonella Uliana qui con noi? Quanto vuole, signor Federico? Quanto vuole, grazie. Allora no, la teniamo qua un po', molto volentieri ovviamente. Bruno Fasan, prima abbiamo sentito qualche battuta velocemente, adesso facciamo un'analisi di questo voto. Partiamo dalle europee di ieri sera e arriviamo poi oggi a quella che si sta delineando come una vittoria di un certo peso del candidato Miatto. Beh, i risultati danno ragione a Salvini, indubbiamente, e il voto amministrativo è susseguente al voto delle europee, pertanto un ottimo traino le votazioni europee. Il candidato Vittorio Veneto, candidato da Re, sicuramente ha fatto anche da traino, ed era il momento di riprendersi il comune, diciamo così. Poi prima tu hai detto cosa succederà in futuro, ma io dico che 5 Stelle e Conte sono un'assicurazione sulla vita per la Lega, perché siamo partiti 2 anni fa, un anno fa al 17%, siamo al 34%, e viceversa 5 Stelle sono passati dal 34 al 17. Io se fossi il capitano, fossi Salvini, non farei niente, andrei sempre avanti così, perché la cosa si evolve sempre a nostro favore. Sta per arrivare da Re dove? In sede alla Lega. Sì, ma da Re si materializza di qua e di là, prima ce l'avevamo in un monitor, lo vediamo. È uno e Trino. Uno e Trino, esattamente. Allora c'è anche chi dice che adesso Salvini ha in pugno sostanzialmente Conte e i 5 Stelle, è così? In pugno. Ce li aveva in pugno anche prima? Sì, no, io credo che 5 Stelle dovranno fare una grossa riflessione politica sul sempre dire no, perché non è che la Lega stia osmotizzando il 5 Stelle. I 5 Stelle prendono i voti per le cose che fanno, pertanto dire sempre no, essere contrari, li penalizza. Non credo che sia la Lega che costringa quelli di 5 Stelle a votare. Ha recuperato anche il PD, pertanto i vecchi votanti del PD sono tornati nel PD e tanti altri si sono anche stufati del modo di governare, credo, del PD. Non so. Uliana, cosa mi dice? Allora, stiamo facendo un discorso a livello generale, stiamo parlando di temi più concreti, insomma vorrei un attimo capire, perché a me piace parlare concretamente delle cose e qui stiamo un po' generalizzando, secondo me. D'altra parte poco si incide a livello nazionale, si può avere solamente delle idee così, però dico che anche a Vittorio Veneto i 5 Stelle, che hanno preso il 20% nell'ultima consultazione, non si sono nemmeno presentati come lista amministrativa. Incredibile questa storia. Abbiamo sentito l'ex candidato Marco Borsoi prima, proprio ai nostri microfoni, ha analizzato un po' la situazione. Tra l'altro Marco Borsoi che ci fa una domanda per Antonella Uliana, ma che faremo dopo aver visto i dati che vedono un'altra sezione. Adesso compariranno magicamente, eccoli qua, 19 su 33, Miatto al 57,48%, Dus al 25,47%, De Bastiani al 10,68%, Toffoli al 5,13%, Peterle all'1,24%. Non ci discostiamo praticamente di nulla
rispetto a prima, e quindi questo potrebbe essere il dato che via via, sezione dopo sezione, poi cercheremo di capire quali sono le sezioni, ma purtroppo il sistema quest'anno non ci permette di capire e di avere i dati scorporati sezione per sezione. Mi promettono anche che a qualche ora avremo le preferenze in maniera un po' più strutturata, però aspettiamo un attimo. Se così fosse, lo stiamo ribadendo già da un po' di tempo, ora sono le 18:04, Miatto sarebbe il nuovo sindaco di Vittorio Veneto, e Fasan è lì che gioisce sotto i baffi che non ha. Diciamo siamo al 57%, ma vabbè, insomma, direi non male. Non è normale. Non male, direi. Diciamo che Vittorio Veneto si vince sempre per 200-300 voti di differenza. Questa volta la forchetta è più ampia. Vuol dire che ci sono stati anche fattori esterni alla politica vittoriese che hanno condizionato questo voto, sicuramente. Un'altra sezione è arrivata, siamo sempre lì, 57 Miatto, 25 Dus, 10 De Bastiani, 5 Toffoli e 1,20 Petterle. Intanto vedo che si stanno preparando degli amici nel collegamento, ma avevo una domanda da fare all'assessore ancora per qualche ora a questo punto, forse non leggia più, chi lo sa, Uliana? Forse sono già scaduta comunque. Aveva la data di scadenza? Sì. No, dai, no. Allora, sì, non potete parlarmi in 10 perché altrimenti non ce la faccio neanche. Bravo, ma... Marco Borsoi dei 5 Stelle, che oggi ci invia tante domande, si può chiedere all'ormai ex assessore Uliana cosa le piacerebbe che il suo successore continuasse a fare delle varie attività che lei ha promosso durante il suo mandato di assessore alla cultura? Questa è una domanda interessante. È una domanda interessante, e visto che mi viene posta da Marco Borsoi, credo di dover sicuramente mettere in testa a tutte l'impegno a continuare in modo sempre più coinvolgente dal punto di vista della partecipazione il concorso nazionale corale. Oh, ok, e quindi parla così perché intanto andiamo pure, vai a pieno schermo, scusi, qua ovviamente non so dove siamo, vediamo anche Francesca, adesso lasciamo stare, vediamo, siamo nella sede della Lega, giusto? Sì, in un'immagine un po' così, però non importa, vediamo se ci arriva anche l'audio, chiedo scusa ad Antonella Uliana. Nessun problema. Vediamo se ci arriva l'audio, vediamo dei festeggiamenti, intanto fotografie, non vedo i baffi finti di Terè, ma vedo i baffi proprio quelli veri, ok. Rientriamo in studio, quindi dicevamo concorso corale perché Marco Borsoi fa parte del coro degli sconcertati che si è difeso molto bene all'ultima edizione del concorso nazionale corale, giusto Uliana? Certo, e poi perché il concorso corale è effettivamente una di quelle manifestazioni che rendono Vittorio Veneto conosciuta in tutto il territorio nazionale, e l'obiettivo era quello anche di tentare di allargare sempre di più la partecipazione anche a paesi esterni all'Italia, ad altre nazioni. Molto bene. Staremo a vedere chi sarà anche il futuro assessore alla cultura. Fasan. Se posso permettermi di dire, io molto volentieri al futuro assessore alla cultura darei tutta una serie di spunti o comunque di suggerimenti, o chiamiamoli di passaggio di consegne. Un passaggio di consegne per i progetti che sono stati messi in campo, che hanno una scadenza ovviamente più lunga. Io questa cosa non l'ho avuta, non l'ho fatta quando sono entrata, ed è una cosa che mi è mancata, e non c'è stata, non ovviamente per una scelta politica precisa, ma perché c'era l'assessore De Bertolis che aveva problemi di salute, quindi sì, questo lo sottolineo. Però a me è mancato, perché riuscire a garantire una continuità di progetti già avviati in città penso sia un valore e un punto di partenza che possa anche aiutare chi si mette a lavorare su cose che sono già partite. Ecco, mentre parlava Antonella Uliana, vediamo queste immagini verticali, quindi qualcuno
pagherà per questo che abbiamo appena sentito. Adesso dobbiamo aspettare un quarto d'ora che si girano. Avevamo delle immagini direttamente dalla sede della Lega Nord, ma io volevo chiedere, mentre aspettano sempre Toffoli, lei aspetti, non si preoccupi, vedo che sta aspettando. Volevo chiedere a Fasan, Uliana ci diceva che appunto al momento non sappiamo chi sarà il prossimo assessore, non ci sta sentendo nessuno, quindi ce lo dica in confidenza, siamo solo io e lei. Avete già iniziato a fare un po' di totonomi nei giorni scorsi o no? Assolutamente no, qualcuno avrà fatto da qualche parte sicuramente in campagna elettorale promesse di aiutini vari, però nessuno di noi si è permesso di dire a Tony Miato voglio fare l'assessore. Io dico che sarà i voti di preferenza che faranno un po'... Fasan, domanda secca, lei vuole fare l'assessore? Ma... domanda? La domanda mi prende alla sprovvista, diciamo così. Bene, allora le lascio un po' di tempo per pensare, intanto c'è chi... I prossimi ospiti ridono. Andiamo con 21 sezioni su 33, il dato nuovo che però è fisso. Sale De Bastiani, no? C'è salito di un qualcosa. Ormai i numeri iniziano a metterci a dura prova. 57 comunque il candidato Antonio Miatto, Dus al 25,25, De Bastiani all'11,09, Toffoli al 5,35, Petterle all'1,19 e siccome stanno aspettando da un'ora, parliamo subito e ci colleghiamo con gli amici. Grazie, scusate, ma eravamo, come si dice dalle nostre... Abbiamo visto che eri occupato, tranquillo. Ci siamo persi in ciaccole, come si dice dalle nostre parti. Abbiamo una compagine, se non sbaglio, della lista civica Forza Vittorio a sostegno del candidato sindaco Michele Toffoli, che si è ripalesato davanti alle telecamere, adesso al freddo. Prima era qui al caldo, adesso è fuori. Mi ha portato anche 3 giovanissimi ospiti. Pensavo che, di pasticcini. spero di ricordarmi i nomi, sono Laura, Jacopo e Giovanni. Ho detto, ok, perfetto. Linea a voi. Allora, io farei parlare innanzitutto Laura. Parliamo sempre di quote rosa, di donne. Io darei la parola alla ragazza. Allora, intanto cosa ne pensi di questi risultati? Cosa ti aspettavi? E soprattutto come mai ti sei voluta candidare? Allora, devo dire che siamo abbastanza contenti del risultato e il nostro intento innanzitutto era comunque far vedere che ai giovani interessa la politica, soprattutto che ci interessa la nostra città. Quindi non siamo venuti qui per strafare, l'unica cosa che volevamo era proprio che i giovani si interessassero alla città. Noi lo stiamo facendo, siamo sicuri che anche altri giovani vorranno poi seguire il nostro esempio e lo speriamo. E questi risultati sono solo comunque l'inizio di un lavoro che faremo insieme, che continueremo a fare nonostante non dovessimo vincere o tutto. Noi comunque continueremo a lavorare e a fare qualcosa per la nostra città. Grazie. Ti faccio un'altra domanda. Cosa augurate al futuro sindaco di fare dal punto di vista proprio delle azioni sempre che non sia Toffoli, giovani? Perché attenzione. Beh, sicuramente bisogna creare degli spazi in cui i giovani possano anche portare le loro idee e mettersi in gioco per la città, come stiamo facendo noi, ma non solo nella parte politica, anche nella parte culturale. Abbiamo tante scuole d'eccellenza e quindi secondo me vanno valorizzate portando nuovi progetti e anche un po' mettendo in mostra tutte le caratteristiche positive che hanno i nostri ragazzi delle scuole, i nostri coetanei, diciamo, che molto spesso sono abbastanza trascurate, però portano un gran bel risultato anche alla città, ecco. E invece chiedo a Jacopo cosa ne pensi dell'affluenza alle urne. Prima ho avuto con me un altro ragazzo di 22 anni, ho chiesto anche a lui ovviamente era andato a votare. E ti dispiace che quasi non dico la metà, ma il 45% dei vittoriesi non sia andato a votare, e come mai secondo te?
Comunque sicuramente quel 40% fa sempre comunque la differenza, quindi è un dispiacere che queste persone non siano andate a votare. Noi puntavamo anche nel convincere tutte queste persone a esprimere una loro comunque preferenza e anche proprio verso un impegno nel dare una propria idea. Noi comunque abbiamo provato a lavorare per fare questo sforzo in più e comunque è sempre un dispiacere non poter sentire le idee di tutti, e questo qua è l'unico pensiero che possiamo avere. Come far di più è lavorare e portare delle altre idee altrettanto belle e altrettanto forti per convincere queste persone a dare il loro pensiero in tutto questo. Grazie. Facciamo fare 2 parole anche a Michele. Volevo solo ringraziare questi splendidi ragazzi, perché forse loro non si stanno rendendo conto del risultato che stiamo raggiungendo, cioè stiamo battendo dei partiti che esistono a livello nazionale da anni, che hanno degli sponsor ovviamente sia televisivi e tutto, e loro sono dei ragazzi veramente prestati alla politica, perché sono dei ragazzi che amano la loro città e io sono orgoglioso di loro, quindi devono essere felici di quello che abbiamo fatto. E auguri al prossimo candidato sindaco Tony Miato, senz'altro, che avrà cura per i giovani. Grazie ancora ragazzi. Grazie a voi, grazie. Grazie Irene. Allora, abbiamo alternato il collegamento dal quadrilatero a delle immagini. Per la verità la qualità lascia un po' a desiderare, ma oggi ovviamente, come sempre in questi casi, funziona tutto quando provi e poi nel momento clou ci lascia un po' a piedi la qualità, ma insomma distinguiamo il candidato sindaco Miato all'interno della sede della Lega, lo vediamo attorniato da tante persone. Io chiederei a questo punto che, se torna, Francesca, diamo una telecamera normale e così portiamo a casa delle immagini un attimo qualitativamente un attimo più di una qualità più elevata. Tra un po' torneremo ai dati. So che tra poco Antonella Uliana ci saluta, giusto? Cosa fa? Torna al seggio oppure va a casa a mangiare? No, voglio capire il microfono. Giusto, sì. Prima vorrei capire com'è finita, nel senso, esatto. Sì. Quindi aspettiamo. Ecco. Ok, vuole salutare i nostri telespettatori? Sì, saluto tutti quanti. Io posso dire, visto che sono ospite qui della Tenda TV, che in questi 5 anni non posso che ringraziare i giovani della Tenda TV per il loro impegno, per il loro lavoro, perché ci sono sempre stati vicini nel testimoniare con le loro telecamere, con le loro parole, quelli che sono stati momenti fondamentali che la nostra città in questi 5 anni ha vissuto. Quindi grazie tantissimo anche a voi. Mettiamo i violini. Grazie. No, nessun violino, perché sai benissimo che è sincero. No, adesso sveliamo anche un altarino. Allora, noi ci siamo parlati, credo per la prima volta, in occasione della diretta elettorale di 5 anni fa. Ci siamo parlati proprio via collegamento, giusto? Sì. Quindi ne è passata di acqua sotto i ponti, possiamo dirla, giusto? Esatto. Bene. Ma insomma ci torni a trovare anche più tardi. Certo, sì. Avevamo un accordo per le 21 di questa sera. Glielo ricordo. No, non ho messo in agenda, adesso non lo metterò. Perché noi siamo qui fino alle 11. Grazie, scherzi a parte, grazie Antonella Uliana per essere stata qui, però veloce come il vento, non esteticamente, però arriverà un altro ospite che può entrare. Facciamo entrare l'ospite. Ci muniremo, credo, per la prossima. Ci fosse stato il ballottaggio avremmo avuto un po' più invece così, però non è detto, magari nelle ultime sezioni meglio, dice giustamente Fasan. No, dicevo che avremmo messo un campanello tipo quello di Vespa per gli ospiti, no? Per fare un po' di cancan. Abbiamo dei dati? Perché qui ormai sto fondendo Davide praticamente. Andiamo pure con la schermata. Se parte, vediamo se parte, eccola qua, lieve calo di Miato al 56,41% quando ci sono 22 sezioni su 33, quindi
2/3 delle sezioni sono state scrutinate, ci avviamo verso insomma, la definizione sempre più completa della situazione, quindi con i risultati che contiamo di darvi in maniera definitiva più tardi. Ci ha raggiunto in studio Giovanni Napol, buonasera. Buonasera a voi. Allora, Napol, così la vostra in questo momento Fasan sorride e Napol anche. Cioè, ecco. Sì, allora, nel senso che bisogna sdrammatizzare, certo. Dire, quindi sì, io faccio già gli auguri al nuovo sindaco, perché mi pare che l'andamento sia ormai abbastanza delineato. Se, come diceva prima la collega Oliana, il nuovo assessore al bilancio o attività produttive o altre cose che subentrerà riterrà opportuno, sono a disposizione per fare una sorta di passaggio di consegne che magari può aiutare anche per mettersi subito in agenda rispetto alle questioni che sono in lavorazione. Ecco. In lavorazione. Allora, abbiamo più volte fatto un raffronto con le elezioni europee. Secondo lei Napoli, cioè già ieri sera la cosa era delineata oppure no? Diciamo che queste elezioni sono state molto condizionate dal mio punto di vista dalla situazione nazionale del voto dell'anno scorso e poi dall'andamento del dibattito politico che c'è stato in questo anno, che ha coinvolto temi importantissimi, l'Europa, il nostro modo di stare in Europa, il ruolo dell'Italia, in un modo che secondo me, che a me non è piaciuto per niente, ma voglio dire, questi sono i dati e poi nell'ultimo periodo c'è stata un battage, diciamo così, televisivo e sui social media che ha, secondo me, distorto abbastanza la percezione dei cittadini rispetto alla realtà delle cose. Ma insomma, questa è la democrazia e ciascuno poi esprime, utilizza il proprio voto, che è una sorta di moneta con la quale acquista il prodotto che ritiene più opportuno acquistare. Dopo magari uno si accorge che ha comprato una cosa che forse non era quella che credeva di comprare, ma insomma, questa è un'altra storia. Napoli, avvierei un discorso che riguarda un po' il successo per certi versi di alcune liste civiche, magari raffrontato anche al risultato dei partiti. Devo dire che mentre stavamo preparando la maratona di questi giorni, insomma, ci aspettavamo un exploit, insomma, delle liste civiche e magari appunto i partiti un po' più indietro. In realtà la Lega non ci dice questo, per esempio, ecco, quindi il 34, lo ripeto, di Salvini di ieri sera, che abbiamo ripetuto più volte, ci fa capire che insomma i partiti godono, almeno resistono, insomma, ecco. Però vorrei raffrontare un po', e per questo chiedo, dopo aver rivisto i dati dei candidati sindaco, ancora una volta cerchiamo sempre di proporvi queste grafiche per far sì che anche chi si fosse messo in collegamento adesso alle 18:23 così abbia la percezione di come sta andando la situazione, ma andiamo a vedere anche i dati scorporati lista per lista, perché lì possiamo fare delle riflessioni. Eccolo qua. Ci arriva, allora, Grande Nord all'1,12%, Vittorio Città in Movimento al 2,52%, Forza Vittorio al 2,33%, queste sono due liste civiche, così come sono due liste civiche. Partecipare Vittorio al 6,33%, che per esempio all'inizio con Saracino abbiamo fatto tutto un discorso e Partecipare Vittorio era più indietro, adesso la vediamo al 6,33% a fronte di Rinascita Civica al 5,4%, ma cambia poco. Vediamo la schermata che fa riferimento alla coalizione di Toni Miatto, la coalizione che alle 18:24
sta vincendo queste elezioni comunali, elezioni amministrative di Vittorio Veneto. Mi soffermerei, se siete d'accordo, oltre al dato della Lega, che comunque è al 27-34%, mi soffermerei sul dato della Civica, Toni Miato sindaco, al 18,16%. Perché mi soffermo qui? Andiamo avanti con la grafica, perché la Civica, Toni Miato sindaco, prende di più rispetto alla lista Partito Democratico. Ok? Allora, è una riflessione che possiamo fare, oppure ovviamente a livello comunale c'entra il nome, c'entra il candidato, quindi alla fine che uno voti da una parte il simbolo, il partito cambia poco, perché l'obiettivo è quello di far salire una persona? Domanda, parto da Fasan. Beh, la lista civica è data il risultato della lista civica è dato essenzialmente dal lavoro che fanno i singoli candidati. La lista civica Toni Darè, il sindaco, ha lavorato benissimo, ha lavorato un paio di mesi, ha investito anche tempo e denaro, credo, e il risultato si è visto. Se tutti si impegnassero allo stesso modo, anche liste di partito avrebbero più successo. D'altra parte il PD ha preso il 14-15%, però De Bastiani ne ha portate via una bella fetta. Sì. No? L'elettorato di centrosinistra rimane sempre coeso, diciamo, no? Nelle sue convinzioni. Solo si è diviso in due liste che dovranno fare, non entro nel merito del PD, però ma adesso dovranno chiediamo fare a una Napoli riflessione su quello che è successo, perché non è possibile che a Vittorio Veneto 5 Stelle manchino l'appello, il PD si divida in due liste, le liste di supporto che hanno fatto vincere la volta scorsa Tonon passano all'opposizione, diciamo così, contro. È tutta una riflessione da fare che era in casa del PD, che non entro nel merito. Onore e merito invece la lista di Toni Miato, il sindaco, che annovera dei candidati consiglieri importanti, che alla fine vedremo, quando ci sarà l'ora delle preferenze, quante preferenze hanno preso, perché prendere il 18% sono curioso a vedere i voti di preferenza di tutti quanti. Allora io vi do anche questo, e dopo chiedo a Napoli ovviamente, che non sfuggirà alla domanda. Io ho anche un fantastico, adesso non so, devo dirlo sottovoce perché altrimenti, un fantastico file con le preferenze al momento dei candidati consiglieri. Solo che c'è un piccolo problema, che è scritto in carattere, penso, 2 e ha un'estensione di 1,5 metri, e pur avendo il monitor grande faccio obiettivamente fatica. Adesso, se mi date un po' di tempo, mentre Napoli risponde alla domanda, ci proviamo, ok? Napoli. Anzi, fermi là, un secondo. Facciamo una cosa tecnica, rimaniamo qua, demicrofoniamo Fasan. Ecco, ci dispiace, ma poi capirete perché, insomma, perché qui abbiamo troupe che vanno, che vengono, è un po' un porto di... No, basta che togliete il microfono da lì, semplicemente, esatto, e Fasan è rimasto non col cerino in mano, ma con il cavo del microfono. Succede anche questo nella nostra maratona, mentre, tra l'altro, non possiamo inquadrarla, ma... Antonella Uliana, che aveva fretta, quando ha sentito parlare del file con le preferenze è rimasta qui e sta cercando, però quelle del Grande Nord come visualizzazione. No, allora facciamo un po' di ordine. Intanto chiedo alla regia anche del quadrilatero, andiamo pure sulla gente, perché poi torniamo anche da te, Irene, che ti paghiamo profumatamente in questo pomeriggio e vogliamo farti lavorare. Andiamo a vedere che si sta creando un manipolo di persone, giusto Irene? Irene? Non ti sento. Fede? Sì? Non ti sento. Non mi senti perché c'è troppa gente? No, sento pochissimo. Vabbè, ok. Ah, ok, adesso meglio. Ok, no, dicevo che si sta facendo su gente lì al quadrilatero. A parte Varaschin, che ha già parlato ampiamente. Sì. Ecco, ok. Adesso diciamo che
nell'ultima mezz'ora, a parte la nostra fedele signora che guarda che è i sempre dati, qui con sì, noi esatto. dalle 2 del pomeriggio, Esatto. devo dire che nell'ultima mezz'ora sempre più persone si stanno avvicinando alla nostra postazione, un po' curiose di vedere i risultati. Credo che dipenda principalmente dal fatto che lì ci sei tu. Se ci fossi io ci sarebbe No, molto non meno penso, successo, sicuramente. sappilo. No, non penso. Non Tra penso l'altro, proprio. tra l'altro, giusto per stemperare un po', e c'è Napoli che qui è un quarto d'ora che deve rispondere, ma poi mi perdonerà, giusto per stemperare, mi dicono che sei stata paragonata, ci arrivano notizie di tutti i tipi, sei stata paragonata a Ilary Blasi, non so se corrisponde a verità questo parallelismo. Boh, so che... Io dico sempre che di Ilary Blasi sì, ammiro il marito. Ok, adesso il marito, salutiamo Totti e Ilary Blasi e torniamo a discussione un filino più seria. Saluto anche il mio però di marito, esatto. che non vorrei mai. Esatto, molto bene, vediamo anche degli esponenti politici lì che si aggirano. Torniamo seri, stavamo parlando del discorso, è giusto anche stemperare un po', perché siamo in onda dalle 2, sono le 18:30, vediamo il miraggio delle 23 lontano. Ancora lontano, Davide, tutto a posto? Davide ormai è in canottiera, fra un po' qui fa caldo. Torniamo seri, stavamo dicendo della questione liste partiti e liste civiche. Stavamo analizzando questo dato che riguarda la civica di Toni Miatto, che ha un risultato di tutto rispetto, di tutto rilievo, paragonata per esempio anche la civica di Dus, tra l'altro Uliana che è stata qui ospite prima era appunto uno degli esponenti che facevano parte della lista civica di Dus, però appunto il Partito Democratico ad esempio ha preso numericamente meno rispetto alla civica del candidato vincitore. A questo punto possiamo iniziare a dire così, Toni Miatto, che aspettiamo ovviamente ai nostri microfoni. Napoli, come vede questa riflessione? Può essere campata in aria? È facile che io dopo 5 ore inizi. No, ma insomma diciamo che sono considerazioni che facciamo così un po' a ruota libera, senza particolari, come dire, attività di ragione. No, io credo che queste elezioni siano lo sbocco di 5 anni di opposizione fortissima a questa amministrazione, perché diciamo che non è stata una passeggiata. Abbiamo affrontato problemi fortissimi che, come si dice sempre, li abbiamo trovati sul tavolo, a partire da Piazza Meschio, il Carnielli, il Victoria, Villa Papadopoli, la discarica di Forcal e tutta una serie di altre questioni che abbiamo cercato di affrontare al meglio. Naturalmente affrontare queste problematiche non è semplicissimo e soprattutto non è facile fare un racconto che sia attraente per il cittadino. Sono questioni complesse che hanno una grande natura tecnica intrinseca e questa è una situazione che noi abbiamo portato avanti fino a questi giorni. Voglio dire, la risoluzione della questione per esempio del Victoria con la risoluzione con la nuova farmacia e l'area per il nuovo campo di rugby è secondo me un successo di questa amministrazione, ma apre una prospettiva nuova per tutta la città, insomma io vedo così. Naturalmente questa azione di contrasto che è stata portata avanti in maniera così forte, sistematica, secondo me con toni a volte inaccettabili, perché si è scesi purtroppo anche nel campo personale, soprattutto per quanto riguarda il sindaco Tonon, ha lasciato il segno e quindi ha generato un'aspettativa di adesso facciamo così la demolizione. Quindi bravi gli amici della Lega a mobilitare le persone, a portarle con slancio ad affrontare la tornata elettorale.
noi abbiamo fatto la nostra azione amministrativa e con lo stesso stile abbiamo affrontato anche la campagna elettorale. Non abbiamo fatto polemiche contro nessuno, abbiamo semplicemente tirato le somme del lavoro fatto e presentato, come dire, quello che potrebbe essere quello che poteva essere una continuazione dell'azione amministrativa di questi 5 anni. Io direi questo. Grazie, come analisi mi Prego. pare che insomma ho ascoltato, nonostante, perché loro mi vedono che io intanto No, ma so che Campo dall'Orto è non saprei ripetere, ma ho figura ascoltato. straordinaria. Sì. Bene, allora cerco di darvi le preferenze, perché so che mi hanno mandato anche dei messaggi minatori della serie, esci queste preferenze. Allora, da dove partiamo? Io vi do non vi do la preferenza di tutti quanti, se no stiamo qui fino, cioè ok che dobbiamo fare le 11, però vorrei tenere un po' l'ascolto abbastanza alto. Allora, vi do il primo per ogni lista, ok? Ci accordiamo così, non abbiamo grafiche, non abbiamo niente, sto sempre guardando da questo file un po' minuscolo. Allora, per Valerio Petterle la lista è la lista Grande Nord, il primo è Mazzucco Fabio, il primo della lista Grande Nord. La Civica Vittorio Veneto Città in Movimento, candidato sindaco Michele Toffoli, vede al primo posto Gianpietro Buttazzi. Poi la Civica Forza Vittorio, sempre per Michele Toffoli, vede al primo posto Jessica Finotto. Poi candidato sindaco Alessandro De Bastiani, lista Partecipare Vittorio. Al primo posto abbiamo Matteo Saracino. Poi per la Civica, poi magari vi darò anche, questi sono numeri un po' più alti per il momento. Voi vorreste sapere anche a quante sezioni fanno riferimento? No, non importa. De Bastiani sindaco, Rinascita Civica, in testa abbiamo... Un attimo, che vorrei darvi i dati giusti, che se per caso sto sbagliando, poi qualcuno saltano delle teste, a parte che decido io. Mirella Balliana, appunto prima della lista Rinascita Civica De Bastiani sindaco. Andiamo a Miatto e vedo scalpitare... Non scalpita, Fasani tranquillo, gli abbiamo anche tolto il microfono a Fasani, quindi neanche in consiglio comunale sono arrivati a tanto, invece noi no, diamo questo. No, sì, ma non la sentono. Cioè, a parte tutto. Ecco qua. No, adesso leggiamo i dati, la sto tirando lunga come per il televoto, no? Ecco. Allora, partiamo dalla lista. Fratelli d'Italia mi va a scavallo della pagina, però abbiamo Henry Pagotto come primo della lista Giorgia Meloni Fratelli d'Italia. Poi abbiamo la Civica Noi con Toni Miatto, sindaco, vede al primo posto Michele Varaschin, che per i nostri telespettatori, per chi non è, quello che prima ci aveva detto che non parlava fino a quando c'erano le 15 sezioni, dovrebbe essere lui, è lui, no? È Gianni Varaschin, sto straparlando, giustamente, molto bene. Allora, Toni, facciamo finta che non sia successo niente, Toni Miatto sindaco, sempre alla lista civica. Abbiamo al primo posto Posocco Gianluca, che avevamo qua in studio fino a qualche minuto fa, e poi per la Lega Salvini abbiamo al primo posto, che stacca parecchio gli altri, Gian Antonio D'Arè. Per la lista però anche Fasan Bruno non è messo male, insomma, è il terzo della lista della Lega, quindi dopo di
Fajan Bruno è il terzo, dopo Mario Rosset. Ok? Speriamo che devono ancora arrivare i Valle voti Pisina. da Valle Pisina. Certo. Ok, intanto stanno arrivando altri dati, ma finiamo questa cosa che è di una difficoltà e di una complessità non indifferente. Forza Italia Berlusconi, primo della lista Paolo Sant'Antonio. E ancora andiamo sul Partito Democratico. Roberto Tonon, il sindaco uscente, è il primo della lista Partito Democratico. Segue, vabbè, vi do anche qui, Barbara Denardi è al secondo posto. Marco Dus Sindaco, la Civica, Marco Dus Sindaco vede Antonella Uliana, che è ancora qui sotto mentite spoglie nello studio, ma noi sottolineiamo questa cosa, vede al primo posto la capolista Antonella Uliana, seguita da Mauro Bassetto. E io ringrazio pubblicamente colui che non può essere nominato, che mi ha mandato questo file Excel, ma sto perdendo la vista. Chiudiamo con Vittorio vive in Europa. Il primo è Mario D'Arè, che abbiamo avuto anche ai nostri microfoni un po' di tempo fa ormai, perché sto iniziando a perdere la cognizione del tempo. Irene, ti vedo in tutto il tuo splendore lì. Com'è? Vai, andiamo pure a vedere sulle persone che affollano. Ce ne sono un po' meno di prima. Ma? Aspetta perché ho il ritorno. Sì, ho sentito, ma vi sto dando il tempo per abbassare, ok? Vedo, okay. Allora adesso facciamo una cosa, se il cameraman ti segue, c'entra un attimo. Tra l'altro. Sì, vai. Vedo anch'io, Vedi anche vediamo tu. Se... Sì, allora, e allora io all'alba delle viene... 18:41 lo chiamerei si sta propinquando. Uno dei protagonisti, super ospite, esatto qua. Neanche contentissima di avere qui con me perfetto, l'ex candidato sindaco di 5 anni fa, Oscar Zaros, lo salutiamo, centriamolo pure, facciamogli un bel primo piano penetrante. I risultati li hai visti? Aspetta un attimo che si sistema. Sì, li ho visti io, ma infatti mi hanno detto andate al ballottaggio. No, ballottaggio, vanno perché io non c'entro niente. Ti stavo appunto per chiedere in che senso andate al ballottaggio. No, io non c'entro niente. Ti eri schierato con qualcuno a nostra insaputa? No, ce n'erano abbastanza coglioni. Quindi... no, sì, ecco, per piacere. Non siamo in diretta, ti ricordo. Sono le ore 18, sì, siamo in diretta, quindi... No, ce n'erano tanti che si sono messi, quindi non serviva che mi aggiungessi. Quest'anno poi io l'avevo fatto, lo sapete benissimo, per coinvolgere un pochino il vittoriese, sono coinvolti in tanti, in questo almeno sono servito. Dai. Allora, fermo lì Oscar, fermo lì perché la memoria, non tutti hanno la memoria di ferro. Allora, ricordiamo Oscar Zaros, che vedete inquadrato in questo momento, ex candidato sindaco di 5 anni fa con la lista Anche Vittorio al suo Oscar, se non ricordo male, giusto? Merita il suo Oscar. Merita il suo Oscar. Chiedo venia. È studiata sta roba qua. È stato uno dei protagonisti della nostra diretta elettorale di 5 anni fa, lo ricordo, ospite a fianco a me, giusto? Era alta così una volta. Lei era giovane, Irene era giovane. Hai visto come è cresciuta? Si è pure sposata. Ecco, ascolta, allora ti chiedo un flash, adesso è giusto alleggerire anche ogni tanto. Alleggerire. Oscar, andiamo con i risultati. Aspettiamo un attimo. Si sta delineando minuto dopo minuto la vittoria al primo turno del candidato sindaco Tony Miato. Una tua lettura di questa vittoria? Tra l'altro hai polemizzato un po' con l'astensione ieri, o sbaglio? Sì, ma come 5 anni fa ho polemizzato sull'astensione, per quello che mi ero messo in prima persona, e comunque è cambiato di pochissimo. Non so adesso le percentuali quanti sono ad ora. Vabbè, 57, i votanti 58. 57 e 30. 57%.
L'anno scorso, sì, scusa, 5 anni fa cos'era? 52, 50, 51 mi sembra addirittura, una roba del genere, quindi un vittoriese su 2 non è andato. Ieri era bello, come 5 anni fa, la gente è andata a votare a Bibbione, ha fatto bene. Poi e quindi però, tu dicevi che poi chi si lamenta pagherà pegno dopo. Adesso per 5 anni si lamenteranno della Lega che va male, però non sono andati a votarla, o non hanno votato PD o non hanno votato chi è che c'era. Vabbè, ok. Comunque, vabbè. Sì, ma tanto si sapeva che era un confronto tra PD e Lega, quindi vabbè, le nazionali sono andate come sono andate, era difficile che comunque vincesse il PD quest'anno perché diciamo che in questi 5 anni hanno, secondo me, non è che lasceranno un buon ricordo. Occhio che c'è Napoli che ti sente qua. Gli danno un mi dispiace, ma d'altronde non sono io che do i giudizi, anzi, però diciamo che gli hanno un po' consegnata alla Lega la vittoria, dai. Diciamo che se si faceva qualcosa di più magari al ballottaggio si andava anche, ma penso che volessero tutti cambiare di nuovo, come 5 anni fa che hanno voluto cambiare, quest'anno hanno cambiato di nuovo però. I vittoriesi continuano a cambiare, insomma, ecco, possiamo riassumerla così. Grazie. È giusto che cambia, dai, ci vediamo dopo comunque, dopo scendo io. Grazie Oscar, salutiamo anche Oscar, scoop questo, Irene, complimenti. Grazie. Allora, chi ha il microfono dei due? Fasan, presente. Allora, analizziamo un po', io prima vi ho dato le preferenze, sono dati parziali, lo ricordo prima che qualcuno ci dica ma perché, per come, eccetera, non è vero, sono dei dati parziali. Prima di Fasan andiamo con la grafica, perché abbiamo 27 sezioni su 33, quindi credo che per l'ora di cena insomma avremo più o meno il dato semidefinitivo e intanto vedo materializzarsi un'altra persona nel nostro monitor, ma teniamo un po' di suspense. Allora abbiamo Miatto al 57,07%, Dus al 25,19%, De Bastiani all'11,39%, Toffoli al 5,21% e Petterle all'1,14%. Ci stiamo discostando di veramente poco rispetto ai dati precedenti. Allora, posso dire che io alle 2:15 con ospite qua il sindaco, ancora per qualche ora, Roberto Toron, ho detto ma facendo i conti della serva delle europee si arriverebbe a una coalizione del 57%, mi attesto questa cosa perché è vera, c'è la registrazione, e se così fosse ci avrei preso, ecco, chiusa la soddisfazione personale. Detto questo, abbiamo appunto i dati che questi sono e si stanno affinando sempre di più, però diciamo che i punti percentuali cambiano molto meno rispetto all'inizio erano molto più ballerini come è giusto che sia. Abbiamo Miatto al 57, Dus al 25,19, De Bastiani all'11,39, Toffoli al 5,21, Petterle all'1,14. Sarebbe bello sentire poi se passerà di qua alle 7:30 in piazza, facciamo che la piazza diventa sotto il quadrilatero, perché altrimenti esatto, o se no in qualche maniera, insomma, ecco, che dopo non vadano da altre parti a fare interviste, e qua ogni riferimento è puramente casuale. Posso far aspettare, Fasan ha detto che sta qua all'infinito, giusto? No, all'infinito no. All'infinito no, però Napoli deve andare, allora salutiamo Napoli, ma giù non ha neanche un minuto? 2 minuti. Ecco, perché io per amor di polemica, che non abbiamo mai fatto sulla Tenda TV, ma oggi così, guardi chi ho nel monitor, io di qua, dall'altra parte, Adriano Bosteon. L'ex segretario del PD. Allora no, si deve andare, scherzi a parte, no. Non siamo, rimane qui, adesso che l'ha visto rimane 2 minuti. 2 minuti rimane qui. Insomma. Irene, la linea a te. Sì. Io sono riuscita a conquistarmi Adriano Bosteon per intervistare. Sempre in maniera platonica rassicuriamo il marito. Sicuro? Sì, vai. Assolutamente. No, commentavamo adesso, mentre voi eravate in studio,
un po' questi risultati, e anche Adriano così forse non se li aspettava. Sì, non me lo aspettavo, a dire la verità. La vittoria di Miatto era pronosticabile, al primo turno forse no, ci si domandava se era possibile oppure no. Voglio approfittare per fare i complimenti a Tony Miatto. Devo essere sincero, quando la Lega Nord ha proposto la candidatura di Tony Miatto ho capito che sarebbe stata dura, perché ero in minoranza quando Tony Miatto era assessore, secondo me è stato il miglior assessore della Lega Nord ed è una brava persona, e quindi gli auguro un buon lavoro per Vittorio Veneto. Certo che una vittoria così netta era difficilmente pronosticabile. Secondo te cosa ha sbagliato, forse, se si vuol dire che ha sbagliato, e quali potrebbero essere i buoni propositi per il futuro per il candidato sindaco Marco Dus? Marco secondo me è un'altra brava persona, e sicuramente è stato coraggioso a mettersi in lizza, mettersi in gara, in gioco, e parlare di errori è difficile. Secondo me gli errori non sono tanto suoi, ma li imputerei più alla giunta e al sindaco precedente, che in questi anni hanno un po' spaccato il centro-sinistra, e così già il vento che si respira a livello nazionale è un vento leghista fortissimo, e quindi contro una tendenza così importante ci vorrebbe una sinistra forte. In realtà si è presentata una sinistra piuttosto debole e spaccata in due parti, e quindi è stata travolta dal risultato. E invece a livello europeo sei contento Scusa Irene, non che non ci interessi l'opinione di Botteon a livello europeo, magari la chiediamo dopo, ma siccome io sono un po' più così, Botteon, e ne abbiamo parlato in apertura di trasmissione, venerdì sera con un post su Facebook ha dato una stoccata abbastanza netta, diciamo, al centro-sinistra vittoriese, dicendo quello che ci ha detto in questo frangente, cioè il centro-sinistra si è presentato diviso alle urne. Ha dato anche un nome e cognome, diciamo, a quello che secondo lui è il responsabile, cioè al sindaco Tonon e all'attuale giunta. Allora, perché questa uscita plateale a poche ore dal voto? Plateale è quello che ho sempre detto in Consiglio Comunale in questi anni, quindi non ho detto niente di però è di stato nuovo. ribadito. È stato ribadito perché secondo me è importante, cioè è bruttissimo per una persona di centrosinistra vedere questa situazione, cioè vedere una frantumazione all'interno, perché c'è il problema sempre di questa sinistra che si contrasta sempre con parti contrapposte, mentre dall'altra parte c'è questo monoblocco compatto nonostante le differenze interne. E perché questo è successo a Vittorio? Io ne sono sicuro, perché ero capogruppo, ero segretario del Partito Democratico e ho visto un sindaco e una giunta che soprattutto nel primo anno e mezzo non hanno assolutamente ascoltato nessun tipo di richiesta, e spesso sono negati al confronto. E per chi segue politica, per chi si occupa di politica è inaccettabile, quindi la frattura si è creata ed è stata una frattura lenta, pian pianino si è allargata, e poi in questo momento è difficile ricostruire sicuramente, bisogna ripartire da zero con entusiasmo per riprendere, riconquistare l'entusiasmo, però purtroppo così si è agito e si è agito malamente. Napoli come risponde a Botteon? Ma io rispondo semplicemente che io stesso, nonostante abbia fatto 14 anni di consiglio comunale, l'esperienza che ho fatto come assessore mi ha portato a riconsiderare molte cose, perché quando tocchi con mano le problematiche vere, le persone intelligenti magari cambiano anche idea, cambiano atteggiamento e prendono atto della realtà, quella che essa è, non quella che si vorrebbe. E quindi credo che sia questo un po' il problema, insomma. Secondo me è una questione di maturità, perché noi ci siamo confrontati con tutta una serie di problematiche delle quali non, come dire, avevamo cognizione nel loro spessore, e questo purtroppo ha generato, così voglio essere anche molto sereno, chiamiamole delle incomprensioni. Va detto però che il ruolo avuto nei primi anni di amministrazione da parte del consigliere De Bastiani e anche di Adriano Botteon è stato un ruolo
come dire, chiamiamolo di opposizione interna, che sicuramente non ha giovato al complesso delle attività da portare avanti. Poi errori ne possiamo fare tutti, ognuno ha il suo carattere, e la capacità deve essere quella di tenere assieme tutti quanti. Però questo non sempre si rende possibile, ma insomma credo che alla fine molte cose siamo riusciti a portarle avanti con difficoltà, cercando anche di far capire e di spiegare il perché si sono scelte certe strade rispetto che altre. Esempio, il finanziamento di Piazza Meschio, per esempio, no? Tanto per non citare sempre cose che non esistono. Io sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Per me è stata un'esperienza di straordinario valore, che mi piacerebbe che tante persone avessero l'opportunità di fare, perché secondo me, questo l'ho notato in questi anni, ci sono un sacco di persone che parlano senza conoscere, non dico bene, quasi zero le cose di cui parlano. E questo secondo me è un problema. È un problema per tutti quanti, per maggioranze, minoranze, tutti quelli che vogliamo, perché avere gente consapevole che è padrona degli argomenti di cui parla è un valore aggiunto per tutti. Si trovano soluzioni migliori, secondo me. Grazie Napoli. Grazie, io vi lascio perché devo andare via. Deve andare, Grazie. ecco qua. Beh, vediamo se vuole rispondere. Federico, sì, vorrebbe rispondere un attimo solo. Sì. Saluto Giovanni, però i primi 2 anni in cui ero in maggioranza ho sempre sostenuto la maggioranza. Sa benissimo, però è importante ricordarlo, perché i voti si perdono anche per ciò che si fa e ciò che non si fa. Io me ne sono andato quando è stato scelto di finanziare Piazza Meschio col nuovo supermercato di fianco alla Cadoro. È una cosa concreta questa, non è una cosa scampata in aria, è una cosa che conosco benissimo, conosce benissimo anche lui. Nel momento in cui me ne sono andato, per fortuna l'operazione è saltata, però la frattura ormai c'era stata, però è su un fatto concreto e su altri fatti concreti che c'è stata la frattura, non per idee campate in aria. Ecco, grazie. E su questo, ciao. Grazie Adriano, grazie Adriano Botteon, grazie. Allora, sì. Federico, se vuoi io avrei già un altro ospite, anche più di uno. Ok, preparati che così facciamo due parole qui con Fasan, che è rimasto qui nel nostro studio, silente. Come promesso tra l'altro, perché lui ha detto io rimango qui fino a quando serve. E è rimasto qui, esatto. Solo per la simpatia che provo nei vostri confronti, chiaramente. Ha pensato a dove andremo a cena più tardi, non perché... A casa mia che c'ho una cuoca favolosa a casa, chiaramente. Basta una telefonata. Molto bene. Se posso rispondere a Napoli, perché Napoli è la vecchia volpe del Consiglio Comunale e distorce un po' le cose, no? Dice che noi abbiamo vinto perché il trend in Italia è favorevole, ma a loro... avevano Renzi al 41% come partito, illo tempore, e mi sembra che quello sia stato con merito degli 80 euro nella busta paga agli operai, che io sono d'accordo di mettere sicuramente, però tutti quanti fanno del proprio meglio, no? Docet, Pota 100, il reddito di cittadinanza, tutti fanno quanto che è possibile. Se però questo va a buon fine per aiutare le famiglie, va benissimo. Poi dice che la minoranza per 5 anni ha lavorato, io dico bene, perché il compito della minoranza è sicuramente fare un controllo dell'amministrazione, e se ho dovuto fare 580 interventi per più di 8 ore, credo che li ricordiamo. Credo che la maggioranza abbia qualche riflessione da fare, perché se non avessi avuto nulla da dire, sicuramente avrei speso il mio tempo, invece che contro avrei parlato a favore delle cose. Ecco, solo quello. Grazie Fasan, vedo Irene pronta, quindi adesso tieniti pure la linea per un po', gestisciti, centriamo un attimo, esatto, vi lascio il tempo
di sistemarvi. Ecco qua, perfetto. A te la linea, Irene. Io sono, come potete vedere, in compagnia di Antonella Caldart, che è ex assessore alle politiche giovanili nella giunta ancora di Darè e un po' assente dalla politica ormai per 5 anni. Quindi com'è stato il ritorno? È stato un bel ritorno. È stata una campagna elettorale molto impegnativa, però ho subito creduto che Tony Miatto fosse il sindaco giusto per Vittorio Veneto e oggi i risultati lo hanno dimostrato. E vi aspettavate questo risultato? Pensavate ad un ballottaggio? Io parlando prima col signor Varaschin mi diceva che non sapevate neanche voi questi giorni, c'erano un po' di rumors, però in realtà è andato tutto molto molto bene. Diciamo che chi partecipa a una gara spera sempre di vincere, poi è chiaro che bisogna essere realisti e fare i conti con i numeri. In questo caso però c'erano delle vibrazioni molto positive e non tanto contro chi ha governato, ma proprio a favore di Tony Miatto, che è decisamente una bravissima persona e credo che si sia anche contornato di persone altrettanto per bene. Da domani, se voi sarete i vincitori, che ormai mi sembra di capire i numeri ci sono, cosa farete? Quale sarà il primo buon proposito? Beh, innanzitutto bisogna costituire il Consiglio Comunale, io credo di entrare, visti i numeri che stanno arrivando, e quindi l'impegno è sederci in Consiglio Comunale con il nostro nuovo sindaco, dare il via al programma che è stato scritto, è stato pensato ed è stato condiviso dai cittadini che ci hanno scelti. E a proposito di numeri, appunto, essendo le preferenze molto buone come risultato, si aspettava questo risultato? Ecco, questa è una cosa che mi ha personalmente molto emozionato, perché ho visto le preferenze nei seggi e ho visto che sono molte di più di quelle che mi aspettavo, considerato che da 5 anni sono rimasta fuori dalla scena perché non ho potuto partecipare attivamente ai consigli comunali, non essendo stata eletta la volta precedente. Credo che a livello personale abbia pagato un po' l'impegno, la persona che sono e che sono diventata, se posso dirlo, grazie ad una persona che da sempre mi ha insegnato quali sono i valori da coltivare quando si parla con le persone e si lavora nella città, e cioè, se posso dirlo, mio padre Giacomo Caldarto, un grande maestro da questo punto di vista. Se sei d'accordo, Federico, se ci sei ancora? Non ci Yes, sei più? sì, ci sono. Ok, io se non hai altre domande io saluterei Antonella e la lascerei andare. Allora ho Napol che fuori microfono chiede. No, fermo. Abbiamo qui davanti un nuovo assessore, allora? No, questo certamente non dipende da me, è una decisione che prenderà il sindaco, e quindi io sono a disposizione innanzitutto come consigliere e poi per quello che sarà, ma certamente non dipende da me. Ok, grazie. Grazie. Ho appena chiamato Fasan, Napoli, vabbè, ormai insomma perdonerete cari telespettatori. Allora, Irene, intanto ti do questa comunicazione. Sì, io vedo anche dietro di me il candidato Rosset, adesso prova a vedere se vuole fare 2 parole. Ok, poi indicazioni per la regia, dal regista di qua. Irene? Sì. Allora, indicazioni da adesso per il futuro, state in mezzo all'inquadratura, ok? In mezzo. Altra cosa, mi dicono sempre per vie traverse che sta arrivando Miatto in piazza, ok? Quindi l'obiettivo è averlo per primi. Poi... Va bene, sarà fatto, non ti preoccupare. Brava. Facciamo i compiti per casa. Grazie, ciao. Continuiamo a vedere intanto i risultati per chi alle 19.03 abbiamo scavallato, siamo in onda dalle 14. Abbiamo ancora 27 sezioni su 33, poi vedremo se ci arriveranno anche aggiornamenti sulle preferenze. Abbiamo sempre Miatto al 57,07, Dus al 25,19, De Bastiani all'11,19,
4,39%, Toffoli al 5,21%, Peterle all'1,19%. Non so se abbiamo mai visto le liste di questo o se le abbiamo neanche aggiornate. Le abbiamo aggiornate, quindi le vediamo perché insomma è giusto per vedere se c'è qualche decimale di spostamento, perché insomma più o meno siamo lì. Grande Nord 1,12, Vittorio Città in Movimento 2,51, Forza Vittorio 2,37, Partecipare Vittorio 4,98, Rinascita Civica 6,21, può essere che prima avessimo invertito i dati, non lo so, forse sono cambiati effettivamente. Fratelli d'Italia al 2,93, quindi scende leggermente. Civica Noi con Tony Miatto 4,37, sempre al 18,04 la Civica Tony Miatto sindaco. La lista della Lega al 27,81, Forza Italia Berlusconi sale un po' al 4,53%. Ultima schermata, Partito Democratico 14,95, Civica Marco Dus sindaco 8,27, Vittorio Vive in Europa 1,92%. Riapro subito il collegamento con il quadrilatero perché vedo dei big della Lega. Che esatto. Non ditemi che non vogliono parlare. Ah, la vogliono... No. Scottare. Stanno aspettando Tony Miatto. Ok, quindi parlano e poi dopo. verranno tutti insieme ai nostri microfoni. Ah, pensavo in studio perché abbiamo 2 posti qui, quindi più di 2 non... Sì, se vuoi te li mando in studio. No, aspettiamo per i festeggiamenti Miatto, insomma, giustamente, sì, ecco. Ok, a dopo. Intanto chiedo sempre alla regia del quadrilatero di spostarsi anche sulle persone, sulla gente che affolla appunto il quadrilatero. Stiamo su lì, se no non vedo il monitor. Perfetto, quindi sta Fasan. L'unico leghista che non è lì a festeggiare è lei che è qui con me. Non so se sia un onore o un onere. No, è un onore per me essere qui con voi perché vedo ragazzi giovani che si impegnano per la città. Come ti ha detto qualche giorno fa, voi state scrivendo la storia di Vittorio Veneto per i prossimi anni. No? Ho fatto un raffronto con Giulio Marino, ti ricordi? Il famoso fotografo che ha lasciato una testimonianza fotografica vittoriese. Voi lascerete alle future amministrazioni e anche ai cittadini, diciamo, che possano andare su Facebook a vedere anche i consigli comunali e anche informarsi. Bravi. Mettiamo da parte il turibolo con l'incenso. No, è la verità, perché la gente non è informata assolutamente delle difficoltà dei consigliari. Così la vecchia Volpe prima di Napoli diceva tante cose, però alla fine la minoranza deve sempre guardarsi leggersi tutte le carte e alla fine, per noi almeno, ma non voglio della vecchia maggioranza, era difficile averle quelle informazioni. Ok, abbiamo informazioni, non ne abbiamo. Allora, vediamo sempre le informazioni di servizio che ci sono giunte in questi minuti sono quelle appunto che, come dicevo pochi istanti fa, tra una ventina di minuti, forse qualche minuto in meno, avremo modo di sentire le prime parole dell'ormai sindaco quando siamo a 27 sezioni su 33, il 57% è una percentuale di tutto il rispetto, quindi l'ormai sindaco di Vittorio Veneto Tony Miatto. Sentiremo quali saranno le sue prime parole. In apertura, nella prima fase, quando parlavamo delle europee, abbiamo sentito la soddisfazione di Gian Antonio Darè, appunto parlavamo che insomma ha già pronto il biglietto per Bruxelles perché appunto anche lui andrà in Europarlamento, ma per quello che riguarda invece il sindaco di Vittorio Veneto siamo curiosi di sentire le sue prime parole. Sentiamo insomma se si aspettava, magari avremo modo anche di fare con lui 2 parole e dopo ce l'avremo anche qua in studio, ve lo preannuncio, perché se non viene guai.
se no Fasan va a prenderlo. Lo porto io. Oh, lo porta qua Fasan, esattamente. E quindi abbiamo un po' una ventina di minuti con cui possiamo continuare a amabilmente chiacchierare. Vediamo se ci sono altre informazioni, ma abbiamo un'altra sezione, quindi si sta delineando sempre di più e affinando il risultato. Miatto stabile al cresce Miatto. Allora, Dus scende sotto la soglia del 25%, 24,92, Miatto al 57,35, De Bastiani all'11,39. De Bastiani potremmo fare un parallelismo con Mognol di 5 anni fa, più o meno aveva il 10, adesso è all'11,39, diciamo che quell'area politica che soprattutto 5 anni fa si identificava col no traforo, insomma, che ha preso il 10%, più o meno questa volta quel bacino, anche perché Partecipare Vittorio era una delle due forze che sosteneva, due liste civiche che sosteneva il candidato De Bastiani. Tra l'altro non sentiamo qualcuno di quell'area lì da Saracino oggi pomeriggio, quindi magari se ci raggiungono in una delle nostre postazioni vediamo se sono soddisfatti o meno del risultato raggiunto. Abbiamo Toffoli al 5,18%, l'abbiamo già sentito 2 volte, potremmo fare un parallelismo, se non sbaglio, perché ho un po' di fogli e foglietti qui davanti, con Enrico Scaglia. 5 anni fa Scaglia aveva il 5,36, 5,18, insomma Toffoli potrebbe diciamo rispecchiare il candidato appunto di 5 anni fa Scaglia, mentre Valerio Petterle si porta a casa comunque l'1,16%. Abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto più volte, che insomma Petterle ha cominciato un po' in ritardo per impegni professionali la campagna elettorale, però insomma si porta a casa un 1,16%, che è un numero comunque di tutto rispetto. Allora, intanto Fasan parla al telefono, speriamo che... Ecco, non sveliamo niente, chissà. Ecco qua, intanto vediamo anche membri del nostro staff che sono pronti in postazione, quello lo facciamo dopo perché qui abbiamo troppe cose da fare. Vediamo se per caso mi aggiornano, la nostra talpa ci aggiorna le preferenze. No, non abbiamo ancora aggiornamento, ci chiedono le preferenze, però ho un dato un po' vecchiotto, quindi aspettiamo un po' e magari poi ci arriveranno le preferenze definitive. Fasan, pronto? Allora, questa sera si festeggerà. Come festeggerete intanto? Ci avete pensato? Assolutamente no. No, ma insomma... Beh, sicuramente una visitina magari al municipio, se dovremmo farla, no? Sì. Mi ricordo 20 anni fa, la prima volta che abbiamo vinto, con Scottar siamo andati in municipio assolutamente inesperti, e sarebbe bello magari una visitina al municipio e domani magari fare un giretto, vedere se sono cambiate un po' di cose, ma solo per scaramanzia, così per gioia personale. Ma... Ecco, e andrete a mangiare da qualche parte? Non si sa ancora. Non si sa ancora. Ma ci vorrebbe una bella sala, una sala grande per tenerci tutti quelli che hanno vinto e che salgono, come si dice? Sul carro. Sul carro dei vincitori, perché stasera avremo tanti amici. Stasera avete tanti amici? 5 anni fa sono andato a casa con la coda fra le gambe. Un po' amareggiato. Questa volta cercheremo di fare meglio, dai. Certamente. E da domani che cosa cambia a Vittorio Veneto, Bruno Fasan? Domanda ostica, ma non troppo. Quanto tempo ho? Abbiamo fino a quando... Abbiamo tempo finché vogliamo. Allora, io Fasan la interrompo solo quando arriva Miato. Guarda, io credo che Tony Miato la prima cosa che dovrà fare è riunire
tutte le 3 liste ringraziarle sicuramente per il lavoro fatto, perché è stata una campagna, tutti dicono sotto basso profilo, assolutamente no. Tutti hanno lavorato bene, abbiamo 48 candidati consiglieri, solo 11 faranno i consiglieri e pertanto è giusto dare anche il giusto apprezzamento per tutti quelli che hanno lavorato in questi 2 mesi per far vincere Toni Miato. Ecco, credo che la prima cosa sia per quello. Poi dal punto di vista amministrativo credo che per la maggior parte dei candidati, dei consiglieri, ho visto un po' di proiezioni, hanno già un'esperienza consigliare e amministrativa, pertanto non partiamo da zero, sappiamo già cosa fare. 5 anni di minoranza, di opposizione mi hanno anche aperto un po' gli occhi su quello che si deve fare, perché finché si vince e si amministra tutto va bene, poi quando si cominciano a considerare anche cose diverse, ecco, si capisce dove che abbiamo sbagliato anche nei 15 anni precedenti. Quindi secondo lei questi 5 anni all'opposizione sono stati una utile palestra? Per me sicuramente, anche per Gianluca Posoco. Toni Darè non aveva bisogno di palestra perché era già abbastanza palestrato, però noi siamo stati la punta dell'iceberg di un gruppo di persone che ci ha aiutato negli anni a leggere le carte. Vedrete che faremo un bel lavoro, sicuramente. Faremo un bel lavoro, dice. Non fatemi dire cose in più perché non sono autorizzato a parlare. Sono un probabile consigliere comunale, non sono assessore, non sono niente al momento. L'unico che può dare indicazioni a tal merito è Toni Miato che ha le idee chiare e ha titolo per dirle. Certamente, certamente. Noi infatti lo stiamo aspettando sia nella nostra postazione interna che esterna, l'importante è averlo qui. Sappiamo che c'è questo appuntamento anche con altri organi di stampa intorno alle 19:30 che si stanno pericolosamente avvicinando e noi speriamo di essere i primi a sentire le parole di Toni Miato. Se così non fosse, come la mettiamo? Come la mettiamo? Le direte per secondo, comunque avrete tempo anche domani di intervistarlo tutto il giorno. Sì, se volete facciamo una non stop anche domani, no, grazie, ma insomma ce ne basta una. Facciamo un giro, intanto può rispondere a facoltà Fasan, facciamo un giro delle liste, partiamo dall'inizio così, giusto per, forse ce la facciamo, ok. Andiamo a vedere le liste, quindi Grande Nord 1,15, Vittorio Città in Movimento 2,47, Forza Vittorio 2,36, Partecipare Vittorio 4,94, Rinascita Civica 6,24, andiamo avanti. Fratelli d'Italia 3,12, Civica Noi con Miato 4,35, Toni Miato Sindaco 18,08, Lega Salvini 27,92, Forza Italia Berlusconi 4,51, andiamo avanti. Partito Democratico 14,74, Marco Dus Sindaco 8,23, Vittorio Vive 1,91. E questi sono i dati aggiornati, abbiamo sempre 28 sezioni su 33, ormai insomma si parla di decimali, ma va bene così, ormai i numeri iniziano ad assumere meno importanza. Vedremo se Fasan riuscirà nell'impresa di farci arrivare, lui sta telefonando, sta facendo eccetera. Intanto ok, abbiamo un po' di messaggi, avevamo anche dei messaggi prima, ma non importa, salutiamo anche gli amici che ci guardano di là del vetro, come dicevano una volta per radio, invece noi abbiamo proprio una vetrina fisicamente. Andiamo a vedere anche la nostra telecamera dall'alto, Viale della Vittoria, Vittorio Veneto, attendeva con ansia questi risultati che stanno arrivando e si stanno definendo minuto dopo minuto. Vediamo anche, attenzione, no, abbiamo, ok?
Sta arrivando Miatto, quindi stiamo pronti a fare le inquadrature giuste, mi raccomando amici qua, attenzione, abbiamo e questo è un colpo da maestro, devo ringraziare Fasan, allora sta per fare il suo ingresso nel nostro studio, qui al My Box di Vittorio Veneto, sono le 19:19, in questo 27 maggio, sta arrivando, e quindi mentre i nostri tecnici gli fanno l'inquadratura, facciamo l'inquadratura singola al nuovo sindaco di Vittorio Veneto, do il benvenuto nei nostri studi a Tony Miatto, benvenuto. Buonasera a tutti, eccomi qua. Allora, tutto è compiuto. tutto è compiuto. Allora, torniamo per un istante sui dati. Al momento siamo al 57,35%. La prima dichiarazione a caldo, Miatto, se l'aspettava un risultato così? Beh, un risultato così no. Vicino al microfono? Sentivo la città che era vicina, vedevo tanta gente che conoscevo che mi faceva coraggio e mi trasmetteva questo senso di sicurezza di potercela fare. Naturalmente il candidato non può esprimersi in questo senso perché tutti lo attorniano, tutti i candidati, sono tutti degli agnelli sacrificali alla fin fine, per cui tutti sono ben voluti, ma è difficile dopo valutare in termini percentuali il significato reale di questa vicinanza. Sono soddisfatto della percentuale raggiunta, so che la città mi è attorno, so che questo, oltre che soddisfazione, mi impegnerà anche di più di quello che pensavo, perché evidentemente la città si aspetta molto da me. Quello che sarò capace di dare lo darò, mi impegnerò a fondo, ho, come dicevo in campagna elettorale, delle idee innovative da proporre alla città, da provare a implementare nell'amministrazione di Vittorio Veneto. Confido anche di avere dei buoni risultati, voglio in futuro avere un contatto diretto con la città in modo da condividere immediatamente le azioni che andrò a intraprendere. Mi aiuterete voi a farlo, non gradirei molto avere un contatto immediato, ma lo vorrei immediato con i miei concittadini, e adesso si comincia già a pensare, il lavoro, sì, giusto? esatto. Infatti sono fatto un po' anche in modo sbagliato, nel senso che per me la festa non esiste e già sto pensando insomma, a quello. No, Miatto. È un difetto mio. Ok, però insomma alle 19:22 di questo 27 maggio... Sto già pensando al futuro del lavoro. Allora, so che tra 3 minuti deve andare e quindi poi tornerà anche, non pensi di scampare alle nostre grinfie. No, Miatto, allora, quella è la sua telecamera, intanto questa qui, ecco, si sta rivolgendo direttamente ai suoi concittadini. Ci sono dei grazie che vuole rivolgere adesso ai suoi elettori o a qualche persona in particolare? Grazie, devo dire grazie a tanta di quella gente. In primis la mia famiglia che ha portato tanta pazienza, sono molti anni che porta pazienza con me e continua a portarla. Gli amici che mi hanno supportato, intendo amici in lista, candidati consiglieri comunali in 5 liste, e ho visto che hanno lavorato molto in modo coordinato, trasmettendo quei messaggi alla fin fine semplici che davo alla città, e senz'altro se sono riuscito a dire qualcosa in questo periodo è grazie a loro. Da solo ci ho provato, ho lavorato anch'io, ma non è la stessa cosa. Avere tanti ragazzi giovani e anche qualcuno meno giovane. No? Fasa anche qui in fianco. Sì, esatto, che hanno molto lavorato, ha facilitato questa trasmissione di pensiero. Il frutto è stato questo, l'impegno mio naturalmente ci sarà,
c'è già e confido di fare qualcosa di buono per Vittorio. Confido di fare qualcosa di buono per Vittorio. Negli ultimi 30 secondi che ci rimangono, ci diceva che appunto lei è abituato a non fare tanta festa, ma è abituato a lavorare. Stasera ci sarà appunto un po' di festa. Domani che cosa farà? Domani si comincerà a guardare le carte per vedere da dove partire. Intanto la festa sta iniziando e quindi adesso la lasciamo andare. Grazie, grazie a voi. Allora, intanto un attimo solo, volevo ringraziare il candidato Tony Miatto perché questa è la prima dichiarazione che sta rilasciando, la sta rilasciando alla Tenda TV e quindi lo ringrazio perché come è stato molto collaborativo in questo periodo con la nostra emittente non era scontato, non è affatto scontato, noi volevamo ringraziarla e complimentarci perché questo 57% è un numero di tutto rispetto. Grazie a voi. Grazie, ci rivediamo più tardi, questa sera mi raccomando passi per di qua. Grazie. E intanto noi ci spostiamo con le immagini, va anche Fasan, ok, ne ha facoltà, ecco. E intanto noi ci spostiamo e quindi chiedo anche alla regia del quadrilatero. Intanto ringraziamo, abbiamo avuto in anteprima le prime dichiarazioni, vediamo bandiere col Leone di San Marco, vediamo bandiere che di per sé recitano ancora Lega Nord, anche se il Nord è stato, il termine Nord si è perso per strada e intanto forse, vabbè, ok, i dati ormai sono di secondaria importanza, vediamo appunto col nostro, chiedo a Irene Soldera, Irene commentami un po' quello che sta succedendo, vediamo questa bellissima immagine con lo zoom che ci fa capire che sta iniziando la festa. Del nostro bravissimo regista Mirko che è dietro alla telecamera e che sta appunto inquadrando tutte queste bandiere che si stanno avvicinando a noi per penso poi sfociare in Piazza del Popolo perché stanno facendo tutti i segnali dietro di noi di avvicinarsi, quindi penso che adesso pian piano, non so se vedi. Sì, sta arrivando, pian piano, credo appunto, che ci sono anche i colleghi delle altre emittenti, giusto? Esatto. No, in realtà in questo momento non ci sono più, sono scappati, penso siano volati nello studio vicino al tuo per intervistare il sindaco. C'è un altro studio vicino al mio? No, nel tuo studio. Ah, nel mio studio. Ho detto vicino a te. Ok. No. Perdona, ma sono qua dalle 2 del pomeriggio. Sì, lo so, ma dopo ci spenderemo in complimenti per tutti quanti più tardi. Però intanto era giusto carpire anche i momenti della festa. Vi chiedo già, non so se dopo riuscirete in qualche modo, anzi potremmo fare una cosa di questo genere. Vabbè, ci pensiamo a come farla, perché potreste avvicinarvi verso Piazza del Popolo, ok? Sì, vediamo, allora, sì, vediamo come fare adesso. Allora aspetta un attimo, ti lascio un po' commentare quello che stai vedendo, io mi eclisso per un istante, ok? Sì, allora io chiederei a Mirko se hai voglia di fare un giro con la telecamera così inquadriamo un po' le persone. Vedete un po' di festeggiamenti sia alle mie spalle, ma adesso se Mirko riesce vi faccio vedere anche quello che sta accadendo davanti a me. Vediamo se riusciamo, se riesce a fare il giro proprio, ecco, adesso c'è un'inquadratura. Ok, arriviamo, ecco qua. Come potete vedere fuori purtroppo ha ricominciato a piovere, quindi tutte le persone sono ancora sotto il quadrilatero con le proprie bandiere, aspettano di essere raggiunti da un gruppo numeroso che scusa Irene sta arrivando.
Sì, Eccomi. rigiriamo per vedere l'arrivo del candidato. Giriamo pure la... Ok, sì. Esatto, perché arrivano le bandiere sono importanti, ma vogliamo vedere anche il candidato che sta arrivando. Non più candidato, ormai sindaco, attenzione. Sì, ormai è il sindaco, esatto. Siamo talmente abituati a dire candidato che ormai Esatto. non... Tra l'altro, poi vedrete, magari valuterete voi se abbassare il nostro audio per non disturbare i colleghi. Però intanto rimaniamo qui, l'abbiamo visto arrivare con un cappotto Ecco, sono arrivati celeste. anche Tony Darè, c'è Giancarlo Scottà. Esatto, entriamo pure, che così queste sono immagini proprio che vi stiamo catturando. Ok? Allora, gli diamo il nostro microfono, Irene. Sì? Gli diamo il nostro microfono. Prego. Ha appena parlato da noi, adesso direbbe le stesse cose. Lo lasciamo parlare magari agli amici lì, no? Sono sempre io. Federico sempre io. diceva, se vuole utilizzare il nostro microfono per parlare... Non so però se è fattibile, quindi... Provo. Signori, siamo qua, la campagna elettorale è finita, poteva essere più lunga di 15 giorni, per fortuna è finita. Sembra sia finita bene, dicono, perché ho vinto io, adesso i problemi sono miei. Ci sarà tanto da fare, già pensiamo a come fare queste cose per il meglio. Vi chiedo di essere tutti vicini e far parte della stessa squadra. Se vogliamo andare da qualche parte dobbiamo farlo assieme. Assieme si fa più strada. Questo è garantito. Grazie comunque di essermi stati così vicini in questo periodo e di aver trasmesso alla città intera il mio pensiero. La cosa si è rivelata essere efficace perché abbiamo visto una percentuale che qua a Vittorio non pensavo potesse avvenire, potesse esistere e invece è arrivata. Grazie a ciascuno di voi. Grazie. Direi facciamo parlare anche Gian Antonio Darè, Scottà. Certo. Vuole aggiungere qualcosa? No, intanto buonasera a tutti, un buon lavoro a Antonio Miato per questo impegno che adesso andrà a svolgere. Naturalmente è una città che sicuramente deve essere presa per mano. Siamo una grande squadra, noi siamo con te, assieme faremo grandi cose. È già stato assessore, quindi conosce bene la macchina amministrativa e quindi andiamo sul sicuro. Dobbiamo accelerare e adesso si andrà avanti. Siamo contenti che i vittoriesi abbiano dato subito, diciamo, il mandato ad Antonio Miato con un voto molto forte e questo abbiamo 15 giorni in meno di campagna elettorale e 15 giorni in più per lavorare per la nostra città, quindi un buon lavoro, noi ci siamo e complimenti ancora per questo grande impegno. Grazie a te. Ecco, Facciamo parlare anche... un secondo la parola anche, sì, un augurio magari da parte di Giancarlo Scottà. Beh, questa è una grande vittoria che fa bene anche a me e a Tony, che abbiamo fatto i sindaci prima, ma abbiamo fatto un gran bel lavoro tutti quanti assieme e quindi ringrazio anch'io tutti i cittadini per aver confermato questa vittoria al primo turno, che non era mai successa a Vittorio Veneto, e molto sorpresi ma molto contenti siamo rimasti e adesso faremo altrettanto con Tony Miato. Grazie mille a voi. Gli amici di Antenna 3 Sì, giustamente hanno sequestrato. Si sono accaparrati l'ospite. Giusto. Salutiamo, tra l'altro, li salutiamo. Ecco. Magari iniziamo a dare spazio anche ai militanti, ai consiglieri. Vedo Rossette. Sì, io vedo già. No, Rossette non vuole, è riservato. No. Rossette è riservato. Beh, vediamo altri volti là. Magari vuole.
Vuole farsi pregare Rossette. Sì, eccolo qua. Rossette vuole farsi pregare, l'abbiamo corteggiato un po' e poi è arrivato. Buonasera Rossette. No, buonasera. Cosa volete che vi dica? Parlare adesso è come sparare sulla Croce Rossa dopo il risultato che abbiamo avuto. Siamo soddisfatti, anch'io rivolgo un ringraziamento a tutte le persone innanzitutto che ci hanno supportato ed aiutato in questa campagna elettorale e non dimentico, non dico per ultimi, tutti i nostri elettori. Un grazie di cuore a tutti quanti. Da domani incomincia il vero impegno, perché abbiamo molte cose da fare, abbiamo le idee chiare di come ci comporteremo e di cosa faremo nei prossimi 5 anni. Grazie, buon lavoro a voi. Fermo Rossette, fermo lì, Rossette. Un attimo. Un attimo, volevo un suo commento perché non abbiamo i dati aggiornati sulle preferenze, però mi era secondo dopo Gian Antonio Darè, giusto, per la lista della Lega? No, è cambiato? No, avete dati sbagliati. Dice di no. No, ci sta prendendo in giro, dice di no, è abbastanza convinto. Noi abbiamo i dati reali, non sono il secondo. Un po' più indietro. Un po' più giù. Comunque sono soddisfattissimo del risultato personale e permettetemi a questo punto allora di ringraziare tutte le persone che mi hanno votato. Certamente. Grazie e avremo modo di vederci, di sentirci più avanti. Molto bene, grazie Rossette, grazie mille. Grazie per essere stato qui con noi. Allora, andiamo a spulciare lì dietro, vedo, Bruno Fasan l'abbiamo già. Subito un altro ecco ospite. qua, noi con Tony Miatto, sindaco. Eccolo qua. Ciao. Eccoci qua. Dico ciao perché è uno... un commento. Scusa Irene. Soddisfatti? Soddisfattissimi, abbiamo ottenuto un grosso risultato perché comunque un 4,4% per una lista di giovani è eccezionale. Siamo dietro di soli 20 voti a Forza Italia e per me è un grandissimo risultato. Vorrei ringraziare tutti quelli della mia lista che hanno fatto un eccezionale lavoro e soprattutto viva Tony e viva la Lega, insomma. Grazie. Fermo lì. Rossette prima diceva che da domani avete molto le idee chiare, quindi da domani sapete già cosa dovete fare, quali sono i primi punti da affrontare. Ce ne vuoi illustrare qualcuno? Sicuramente bisognerà prendere in mano questa città per quanto riguarda sicurezza, per quanto riguarda decoro urbano e ci sarà da prendere in mano tutto l'ambito del turismo. Ovviamente le cose sono moltissime da fare e sono tutte prioritarie, non ce n'è una che superi l'altra, insomma. Ok. Federico, hai domande? Volevo semplicemente... Volevo semplicemente fare questa riflessione, abbiamo parlato di... Tanto andiamo all'applauso. Un attimo. Ok, che c'è? No, dicevo, abbiamo parlato di giovani, in questo caso la vostra civica era composta prevalentemente da giovani che si sono messi in gioco per la causa, giusto? Non ti sentiamo bene. Sì, perché c'è troppa festa lì, ho capito. Il ruolo dei giovani, ho detto, è un ruolo importante, come stava dicendo lui, perché appunto la lista Noi con Tony Miatto è costituita prevalentemente da giovani, giusto? Sì, è formata prevalentemente da giovani e vuol dire che la città crede nei giovani perché, ripeto, abbiamo preso mi sembra sui 500 voti, quindi vuol dire che la città crede in un bel futuro, crede in noi e noi li ricompenseremo con del duro lavoro, insomma. Grazie mille. Grazie. Vedo ancora in fondo dei volti, vedo Gomiero, vedo qualcuno, vediamo se riusciamo ad andare a catturarli. Giacca rossa vicino alla vetrina, se riesci. Adesso abbiamo 300 persone, non siamo mai stati così tanti come squadra tecnica come questa sera. Ecco subito. Eccolo qua, l'abbiamo caldamente invitato a... abbiamo sequestrato Gomiero. Eccolo qua. Vai. Allora, un commento abbiamo chiesto
stanno già partendo gli applausi. Un commento allora per questa vittoria, siete contenti? Assolutamente contenti, un lavoro di squadra. 5 anni all'opposizione abbiamo sempre seguito il Consiglio Comunale e questo è il risultato. La squadra che abbiamo creato era fortissima, ha trovato dei bravi alleati e il risultato è stato ottimo. E questa sera come festeggerete? Tranquilli, molti di noi domani devono tornare a lavorare, quindi festeggeremo più avanti. Federico, sì? Sì, intanto continuano gli applausi sotto. Volevo chiedere a Gomiero, dica la verità, vi ha portato fortuna la sua ospitata sulla Tenda TV qualche settimana fa? Federico dice vi ha portato fortuna la puntata sulla Tenda TV qualche settimana fa. Forse sì, c'è stato un riscontro non da poco, anche se hai azzerato il contatore delle visualizzazioni, però noi eravamo contenti perché la gente ci ha visto soprattutto fuori di Vittorio Veneto. Ecco, e questo è importante, Scherzo ovviamente, grazie a Gomiero, lo saluto. Grazie. Irene, hai qualcun altro lì attorno? Francesca, è riuscita a procacciare qualcuno? Vediamo. In realtà... Dimmi. Sono da altre Federico, reti in ha questo smesso di momento piovere. stanno tutti festeggiando e Okay, è un po' difficile. Giriamo la telecamera allora, andiamo sui festeggiamenti. Sono tutti dietro di noi, sì, adesso Andiamo, provo a chiedere a Francesca. Sì, ecco qua. Vediamo. Che ecco così... qua, non so se vedi. Sì, adesso arriviamo, adesso non appena sarà esatto, adesso vediamo molto bene le immagini, continua a piovere mi pare intanto a Vittorio Veneto e ovviamente ci sono anche i colleghi sia della carta stampata sia delle altre emittenti televisive. Vedo, potremmo chiamare Faraon, non so se viene ai nostri microfoni, vediamo se Francesca ce lo accaparra perché vedo, insomma io sto commentando le persone che vedo. Ok, aspettiamo insomma informazioni di servizio. Ok, diamo il tempo, intanto abbiamo avuto modo di sentire le prime parole del candidato, già candidato sindaco, ora sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto. Riapriamo però subito il collegamento da lì, continuano le voci. Allora, scusate, ci siete? Eccoci. Vai. Federico? Sì? Mi senti? Sì. Io sono in compagnia del signor Faraon che ha detto che lo conosci bene. Sì, è una vecchia conoscenza. È una vecchia conoscenza. E chiedo anche a lei, ovviamente contenti del risultato, se lo aspettava così al primo turno? Siamo contentissimi, abbiamo lavorato per questo, io non sono in lista, non faccio l'assessore, vorrei anche chiarire questo. Però ho lavorato moltissimo perché volevamo cambiare questa amministrazione e sicuramente abbiamo fatto un buon lavoro e sono contento per Tony Miatto che merita veramente di fare il sindaco. Sono contento anche per il risultato che non pensavo subito al primo turno, però visto gli europei di ieri ho pensato forse Tony ce la fa al primo colpo e ce l'ha fatta. Bravissimo Tony, bravissimi tutti noi e tutti quelli che hanno collaborato perché in questo mese e mezzo abbiamo, anche chi non si è visto, lavorato tanto per portare a casa questo magnifico risultato. Grazie anche alla Tenda TV per il servizio di oggi che siete molto molto bravi, grazie. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie. No, una domanda. Una domanda. Da domani che cosa si fa? Ma da domani ci penserà Tony Miatto cosa fare. Io devo pensare a San Michele Salsa, devo pensare al Panathlon e ho i miei impegni. Hai i suoi pensieri. Come ti ho detto non faccio l'assessore, quindi poi posso essere, sicuramente non sono uno dei favoriti per essere l'assessore, anche perché non ho dato la mia disponibilità per motivi miei personali. Quindi auguro a chi farà l'assessore allo sport di fare il bene di Vittorio Veneto, perché le associazioni sportive in questi 5 anni non sono state molto
molto assecondate, diciamo così, e quindi è giusto che qualcuno ci dia una mano, perché i problemi sono tanti e bisogna essere molto molto vicini alle associazioni sportive, che sono un fulcro per la nostra città. Grazie Faraon, grazie, e lo salutiamo. Come procedono i festeggiamenti dietro di te, Irene? Abbiamo altre voci? C'è sempre più folla, c'è sempre più gente. Allora andiamo, tu sei sempre... Ti sento molto poco e... perché la confusione è tanta, giustamente. Ok, andiamo con le immagini. Ecco qua, intanto vediamo, abbiamo sentito un IP Purra, vediamo le schiere, ma giustamente i nostri tecnici stanno facendo già miracoli così, e quindi li ringraziamo. Diciamo che solo la pioggia sta rovinando la festa della Lega, ma più che della Lega, della coalizione che ha appoggiato, vediamo anche dei bambini che insomma appunto fanno capolino nella nostra inquadratura. Dicevo, solo la pioggia ha rovinato. Abbiamo anche Trubian, potremmo sentirlo se riusciamo a catturarlo. Ecco, adesso arriva anche la luce, guardate che bravi. Dicevo, solo la pioggia sta rovinando la festa della coalizione di Toni Miatto, che insomma adesso, tra l'altro, con gli ultimi risultati scende leggermente al 56-81%, ma insomma siamo lì, mancano ancora 4 sezioni per chiudere, per avere i risultati definitivi. Io tra una decina di minuti chiuderò questa diretta, ma aspettiamo, perché magari potrebbero esserci altre immagini che potrebbero arrivarci dal quadrilatero. Appunto, io ho detto che la pioggia sta rovinando la festa della coalizione di Toni Miatto, ma sta facendo il nostro gioco, perché sono tutti lì nella nostra postazione, quindi io non posso far altro che ringraziare Giove Pluvio per questo. Dicevo, tra poco andremo a chiudere una prima fase della nostra diretta, e quindi andremo in pausa intorno alle 19:55 per poi ricollegarci alle 21, perché ci sarà tempo e modo poi di analizzare quella che è stata questa giornata che inizialmente pensavamo ci porta, non inizialmente, nei giorni scorsi, diciamo, la tesi più accreditata era quella di andare al ballottaggio, così non è stato. Toni Miatto è il nuovo sindaco di Vittorio Veneto, passando appunto al primo turno. Vediamo se riusciamo a intervistare qualcun altro dei protagonisti appunto della vittoria anche appunto di Toni Miatto qui a Vittorio Veneto. Continuiamo intanto a vedere le immagini che ci arrivano dalla nostra postazione del quadrilatero. Irene? 13 million. Qua parlano in inglese. Fede? Sì. Abbiamo qualcuno? Mi senti? Sì? No. Ah, un attimo solo, sì. Ecco. Sì. Ok, con calma, tanto siamo qui da 8 ore. Adesso Da Vinci. Fede? Sì, ci sono? Fede? Sono qui, tutto orecchi. Siete voi che non mi sentite? Ah, adesso, ok. Abbiamo un po' di consiglieri, vai. Allora, candidati. sono in compagnia di Andrea Casagrande, sì? Detto Biga a questo punto. C'era scritto anche nel manifesto elettorale. Più volte. No, Fede, non ti sento, devi alzare la voce. Vai tu. Allora, io sono in compagnia di Andrea Casagrande, che più di una volta ho tentato di appropinquare le telecamere, ma non ha voluto. Adesso, con la vittoria in mano, ti chiedo, contento? Comodo. Ricordo che lui è per la lista di Toni Miatto sindaco. Esatto, beh, un successo secondo me strepitoso, innanzitutto per il nostro nuovo sindaco Toni Miatto, poi per tutte le liste che l'hanno supportato. Un risultato veramente incredibile, inaspettato, perché abbiamo preso più voti, più preferenze di tante liste, di tanti partiti, quindi secondo me è una vittoria schiacciante, che è il risultato della professionalità di tutti i candidati, un numero di candidati giovani con tanta voglia di crescere e di fare, quindi ringrazio innanzitutto chi ci ha dato la preferenza,
chi ha votato per... Ci sono tanti progetti a portare avanti, ma si possa lavorare tutti insieme e portare questa città ai suoi risultati che gli spettano. Ti chiedo un'altra cosa, era la tua prima esperienza in politica? C'è già stata un'esperienza precedente, però fatta un po' così, poco seriamente. Quando ero più giovane, questa è stata la mia prima esperienza fatta veramente seriamente, è stata molto dura, perché per impegni lavorativi non sono stato molto presente le ultime 2 settimane, infatti mi trovavo all'estero, però devo dire che quando ero qui ero molto presente, ho lavorato con tutti i miei amici, le conoscenze, le persone che mi conoscono, e devo dire che la fiducia è stata ricambiata. Ora vediamo le scelte del sindaco dove porteranno. Ti aspettavi questo risultato al primo colpo? Pensavi ad un ballottaggio? Onestamente pensavo che saremmo stati sul filo del ballottaggio. Arrivare con una vittoria così importante, onestamente no, veramente non me l'aspettavo. E da domani un primo proposito, cosa farete? La prima cosa che ti viene in mente? Ma ci sono talmente tanti progetti che intanto bisogna sedersi, fare il punto della situazione, vedere a livello strategico come muoversi per migliorare da subito una serie di aspetti di cui la città necessita. Penso che le proposte raccolte da Tony Miato durante la campagna elettorale e stilate in una lista siano di sicuro il primo passo per valutare ogni singolo punto espresso dalle varie parti della città, dai vari cittadini, dai quali poi partire. Allora io ti ringrazio e congratulazioni, buoni festeggiamenti. Grazie a te. Tutti di nuovo. Ciao. Salutiamo anche Andrea Casagrande, torniamo pure con le immagini sempre sui festeggiamenti, se mi sentite, perché non so se riuscite a sentirmi. Non so se non riescono a sentirmi, è ufficiale, perché allora, ok, stanno girando, perfetto, perché devono ogni volta girare anche il nostro faretto, e quindi ok, vediamo, continuano ad esserci le bandiere vediamo sia il Leone di San Marco sia le bandiere della Lega Nord. Dico Lega Nord perché c'è scritto Nord nella bandiera, non perché io non sappia che la Lega Nord ora si chiama Lega. Rivediamo Gianluca Posocco, che abbiamo avuto ospite qualche ora fa, magari lo risentiremo più tardi, adesso cercheremo di capire anche questa sera dove andranno a far festa, e vediamo se riusciamo a cogliere qualche immagine. E poi c'è da dire che per il momento non hanno parlato gli sconfitti. Siamo in attesa di sentire le parole di Marco Dus, siamo in attesa di sentire le parole di Alessandro De Bastiani. Torniamo intanto con 30 sezioni su 33, questi sono i dati che abbiamo in questo momento. Intanto poi, Irene, se vuoi chiedici la linea, io ti tengo sempre un po' aperta, esatto, sotto, in modo che se serve siamo qui. Questi sono i dati quando mancano 3 sezioni alla fine: 56 e 62% Tony Miato, Dus al 25,46%, De Bastiani all'11 e 51%, Toffoli al 5,25% e Petterle all'1 e 16%. Teniamo sempre questa inquadratura, vediamo che adesso insomma i militanti stanno un po' abbandonando il campo, o meglio, io credo che la festa si stia spostando da qualche altra parte dove si mangia e si beve, ho come il sospetto, e chiedo, Irene, confermami questa tesi. Sì? Ti abbiamo colto in fallo. No, dicevo... No, scusa, Irene, dicevo, la festa si sta spostando dove si mangia e si beve? No, in realtà no, nel senso che, scusami che guardo, no, perché fuori piove ancora molto, quindi sono ancora tutti qua sotto e forse alcuni sono anche andati a casa, vedo meno gente rispetto a prima. Ok, saranno andati a cena ovviamente, giusto? Come? Saranno andati a cena, come auspichiamo di fare noi tra poco. A cena. Sai che ci diceva prima
Rosset che avrebbero festeggiato i prossimi giorni, quindi non so in realtà cosa facciano questa sera. Io non ci i credo, vincitori. non ci credo neanche, guarda. Allora, abbiamo, intanto rimani lì che tra poco chiuderemo questa fase del collegamento, della diretta che è partita. La nostra non stop intorno alle 14 di oggi, ve lo ricordo. Su Facebook intanto c'è chi, come Silvia, augura buon lavoro al nuovo sindaco. Complimenti Miatto, ci dice Isabella. Fanno parallelismi con Enrico Mentana, di cui non lasciamo stare. Ottavio Pasquotti invece scrive, commenta sulla nostra diretta: purtroppo il PD, come già nel 95 con la giunta della Libera, ha fatto il possibile per riconsegnare la città al centrodestra. Tutti conoscevano quanto militanti e elettori di centrosinistra chiedessero una completa discontinuità dalla giunta Tonon, ma il PD ha scelto di andare in perfetta solitudine al disastro, sacrificando il bravo e giovane Dus che meritava ben altro. Adesso occorre ricostruire partendo da zero con un PD che non potrà non prendere atto dell'esigenza di un totale rinnovamento e senza chi ha portato a questo disastro. Prima di salutarci vado a vedere intanto Irene, abbiamo qualche novità lì? Tutto tace. Tutto tace. Volevo vedere se sui profili social, che sono le pagine con cui adesso si comunica in maniera... ok. Abbiamo una... non so se per caso tu da qui riesci a vedere, ok? Perché c'è una dichiarazione di Marco Dus che ha postato, per la verità, all'incirca una quarantina di minuti fa sulla sua pagina Facebook. Adesso andremo a vedere, tra l'altro stanno calando le tenebre qui nel nostro studio, poi in questa sera rivivacizzeremo un po' la situazione. Abbiamo tutto piantato? Vabbè, ve la leggo io che stiamo prima. Marco Dus, sindaco, dice: era giusto provarci, è stato bello farlo insieme. Saluto e ringrazio tutti i compagni di viaggio di questa magnifica avventura e i vittoriesi che hanno deciso di darci la loro fiducia. Ci eravamo candidati per vincere, abbiamo perso. Da oggi possiamo rimetterci al lavoro come minoranza con la serenità di chi sa di aver giocato la sua parte con correttezza e fatto del suo meglio. Allora noi auspichiamo che il candidato, così come altri membri della sua compagine politica, nel corso della serata vogliano venire qui davanti alle nostre telecamere. Sappiamo che non è facile, anche perché la sconfitta, insomma, è bella, oltre che essere fresca, è considerevole. Ricordiamo che i dati in nostro possesso di questo momento danno Miatto al 56,62%, noi siamo quasi in chiusura. Irene, a parte i selfie, cosa state facendo? Federico, sì. Allora ho una richiesta un po' particolare. Sì. Cioè questo... Ah, ok, è un turista, Sì. Ah, ok, stai facendo... Ah, ok, per lavoro. Sì. C'è questo turista che è israeliano, che vuole dire ciao alla TV. Ah, ok. Beh, perché negargli questa gioia? Ok, thank you. Beh, Thank you. facciamoglielo dire però. You can say hello. Dai, su. Ok, vabbè. Molto bene. Il vino ha preso il sopravvento. Allora Irene, stai lì, guardami, tra l'ilarità generale. Allora, Irene, io intanto ti ringrazio centriamo Irene, datemi quest'ultima soddisfazione del 19,57. È stato un bel pomeriggio intenso, in buona compagnia, grazie, e spero di aver fatto un buon servizio. Ma tu pensi stasera di non esserci più, come? Non sento niente, Fede. Sì, non sento niente. Bene. Ok. Allora, dicevo, tu stasera pensi di sbaraccare o ci sarai dalle 21 in poi? Di passare a casa? No, vabbè. Irene, ciao. Non sento niente. Ciao, grazie. Dopo ce le diciamo a voce certe cose. Ciao. Allora io saluto Irene e soprattutto alle 19:58 chiudiamo giusti in modo da chiudere alle 20, poi
aspettate, poi cambiate canale, guardate i telegiornali dalle altre parti per vedere che cosa è successo oggi. Immagino che Salvini avrà parlato, penso, per tutta la giornata, perché insomma è molto contento insomma, della cosa. Allora, un ringraziamento sincero intanto a tutta la squadra tecnica della Tenda TV che ha reso possibile questa diretta Fiume. Dalle 14 alle 20 non ci siamo mai fermati. Adesso ci fermeremo per un'oretta e poi questa sera alle 21 torneremo in onda, cercheremo magari di far parlare a mente un po' più fredda il nuovo sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, però veramente un grazie indistinto va da parte mia a Davide Parpinello, Francesca Astori, Mirko Andreetta, Matteo Ruzza, Irene Soldera l'abbiamo vista più volte nel corso di questa lunga diretta. Un grazie va anche ad Alessio Denardi che si è aggiunto in corsa, sta realizzando delle immagini che vedremo poi nella serata. Grazie a tutti i telespettatori che ci hanno mandato i messaggi, grazie a quelli che ci hanno seguito su Facebook. Veramente è stato un lungo pomeriggio insieme, ma la nostra maratona non è finita perché torneremo in onda più tardi, appunto alle 21, se lo vorrete, faremo un po' il punto della situazione, ancora altri commenti, risentiremo magari qualcuna delle voci di oggi pomeriggio. Beh, insomma, rimanete con noi, grazie per averci seguito e complimenti ancora una volta, lo facciamo, al nuovo sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto.